cominciamo ad accomodarci. Abbiamo quasi sforato i 10 minuti accademici e quindi non è ancora il quarto d'ora, ma i relatori sono tanti, i temi altrettanto e quindi buongiorno, benvenuti alla nona edizione di Ecoforum Veneto. Piccola indicazione organizzativa: la sala caffè resta aperta per tutta la mattinata, quindi chiunque può entrare e uscire utilizzando quella porta. Abbiamo un lunghissimo programma, quindi cominciamo subito a presentare i relatori, ma partiamo innanzitutto con i saluti istituzionali di chi ci ospita, di chi è padrone di casa, e in particolare invito ad accomodarsi al tavolo Sandra Bedetti, che è consigliere generale di Fondazione Cariparo. Siamo in una sala bellissima che ci ospita e Fondazione Cariparo ovviamente è protagonista di questa proprietà, e Valeria Cittadin, sindaco di Rovigo, Pierpaolo Frigato, presidente di Ecoambiente, che è leader nella gestione dei servizi di igiene ambientale in Polesine, e Luigi Lazzaro, presidente di Legambiente Veneto. Ecco, vi invito ad accomodarvi al tavolo, dopodiché chi prende la parola si accomoda all'ambone per i saluti. Il primo intervento è di Sandra Bedetti. Prego, signora Bedetti. Buongiorno, intanto ringrazio per l'invito e porto il saluto del nostro presidente, professor Muraro, e del vicepresidente per la provincia di Rovigo, dottor Giuseppe Toffoli. Naturalmente Cariparo oggi vi ospita qui, ma non abbiamo sostenuto progetti da parte gestiti da Legambiente che riguardino il tema in oggetto, e neanche progetti specifici appunto inerenti a questo tema. Però ecco, consentitemi giusto qualche minuto per ricordare che effettivamente Fondazione è impegnata in progetti relativi allo sviluppo sostenibile e alla diminuzione dell'impatto sull'ambiente delle attività produttive e delle attività umane. Ricordo un bando molto importante che è uscito da poco, che è il bando CER. È un bando che sostiene la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili e che sostiene soprattutto rapporti di progettazione in sinergia tra enti pubblici e enti privati, quindi un bando molto importante. Ricordo un altro bando che è uscito nel 2024,
che è relativo è il bando Green Up, che ha sostenuto progetti finalizzati proprio alla mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, sostenendo anche in questo caso amministrazioni comunali del territorio e unioni tra i comuni, con la finalità di salvaguardare e valorizzare gli ecosistemi del territorio. Ricordo anche che nel 2023 è stato inaugurato a Rovigo un centro studi dell'Università di Padova proprio sui cambiamenti climatici in termini proprio globali. E poi permettetemi una riflessione sul tema di oggi, l'economia circolare. L'economia circolare parte dalle comunità, parte dalla cittadinanza, perché se non c'è una forte convinzione da parte delle comunità della necessità di differenziare, il ciclo non inizia neanche. E su questo devo dire che Cariparo è da sempre impegnata in progetti di educazione che riguardano proprio l'ambiente in termini globali. E ricordo anche un progetto al quale la Fondazione Cariparo tiene molto, che riguarda proprio il nostro territorio. È il progetto Golletta Lab. La Fondazione Cariparo ha creato una fondazione apposita che si chiama Fondazione Golletta Lab, Laboratori Ambiente e Biodiversità. È proprio un progetto finalizzato all'educazione fin dalle più giovani generazioni. E cosa comporta? Intanto è un progetto creato dalla Fondazione insieme all'Ente Parco Regionale del Delta del Po, all'Università di Padova e proprio con l'Eng Ambiente Nazionale APS Onlus. Cosa prevede nello specifico? È stata restaurata l'imbarcazione che si trova nel Delta del Po per svolgere attività di educazione ambientale, ricerca e promozione del territorio, proprio perché noi crediamo che una consapevolezza maggiore proprio sui temi ambientali la si debba coltivare fin dall'inizio, puntando sull'educazione delle nuove generazioni. Grazie. Ecco, è un primo esempio di come ricerca, istruzione, educazione rappresentano una parte di questa economia circolare e anche una fondazione può ovviamente dare il proprio contributo. La parola al sindaco Valeria Cittadin, sindaco di Rovigo. Buongiorno a tutti, è con grande orgoglio che oggi celebriamo qui questa 2 giorni che vede Rovigo un punto importante di riflessione e quindi ringrazio sicuramente Lega Ambiente per aver scelto la nostra città come sede di queste importanti riflessioni, ringrazio ARPA, la Regione, l'Università, tutti coloro che in questi giorni saranno e si presteranno a fare appunto delle riflessioni importanti per quanto riguarda il futuro dell'ambiente, perché oggi si parla di economia circolare e parlare di economia circolare significa parlare di sostenibilità a 360 gradi, perché significa parlare non solo di ambiente, ma anche di sviluppo, di tecnologia e anche di sostenibilità sociale. Condivido pienamente quanto detto dalla dottoressa in rappresentanza della Cariparo che mi ha preceduto. È un tema che ha una grandissima valenza di tipo culturale e quindi sono importantissimi tutti i percorsi che si fanno a partire dalle scuole, ma anche le istituzioni hanno un ruolo importante perché si tratta anche di educare i nostri cittadini a un nuovo modo di rapportarsi, per esempio col grande tema dei rifiuti. Devo dire che Rovigo è una città che ha dimostrato di saper rispondere in maniera importante a questo tipo di tematica, dando delle performance di tutto rispetto e forse sarà domani il momento in cui saranno celebrate appunto questi importanti risultati e quindi io sono qui ancora a ringraziarvi e purtroppo non potrò restare a lungo, però insomma ringrazio ancora per questa importante iniziativa che si svolge qui nella nostra città.
Lo ha detto bene il sindaco, domani premieremo i comuni ricicloni, quelli che hanno avuto le migliori performance negli ultimi anni, ma soprattutto che sono cresciuti nella politica di gestione dei rifiuti. Rovigo e il Polesine hanno avuto un miglioramento notevole, e un merito va sicuramente anche a Ecoambiente, che è appunto leader nella gestione dei servizi di igiene ambientale per questo territorio. Abbiamo qui oggi Pierpaolo Frigato, che ne è presidente. Sì, allora buongiorno a tutti, grazie, mi unisco al sindaco per i ringraziamenti per quanto riguarda Lega Ambiente, la fondazione che ci ospita in questa bellissima location, ARPAV Regione, però lasciatemi qualche minuto se posso recuperarlo, visto che il sindaco è stato velocissimo, per porre in evidenza, molto in sintesi, qualche dato, così ci rappresenta Ecoambiente. Intanto sono in duplice veste oggi a rappresentare Ecoambiente, quindi come Presidente del Consiglio di amministrazione, ma anche come cittadino di Rovigo, in quanto abito a pochi centinaia di metri dal centro. Diciamo, transizione, il passaggio epocale che ha coinvolto tutta la provincia di Rovigo è stato frutto anche, vedo qui davanti il Presidente che poi seguirà anche lui nell'intervento del Consiglio di Bacino, un intreccio di fitte relazioni con il Consiglio di Bacino che è rappresentato dai 50 comuni della provincia di Rovigo. E Ecoambiente, che ha avuto per 30 anni la gestione integrata dei rifiuti in house di tutti i 50 comuni. Quindi questo si colloca come unica realtà italiana ad avere la tariffa unica di tutta la provincia, perché molti milioni di abitanti sono interessati nella tariffa unica, però come unica realtà dell'intera provincia e di tutti i comuni siamo gli unici in Italia. Quindi questo è già un buon dato e anzi un straordinario dato per quanto ci rappresenti. Per quanto riguarda la possibilità, l'arrivo, il traguardo di questo è avvenuto mediante diverse azioni che ha messo in campo Ecoambiente in sinergia con il Consiglio di Bacino. Mi riferisco alle 100 incontri che abbiamo fatto con la cittadinanza in questi 3 anni, incontrando migliaia di cittadini. Abbiamo adottato anche un numero verde a cui ci sono migliaia di contatti per chiedere qualsiasi tipo di informazione, apertura di 12 sportelli nel territorio perché si è ritenuto anche la possibilità di dare un contatto diretto con l'utenza, perché chi è meno smart e chi è meno dedito alla tecnologia ha il contatto diretto con i nostri dipendenti. Un'app già anche in continua evoluzione che continua a aggiornare tutti i cittadini sull'evoluzione, sulle novità, sulle messaggistiche e anche sulle urgenze sul territorio. Il nostro sito che in tempo reale riporta sempre tutti i dati, ma anche le novità e alcune indicazioni sul anche comportamento che devono tenere i cittadini. Vado al termine dell'intervento dicendo che cosa? Che io ringrazio sempre Ecoambiente, ma perché Ecoambiente, quando io mi riferisco anche nelle serate, Ecoambiente per me è dal primo all'ultimo dipendente, dal primo all'ultimo amministrativo. Perché? Perché tutti, come una gran squadra, hanno contribuito alla realizzazione di questo, perché potete pensare, 49 comuni erano già interessati per chi non lo sapesse, per quelli in sala, dal porta a porta nella provincia di Rovigo. Il comune di Rovigo no, però il comune di Rovigo ha ottenuto strepitosi percentuali di differenziata, come anticipava il sindaco, che lo vedremo anche domani nelle premiazioni, in pochissimo tempo. Infatti abbiamo battuto ogni traguardo in pochissimo tempo, raggiungendo delle percentuali che dopo vedrete anche nella documentazione che avete. Un dato unico, tanto per anticipare, l'80% media provinciale della raccolta differenziata di tutta la provincia nel primo semestre. Dato ultimo che mi hanno riportato i tecnici ieri, 81,4% di differenziata in tutta la provincia. Questo che cosa significa, anche per riallacciarmi anche alla consigliera della Fondazione, che tutto questo è stato sì grazie alla sinergia e la rete che abbiamo costruito con il Consiglio di Bacino, con i sindaci che sono i titolari di Ecoambiente come del Consiglio di Bacino, con tutta la tecnologia, ma come diceva, l'aspetto più importante sono stati i cittadini, perché possiamo mettere in campo qualsiasi azione, qualsiasi tecnica, qualsiasi tecnologia, ma se poi il cittadino non fa la sua parte non otteniamo nessun risultato. Quindi noi, bene aver raggiunto questi traguardi,
Non siamo arrivati al capolinea perché adesso dobbiamo mantenere questi dati e anzi cercare di migliorarli ulteriormente. Cercheremo come Ecoambiente di migliorare il servizio, quindi un servizio sempre più efficiente, più efficace e più puntuale, e quindi io ringrazio veramente tutti quelli che si sono adoperati, ma soprattutto i cittadini, perché hanno reso possibile questo. Concludo veramente dicendo: questo che cosa ha comportato? Perché pensate solo che noi siamo interessati anche dalla zona balneare Rosolina, che vede nella stagione estiva anche 1 milione di turisti. Quindi potete immaginare come questo cambiamento abbia portato veramente un cambio di comportamento virtuoso, però abbiamo visto, da parte dei cittadini. E quindi questo è teso che cosa? Che lasceranno in futuro ai propri figli, ai nipoti, un comportamento che non deve essere solo teso al raggiungimento di un percentuale perché ce lo impone la regione, ce lo impone gli enti regolatori come ARERA, ma proprio perché deve cambiare il nostro stile di vita per cercare di tendere al riciclo, al riuso e al minimo spreco possibile, perché come dicono in tanti la vita è uno, il mondo è uno, e quindi noi siamo fautori di quello che vorremmo costruire il futuro per i nostri figli e per i nostri nipoti. Vi ringrazio per l'attenzione, ci si vede anche domani per chi resterà con noi e vi auguro un buon ascolto e buona partecipazione ai lavori. Grazie. Ecco, se parliamo di Ecoforum e di comuni ricicloni, il connubio ormai è automatico, Legambiente Veneto. Ovviamente non è un impegno legato solo a questi 2 giorni o a questo ambito, ma è un impegno a 360 gradi, e se oggi nel DNA delle istituzioni c'è la gestione intelligente dei rifiuti che mira a un'economia circolare, beh, questa è un'intuizione che Legambiente ha avuto molto prima di questi anni. La parola a Luigi Lazzaro, che è presidente di Legambiente Veneto. Grazie Nicola, mi aggiungo anch'io ai ringraziamenti chiaramente alla Fondazione Cariparo, che se non ha progetti specifici con Legambiente su questo tema dell'economia circolare ha però consentito alla nostra associazione di restaurare Goletta Verde, spero che molti di voi la conoscano, è un'imbarcazione che ha fatto per quasi 30 anni il periplo del nostro paese per raccontare la qualità delle acque, e grazie alla Fondazione abbiamo rimesso in moto, rimesso in vita, diciamo, un'imbarcazione che stava ormai da tanti anni ci stava abbandonando, e oggi è tornata a essere una barca che fa attività di educazione ambientale e di ricerca nel territorio, e troviamo che sia, diciamo, un impegno molto importante anche grazie a Regione Veneto, anche grazie al Parco del Delta. Questi 3 elementi li cito perché potremo valorizzare insieme questa imbarcazione, e mi permetto una divagazione, che potrà solcare il nostro mare Adriatico senza le trivelle. L'abbiamo visto ieri la sentenza del TAR del Lazio, e questo ci consentirà di avere un mare libero dalle trivellazioni per il gas naturale, ci aiuterà anche a spingere verso la transizione ecologica, quindi attraverso le fonti rinnovabili e non attraverso il gas, a cambiare passo al nostro paese e anche alla nostra regione, e noi crediamo sia una vittoria collettiva che ha visto peraltro tutti questi soggetti impegnati nel ricorso verso questa sciagurata ipotesi di trivellare vicino alle nostre coste. Detto questo, ringrazio ovviamente i nostri partner che ci permettono, ci garantiscono di non solo realizzare Ecoforum, ma anche di rendere questa discussione una discussione attiva, prolifica, e che può portare a quei risultati che magari abbiamo avuto l'intuizione, non da soli, ma insieme anche a tanti soggetti, comprese le istituzioni al cui interno, diciamo, hanno elaborato delle prospettive interessanti, come il piano dei rifiuti regionale, che oggi andremo a discutere per capire a che punto sta, piuttosto che gli enti di ricerca, diciamo, di controllo come ARPAV, che hanno spinto e garantito che questo piano potesse essere un piano che poi rispondesse in concretezza alla realtà, e per noi è molto importante. Ringrazio anche il Nord-Est Multimedia, quindi i quotidiani del gruppo che dalla prima edizione 9 anni fa ci seguono in questa avventura, che per noi è importante per uscire dalla dinamica di discussione solo tra addetti ai lavori e portarla invece nell'opinione pubblica, tra i cittadini, tra le persone, tra tutti i soggetti che insieme a noi, facendo squadra, uno degli obiettivi dei quadrati che vedete qui degli obiettivi di sviluppo sostenibile, il 17, quello anche delle partnership, che riteniamo essere molto importante, perché è solo lavorando insieme che possiamo provare a creare quei pilastri che ci possono permettere di traguardare il raggiungimento degli obiettivi di diciamo, uscita dall'incenerimento dei rifiuti piuttosto che dalla discarica, primo obiettivo che il piano rifiuti si pone, e avviare finalmente l'economia circolare. Noi abbiamo da sempre predicato come associazione ambientalista una strategia che è quella dei rifiuti zero solo se ci sono gli impianti 1000,
Cioè non è possibile pensare di non avere gli impianti per il riciclo, gli impianti che ci permettono di gestire un'importante mole di rifiuti, di scarti che possono invece essere nuove risorse, per cui crediamo che queste discussioni, compresa quella di oggi, ci possano aiutare a mettere giù questi pilastri di una strategia comune, quindi che sia prolifica e buona e positiva per tutti, per provare a raggiungere sempre più rapidamente quegli obiettivi che poi ci hanno reso, in questi anni anche una regione leader non solo a livello nazionale rispetto alle percentuali, alla capacità di raccolta, all'innovazione del mondo imprenditoriale nell'impiantistica del riciclo piuttosto che del riutilizzo, del riuso, ma anche rispetto a tanti altri paesi del nostro continente, dell'Europa, anzi anche molto meglio di alcuni Länder tedeschi che spesso vengono definiti come punto di riferimento e come migliori. Quindi il punto di riferimento può essere questa regione per il paese e anche per l'Europa, se la spinta continua a essere nella stessa direzione e aiuta, come è successo a Rovigo, aiuta i territori che sono rimasti più indietro a raggiungere le grandi performance che da sempre raccontiamo di alcuni specifici territori. È inutile ricordare la provincia di Treviso con i 2 consigli di bacino che sono sempre 3 comuni che fanno benissimo perché sono partiti prima di tutti. Si può recuperare e si può recuperare anche molto in fretta, come ha dimostrato Ecoambiente. Quindi buon lavoro a tutti, rimbocchiamoci le maniche e ci auguriamo che si possa far raggiungere obiettivi concreti anche a tutti gli altri territori. Oggi ne parliamo, poi domani premiamo quelli più bravi, ma segnaliamo anche le esperienze di qualità, quindi non mancate sia oggi a questa discussione che domani alla premiazione dei comuni ricicloni. Grazie. Grazie. E invito a liberare il tavolo, grazie alle istituzioni che ci ospitano, grazie a Legambiente che coordina e riempie di contenuti questa mattinata. Invito già i 2 relatori, poi vado di premessa, che sono Francesco Chiosi, direttore dell'unità organizzativa Ciclo dei rifiuti ed economia circolare della Regione Veneto, e Stefania Tesser, che ricopre il ruolo all'interno dell'unità organizzativa Economia circolare per ARPAV. Il titolo di questo primo tavolo, perché è il primo tavolo di lavoro, è Piano Rifiuti Veneto Roadmap 2030. Nel 2022, lo sappiamo benissimo tutti, la Regione ha aggiornato il proprio piano dei rifiuti. Faccio un passo indietro. Ho sfogliato le pagine della prima edizione di Ecoforum e nella presentazione dell'evento si parlava di un Veneto motore trainante di un'economia quasi circolare. Ecco, le parole sono importanti. Quel quasi oggi è sparito sostanzialmente dai titoli dell'evento. Questo lo sappiamo bene, non vuol dire che l'economia circolare è raggiunta, ma che sicuramente il percorso che ci porta verso quell'obiettivo è sempre più evidente, sempre più tangibile. Ora, il quasi è sparito, c'è ancora, ma i risultati ci sono e uno dei meriti è anche poi a tutta la normativa e alla legislazione che in qualche maniera danno una direzione a questo percorso. Il piano dei rifiuti 2022 guarda, abbiamo detto, al 2030. Ha alcuni obiettivi molto importanti, alcuni numerici che trovano il tempo che trova, l'84% di raccolta differenziata per ogni comune, gli 80 kg annui ad abitante di rifiuto solido urbano, ma soprattutto quello slogan, che non è solo uno slogan, del 0 discariche, 0 ampliamenti e 0 rifiuti, con i 1000 impianti, come diceva Lazzaro prima. Ecco, oggi è il momento di fare il punto, è l'occasione per fare il punto con 2 enti che sono protagonisti in questo, intanto perché quel piano lo hanno realizzato e soprattutto perché oggi hanno anche il compito di monitorare a che punto siamo e se siamo veramente vicini a questo obiettivo. Quindi la domanda che vi faccio è proprio questa: a che punto siamo e quanto manca a quell'obiettivo che ha come indicatore principale il 2030. Lascio subito la parola a Chiosi, decidete voi se alzarvi o parlare da lì, per me è indifferente. Sì, buongiorno, si sente? Sì. Quindi, vabbè, non è il momento migliore, ma non è il momento migliore, alzeremo un po' la voce. Innanzitutto ringrazio Legambiente perché ci dà anche quest'anno l'occasione di introdurre un po' i lavori più tecnici dell'Ecoforum con un intervento che vuole essere il punto della situazione in merito, come diceva adesso, all'avanzamento lavori del piano di gestione rifiuti. Piano di gestione che, sappiamo, si dà un obiettivo al 2030 e l'obiettivo che subito andiamo a visualizzare in modo da avercelo come riferimento è chiaramente
il raggiungere, per quanto riguarda la gestione e lo smaltimento del RUR e degli scarti della lavorazione del RUR, un'autosufficienza del sistema di termovalorizzatori regionali e quindi con una non necessità di andare a realizzare ulteriori impianti di discarica nel momento in cui quelli esistenti, nell'ambito delle discariche di piano, andranno ad esaurire la loro capacità. Per fare questo però è necessario migliorare ulteriormente quelli che sono le performance già ottime che il Veneto registra, e queste performance necessarie per arrivare a questo obiettivo sono quelle che vedete nella colonna azzurra. Quindi un raggiungimento come valore medio regionale di 80 kg di RUR pro capite anno per abitante, una percentuale di raccolta differenziata, sempre come valore medio regionale, dell'84% e un tasso di riciclo a livello di bacino invece del 70%. Quali sono le strategie che la Regione ha messo in atto per governare, diciamo, il processo che ci auguriamo porti a questi obiettivi? Allora, innanzitutto è necessario, una delle azioni necessarie è quella di governare in modo razionale e intelligente i flussi di questi rifiuti ai 10 impianti di chiusura del ciclo presenti sulla Regione Veneto. Sappiamo che abbiamo 7 impianti di discarica e 3 impianti di termovalorizzazione. Da 2 anni ormai viene svolta dalla segreteria tecnica, che è stato un primo organismo che è stato costituito subito dopo l'emanazione dell'aggiornamento di piano nell'agosto 2022 tra Regione e ARPAV per attuare tutte le azioni previste dalle strategie di piano, programmare quindi annualmente i flussi che da ogni consiglio di bacino, da ogni gestore della raccolta vanno indirizzati agli impianti di smaltimento. Questo avviene attraverso un preliminare confronto con i consigli di bacino che espongono i loro fabbisogni per l'anno successivo, un provvedimento di allocazione di flussi entro la fine dell'anno in corso e nell'anno poi di esercizio, diciamo così, dei momenti di verifica intermedia che portano a allineare la programmazione regionale con quelli che possono essere delle variazioni degli scostamenti che naturalmente si registrano, diciamo, poi durante l'anno. Anche quest'anno quindi è stato fatto questa attività, sono stati fatti 3 momenti di verifica intermedia sulla programmazione 2024 e sono già stati avviati i lavori quindi per la programmazione dei flussi del 2025, che sarà condivisa nella prossima seduta del Comitato regionale. Allora, gli anni scorsi nella presentazione un po' ci si fermava qui. Quest'anno credo che sia opportuno introdurre anche un po' un'analisi, cioè delle prime valutazioni che stiamo facendo per capire se ci stiamo muovendo nella direzione giusta, se ci sono delle cose da migliorare, se ci sono dei concetti da sviluppare assieme ai consigli di bacino da un lato e ai gestori degli impianti di piano dall'altro. Si conferma sempre una buona corrispondenza tra i flussi programmati e poi i flussi consuntivi e quindi un primo grande obiettivo raggiunto è stato quello che non è più necessaria una decretazione di emergenza per trovare urgentemente spazio a quantitativi di rifiuti che devono essere allocati e di cui non si era prevista la produzione o la necessità di smaltire. Però ci sono evidenziate anche alcune criticità che quindi richiederanno degli interventi di miglioramento progressivo quindi nella programmazione 2025 e sicuramente anche in quelle che seguiranno. Innanzitutto va migliorata la comunicazione tra consigli di bacino, gestori della raccolta differenziata, gestori della raccolta, gestori degli impianti di smaltimento e la segreteria tecnica di piano. Quindi sicuramente andremo a pensare assieme ovviamente a questi soggetti dei meccanismi di miglioramento proprio della comunicazione. E poi è necessario, ci siamo resi conto, raffinare il livello di programmazione. Non è sufficiente una tabella dove si dice che un tot quantitativo va a questo impianto, ma deve seguire, già avevamo abbozzato la cosa nel 2024, cercheremo di essere più dettagliati nel 2025, ma deve seguire poi un livello di programmazione a livello di bacino che in stretta comunicazione con chi fa la raccolta e chi poi deve smaltire il rifiuto, arrivi a programmare i conferimenti tenendo conto di alcuni fattori, che sono la necessità per gli impianti di piano di avere garantita una regolarità nei conferimenti, e questo
si scontra un po' con invece le esigenze magari dei bacini di dover gestire dei valori anche fluttuanti nell'anno di produzione di rifiuto, e la necessità di intervenire rapidamente a fronte di indisponibilità delle impiantistiche oppure di correzioni, flussi da programmare, che può implicare anche una maggiore velocità, per esempio, di contrattualizzazione dei conferimenti tra i gestori di raccolta e gli impianti di piano. Ma questa programmazione da sola non si regge. Perché non si regge? Perché nel momento in cui una segreteria tecnica decide dove allocare i rifiuti si scontra col tema del fatto che questi impianti hanno tariffe diverse. Ecco che il piano regionale prevedeva, vedete, ho riportato la dicitura del piano, che a partire dal 1° gennaio successivo a quello di approvazione dei criteri venisse introdotta una tariffa unica, intesa come costo unitario di smaltimento al cancello. Tariffa che poi sarà oggetto di un intervento esplicativo dettagliato domani del dottor Giandon, e che comunque appunto riporta ad un concetto di equità, che svilupperemo poi anche nel pomeriggio, in relazione appunto a quanto ogni cittadino paga, per il conferimento di 1 chilo di rifiuto all'impianto di smaltimento, quindi alla discarica o al termovalorizzatore. Questi criteri hanno visto un iter lungo, complicato, necessariamente complicato, perché l'argomento è molto tecnico e molto complesso anche da gestire, e soprattutto condiviso in modo particolare in primis con i vari consigli di bacino. Quindi la segreteria tecnica, una volta costituita e una volta istituito il comitato regionale dei consigli di bacino, quindi siamo fine 2022, inizio 2023, subito nella prima seduta del comitato regionale viene nominato un gruppo di lavoro costituito da personale tecnico dei consigli di bacino e segreteria tecnica, con il compito di elaborare un documento che poi doveva essere in qualche modo sottoposto al vaglio dei vari consigli di bacino, sgrezzato, raffinato e migliorato. Questo documento vede la luce all'incirca nel novembre 2023, dopo innanzitutto un confronto preliminare fatto con ARERA, perché andando a toccare il sistema tariffario c'era sembrato assolutamente necessario condividere i principi di questo progetto con ARERA. E poi, una volta recepiti anche i suggerimenti che l'ente di regolazione stesso ci ha dato, è stato discusso nella seduta del comitato di bacino regionale di novembre, per cui questo lavoro effettuato in consiglio di bacino ha portato a questa prima bozza. A questo punto la bozza così condivisa viene sottoposta, inizia l'iter diciamo, di approvazione in regione, quindi viene sottoposta all'esame della giunta regionale, c'è una fase di valutazione da parte della seconda commissione consiliare che nel suo percorso di valutazione chiede anche un momento di confronto nuovamente con i consigli di bacino. A valle di questo lavoro viene approvato il documento con una serie di raccomandazioni che vengono recepite dalla Giunta. A quel punto lì la delibera 422 del 16 aprile 2024, quindi siamo già in quest'anno, vede finalmente l'approvazione di questi criteri. Allora, approvazione di questi criteri che chiaramente poi ha portato a tutto un successivo lavoro da quel momento lì, dopo lo vedremo, l'ARPAV ha incominciato a elaborare un tool che consentisse di avere un cruscotto di simulazione degli effetti che venivano dalle componenti, domani vedrete nel dettaglio come si articolerà poi questo concetto, a seconda dei valori che il comitato regionale era chiamato a prospettare per l'anno 2025, e quindi attraverso tutto un percorso di confronto nuovamente con i singoli consigli di bacino, poi lo vedremo, si è arrivati diciamo, alla predisposizione in questi giorni del documento finale da sottoporre all'approvazione del comitato regionale. Nel frattempo gli uffici regionali hanno dovuto operare chiaramente sulle tariffe dei singoli impianti, che sono la base di calcolo per la tariffa unica. Vi risparmio le vicissitudini delle delibere di regolazione ARERA che erano state impostate per il biennio 2022-2023, poi
il TAR ha avuto da eccepire, per cui noi come Regione siamo andati avanti su base volontaria con gli impianti di piano per l'approvazione regionale, ai sensi della legge regionale, comunque di tariffe che già usavano, già valutate di fatto, elaborate con la MTR2, impianti. Una volta averne riconosciuto la congruità di questa metodologia con quelli che erano i criteri elencati nell'articolo 36 della legge 3/2000. È iniziato quindi, concluso il periodo di approvazione delle tariffe 22-23 per 9 su 10 impianti su base volontaria, è iniziato immediatamente dopo, a giugno, tutto il percorso, questa volta di validazione vero e proprio, perché nel frattempo ARERA aveva di nuovo deliberato il metodo tariffario per l'annualità 24-25 e quindi è iniziato questo percorso di validazione per consentire di avere poi quei valori tariffari reali, definiti e validati, per poter poi elaborare il calcolo della tariffa unica che nel frattempo dovrà entrare in vigore dal 1° gennaio 2025 perché i criteri sono stati approvati nel 2024. Per dare un'idea, solo nel 2024 sono stati svolti 36 incontri esclusivamente dedicati, con gli vari gestori, esclusivamente dedicati alla validazione delle varie tariffe, quindi per dare anche un'idea dell'enorme lavoro e anche complesso lavoro che sta dietro questo aspetto. Ecco qui che quindi con questi dati in mano, no, verso il 1° gennaio 2025, come anticipavo, quindi è iniziato questo lavoro di applicazione dei criteri, valorizzazione dei parametri. Attraverso questo tool sono state condivise delle simulazioni iniziali con i consigli di bacino, sono stati svolti degli incontri 1-1 con ogni singolo consiglio di bacino e con i gestori della raccolta affidatari per quel consiglio di bacino, raccogliendo quindi ulteriori suggerimenti, perplessità, indicazioni di miglioramento, e quindi una seconda e più raffinata fase di simulazione ha consentito di elaborare un documento che in questi giorni appunto viene sottoposto a parere del comitato regionale. Ma ci sono state anche altre azioni che vanno nella direzione dell'attuazione delle strategie di piano. In particolare abbiamo trovato convergenza tra quelli che erano dei bandi da emanare in attuazione delle azioni del bando del FESR 2021-2027, convergenza tra le finalità di questi bandi e il supporto della strategia regionale, sia per quanto riguarda la gestione dei rifiuti urbani, sia poi vedremo anche per quanto riguarda i rifiuti speciali. Per quanto riguarda i rifiuti urbani è in cantiere un bando che ha come obiettivo aiutare i territori a migliorare le proprie performance e il proprio livello di virtuosità. E negli interventi successivi poi vedrete quanto questo è importante e va a incidere anche sui parametri che poi sono utili all'elaborazione delle componenti tariffarie per il costo unitario di smaltimento. Questo miglioramento del proprio performance per raggiungere gli obiettivi di piano chiaramente e quindi migliorare il proprio indice di virtuosità ai fini del riversamento nella linea L1 del fondo incentivante, a sostegno di interventi di miglioramento dei processi di recupero delle frazioni differenziate, miglioramento dei sistemi di raccolta dei rifiuti urbani e interventi che favoriscono la realizzazione di centri per il riuso, quindi prevenzione della produzione di rifiuto. Questo, scusate, non va avanti. Si è spento? Vediamo. Ok. Questo bando è rivolto come soggetti beneficiari, sarà rivolto agli legato operativi e ai comuni, laddove gli legato non sono ancora operativi. Il calendario sommariamente è questo: uscita gennaio 2025, termine di presentazione dei progetti giugno 2025, graduatoria ottobre-novembre 2025, sarà una commissione che chiaramente valuterà le progettazioni. Come qualche informazione flash, ovviamente gli importi finanziabili saranno il 100% delle spese ritenute ammissibili e l'importo complessivo dell'azione 262 di bando è 22 milioni di euro. Per quanto riguarda invece i rifiuti speciali, non solo rifiuti urbani, quindi il bando dell'economia circolare FES 21-27 prevedeva anche un'azione 261 che invece ha visto già la luce, per cui con DGR 379-2024 è stato approvato un bando, questa volta destinato alle piccole e medie imprese, che si propone di favorire la durabilità, quindi progetti relativi alla durabilità, la riparabilità o le modalità di recupero di prodotti e packaging, la sostituzione di materie prime e additivi utilizzati nei cicli produttivi, end of waste e sottoprodotti,
il miglioramento dell'efficienza nella produzione tramite la riduzione dei consumi di risorse e scarti di lavorazione e la riduzione della produzione di rifiuti. Questo bando ha avuto un grandissimo successo da parte del mondo imprenditoriale, quindi una grandissima risposta. Per dare qualche numero, sono arrivati 149 progetti, di cui 109 sono stati, una commissione esterna formata da docenti di 3 università hanno valutato questi progetti, ne sono stati ammessi 109 a graduatoria. Il bando era stato inizialmente pensato come un prima tranche da 7 milioni di euro, che sono saturati con 34 progetti che sono stati risultati primi nella graduatoria, vincenti. La graduatoria è stata pubblicata qualche giorno fa, ma visto il successo e vista la profondità della graduatoria, si andrà nel 2025 a scorrimento di questa graduatoria fino al raggiungimento dell'importo massimo dell'azione 261, che è pari a 14 milioni, circa 14 milioni di euro. Io dovrei avere terminato qui, qua non va avanti la presentazione, ma mi pare di sì. Basta. Grazie per l'attenzione. Grazie a lei. La parola a Tesser per ARPAV. Sì, buongiorno a tutti, io ringrazio Lega Ambiente appunto per questo invito che per me, insomma per noi di ARPAV è sempre un modo di ritrovarsi tra amici, e visto appunto che parliamo del piano rifiuti, ne approfitto ovviamente per ringraziare tutti i miei collaboratori che diciamo lavorano su questo, hanno lavorato per anni su questo, e ne approfitto anche per dire che questo è stato un aggiornamento di piano, che vuol dire che tutti i principi ispiratori c'erano già nel piano del 2015, e qui c'è la dottoressa Franz, insomma, visto che siamo tra amici, che è stata diciamo quella che ha inserito nel piano del 2015 i principi ispiratori. Vado veloce. Allora, Francesco ha già parlato di quella che è la cornice, diciamo, entro cui si muove il piano. Io ci metterò i numeri che a qualcuno non piacciono, no? Perché inevitabilmente uno mette il numero e fa i confronti, quindi sembra sempre che qualcuno sia più bravo degli altri. In realtà sono numeri, e quello che il piano vuole fare sono numeri che cambiano, che possono cambiare, e il fatto che l'Ecoforum sia qui a Rovigo è proprio indice del fatto che la percentuale di raccolta differenziata e il rifiuto residuo possono avere numeri che nel giro di un paio d'anni possono essere stravolti, e quindi è anche una spinta, diciamo, quello di mostrare i numeri, che deve andare verso tutti i territori che di fatto hanno delle oggettive difficoltà, perché non tutti i territori hanno le stesse, diciamo, caratteristiche, non per tutti è facile l'introduzione di cambiamenti, però è una cosa che abbiamo dimostrato si può fare. Vedrete dei dati dove ovviamente l'anno di riferimento è il 2023, con Rovigo che ha iniziato la svolta. Il 2024 sarà quello che darà la fotografia, diciamo, più fedele. Gli obiettivi li sappiamo, è importante dire che nel 2025, cioè sull'annualità 2025, ci sarà il monitoraggio intermedio del piano. Questo significa che nel 2026 tireremo le somme, ok? E vedremo se effettivamente quello scenario migliori pratiche è ancora abbordabile o serve introdurre misure correttive. Per cui quello che abbiamo cercato di dire con i provvedimenti regionali, sia di programmazione dei flussi, sia di introduzione della tariffa unica, è quella che è necessario che tutti i territori la svolta cerchino di intraprenderla l'anno prossimo o quello successivo, però è necessaria una svolta. Allora, in velocità sui dati noi abbiamo una produzione di rifiuto che aumenta, una produzione di rifiuto totale che aumenta in realtà a vantaggio delle raccolte differenziate, quindi non è un dato preoccupante, però dobbiamo stare attenti, perché potrebbe essere di un segnale di un disaccoppiamento tra consumi delle famiglie e produzione di rifiuti che non sta avvenendo, che invece l'economia circolare richiede. Siamo ancora in linea con quello che era per il 2023 i numeri che lo scenario di piano prevedeva, perché siamo sotto la produzione che avremmo potuto fare, però bisogna stare attenti, quindi attenzione, perché una parte di questi dati di aumento potrebbe essere legato a quelli che sono i vecchi rifiuti assimilati, che
che sono diventati rifiuti simili, per cui può esserci un aumento di quello che è entrato, diciamo, nella cornice dei rifiuti urbani, però sicuramente bisogna lavorare sulla prevenzione. Sulla produzione pro capite faccio solo notare velocemente, insomma, ovviamente ci sono territori che producono molto di più, però attenzione che tutti i bacini nel 2023 hanno prodotto qualche chilo in più del 2022, tutti ad eccezione di Rovigo che ne ha prodotti 9 in meno e quindi ha un po', diciamo, tamponato l'aumento degli altri. Stessa cosa sul rifiuto residuo pro capite, il piano prevedeva 105, qui noi abbiamo ancora la conferma di 110 kg abitante, quindi non siamo in linea con quello che il piano avrebbe previsto. Diciamo che la produzione è sostanzialmente stabile dal 2022, ogni abitante insomma, ha prodotto 2 etti in più di rifiuto, per cui insomma, possiamo dire che la situazione non è peggiorata, però non è migliorata. Anche in questo caso tutti i territori, ad eccezione di Belluno e Brenta, che sostanzialmente insomma, sono stabili, Belluno a meno 3 kg, Brenta a meno 1, tutti quanti, magari 1 chilo, magari in alcuni casi anche un po' di più, anche 5, hanno un po' aumentato la produzione di residuo. Ovviamente anche in questo caso la stabilità del dato regionale è legata ai meno 24 kg di residuo di Rovigo. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, abbiamo una situazione che è perfettamente in linea col piano, cioè il dato del 2023 è quello che lo scenario di piano ipotizzava per quest'anno, per cui ci siamo. Ovviamente teniamo sempre in considerazione che l'Europa chiede il tasso di riciclo, non la percentuale di raccolta differenziata, e anche in questo, secondo insomma, questo indicatore abbiamo un numero di 70,4 che è un numero sicuramente valido. Adesso lo affineremo con le analisi merceologiche che il piano richieda, ha richiesto ai consigli di bacino di predisporre e inviare. Ho finito il tempo? Ok, allora questa è la situazione a livello regionale. Ci sono 2 cartine, quella di sinistra è sulla percentuale di raccolta differenziata, quella di destra è sul rifiuto residuo. Ovviamente ci sono territori che faticano, ma il prossimo paio di slide è per dire perché faticano, perché ci sono effettivamente a parità di ci sono effettivamente delle condizioni che rendono più difficoltoso il raggiungimento di determinate performance, e questa è sicuramente la demografia, cioè spostandosi per classi di fasce demografiche tra, diciamo, la fascia 5-15.000 a quella da 15.000 a 50.000 abbiamo un rifiuto totale di più 30 kg mediamente in Veneto e un rifiuto residuo di più 8 kg. Addirittura andando sui centri, insomma, sopra i 50.000 abitanti, abbiamo un più 83 solo da fascia a fascia, quindi significa un più 113 diciamo, da una fascia all'altra e più 120 di rifiuto residuo, per cui oggettivamente la demografia influisce sul totale, sul residuo e anche sulla percentuale di raccolta differenziata che mediamente nei centri urbani di maggiore popolazione è fino a 17 punti inferiore. Questa è una distribuzione, diciamo, dei comuni veneti sulla base della percentuale di raccolta differenziata. Come si vede, i più lontani dall'obiettivo sono quelli, insomma, i centri. L'altra determinante, insomma il fattore determinante che incide sono i flussi turistici. Il Veneto nel 2023 ha avuto 400.000 presenze turistiche in più del 2019, che è l'anno che teniamo come confronto perché era l'ultimo dato che abbiamo pre-pandemia. Quindi diciamo che rispetto a questo numero questo è un dato positivo, cioè il rifiuto è calato perché erano 453 kg e sono 445, per cui questo dimostra che comunque anche dei comuni turistici sono riusciti a contenere in qualche modo la produzione dei rifiuti.
Il grafico sotto dimostra appunto che quanto maggiore è il fattore di incidenza turistica, inevitabilmente sale la produzione calcolata, diciamo, sugli abitanti residenti, ma anche se tentiamo di correggere col pro capite equivalente che tiene appunto conto delle presenze turistiche, non è ancora sufficiente per conteggiare l'impatto del turismo in determinati territori. Arriviamo al dunque, sapete che insomma tutto nasce il piano, gli scenari di piano nascono dal fatto che si dice la volumetria installata adesso è quella che ci deve bastare fino al 2030, noi abbiamo collocato in discarica 472.000 tonnellate del 2023, è un dato che è in linea con le previsioni di piano, quindi questo ci sta, siamo nei numeri previsti, però all'attuale ritmo di collocamento l'autonomia non arriva al 2030 ma si ferma in 4 anni, quindi è assolutamente necessario che quelle 472.000 tonnellate si riducano appunto perché il volume residuo è quello che leggete, che tra l'altro è dislocato non in tutti i territori, quindi sappiamo che questo significa che i rifiuti purtroppo già adesso un po' di strada devono farla per il destino finale, ma ne dovranno fare ancora di più. Questi sono appunto gli obiettivi per ogni bacino, che ripeto non sono per fare confronti, vedete che insomma ogni territorio ha la freccetta più o meno pendente. L'anno scorso ne avevo messe di rosse e di verdi, Rovigo era rosso e sicuramente adesso rosso non sarebbe più, le ho messe tutte arancioni perché lo sforzo che è richiesto non è solo a chi è indietro di cercare di arrivare a quelle migliori pratiche che abbiamo posto nel piano, ma è fondamentale che anche quelli che sono già migliori pratiche mantengano i risultati. Quindi non è vero che il piano in qualche modo va a accanirsi, perché ogni tanto ci viene detto solo su alcuni territori. A chi è già bravissimo è chiesto di mantenere e non è facile. In un convegno di qualche settimana fa, faccio velocissima, a Legambiente, scusatemi, a IFEL a Roma, l'Emilia Romagna diceva la tariffa puntuale non è una misura di prevenzione dei rifiuti, perché noi abbiamo visto che quando viene introdotta, in realtà dopo qualche anno si torna alle produzioni pre-introduzione della tariffa puntuale. Allora sono tornata in ufficio e ho detto ai miei, prima cosa oggi mi verificate se da noi è avvenuto qualcosa di questo tipo. E no, nel senso che chi ha introdotto la tariffa puntuale l'ha mantenuta, cioè i bacini che hanno 40 kg non hanno raggiunto i 40 e adesso stanno risalendo, sono lì, però questo richiede uno sforzo comunque quotidiano, nessuno è arrivato. Questo è per il residuo appunto, sempre picchi. Finisco dicendo appunto che le sfide del 2024 sono state sicuramente la pianificazione dei flussi, e l'ingegner Chiosi vi ha spiegato insomma in cosa è stata complicata. Per il 2025 c'è la tariffa unica, ma diciamo l'obiettivo di queste misure è che ci sia una progressiva consapevolezza dei consigli di bacino del loro ruolo, del rapporto con i gestori del servizio e delle misure di miglioramento che devono intraprendere. Non per questo è stato introdotto l'indice di efficienza, che serve appunto per, diciamo, spingere, ma in maniera buona tutti insieme. Infatti l'obiettivo è di procedere tutti, perché poi quando le discariche saranno finite non potrà andarci nessuno che abbia tanto rifiuto che ne abbia poco. Grazie. Grazie ai due relatori. Invito a liberare il tavolo. Vedevo Ecoambiente molto contento dei risultati su Rovigo. Fa piacere sicuramente alle istituzioni locali vedere che i progetti che si calano nel territorio danno i risultati. Abbiamo visto che le complicazioni non mancano, abbiamo però visto anche che i numeri portano a quel 2030 con una speranza non banale assolutamente. Partiamo con il secondo momento di questa, anzi ormai terzo momento di questa giornata. Invito i relatori, che sono Luca Piatto, responsabile dell'area rapporti con il territorio di CONAI, che ricordiamo è il Consorzio Nazionale Imballaggi, Franco Bonesso, Comitato di Coordinamento ANCI-CONAI, ANCI Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, e Massimo Ramunni, che è vice direttore di Assocarta. Vi libero lo spazio.
Tema di questo momento è l'accordo quadro ANCI-CONAI, che è uno strumento che ormai ha un bel po' di anni di vita, lo ricordiamo che era previsto già dal decreto Ronchi del 1997, ed è quello strumento che in qualche maniera garantisce ai comuni, attraverso il sistema consortile, la copertura degli oneri sostenuti per fare le raccolte differenziate dei rifiuti e degli imballaggi. Anche qui ci sono numeri, c'è quel 90% che è l'obiettivo ambizioso di questo accordo. È un anno particolare perché siamo al rinnovo di questo accordo, quindi ecco, il tema di oggi è proprio questo. Quali sono i punti salienti che sono al centro della discussione e siamo un cambio di paradigma, siamo una conferma, insomma la parola a chi sta lavorando ovviamente a questo strumento. Luca Piatto è il primo relatore. Grazie, devo parlare al microfono. Se vuole lì oppure lì al microfono. No, beh, non esageriamo. Intanto grazie di averci chiamato. Sì, ho preparato una presentazione, guardo anche l'ora per stare nei 15 minuti. C'è un timer davanti, siete vincolatissimi. Allora, sicuramente il tema dell'accordo quadro, del rinnovo dell'accordo quadro è il tema principale. Volevo fare prima un cappello, ma poi assolutamente non sottrarmi anche dalla questione. Anzi, proprio anche rivedendo, guardando il titolo che è stato messo a questa sessione, il nuovo accordo quadro ANCI-CONAI, mi sono venute due osservazioni, diciamo, come posso dire, tra il serio e il faceto. Nuovo, sì, sta arrivando, ahimè, non ce l'abbiamo ancora, forse a questo punto dovremmo già averlo. Ricordava giustamente l'attuale accordo quadro è in scadenza praticamente tra un mese, a fine anno, e diciamo il nuovo accordo, perché sia operativo dal 1° gennaio, dovrebbe essere, come dire, già raggiunto. Così non è, lo dico subito, andremo in proroga con l'accordo attuale, quindi la prima battuta è ahimè non c'è ancora il nuovo accordo. La seconda osservazione, questa assolutamente, diciamo, più sul faceto, almeno fosse ancora accordo ANCI-CONAI e basta, nel senso che forse saremmo già arrivati, ma non vuole essere nessuna osservazione nei confronti dei consorzi autonomi, che, lo anticipo, sono i soggetti che si sono aggiunti appunto tra i soggetti sottoscrittori. È proprio che strutturalmente, con l'ingresso appunto dei soggetti autonomi, quindi con l'allargamento, come dire, delle aspettative, delle diverse prospettive con cui si guarda all'accordo, delle assolutamente legittime diverse, l'ho già detto, aspettative, ecco che si complica un po' la negoziazione dell'accordo. Quella è la mia presentazione, fantastico. Dove devo schiacciare? Dovrebbe essere, esatto. Eccolo qua. Sì, allora, davvero velocemente, per poi ritornare sul tema dell'accordo quadro. Cos'è CONAI e cosa fa? Non mi dilungo, semplicemente voglio ricordare che CONAI è un soggetto privato, espressione delle aziende italiane che producono e utilizzano imballaggi che sono sostanzialmente l'intero sistema produttivo italiano, soggetto privato che tra i suoi obblighi ha quello che è un compito invece di tipo pubblicistico, di tipo pubblico, che è quello di garantire in Italia il raggiungimento degli obiettivi di recupero e soprattutto di riciclo dei rifiuti di imballaggio. Come è composto? 6 consorzi di filiera, a cui negli ultimi anni se ne è aggiunto un 7º, che è Biorepack, il consorzio per le plastiche biodegradabili. Però ecco, introduciamo già qua, e questa slide la uso apposta appunto per ricordare che in questo quadro si sono poi aggiunti in maniera sempre più importante anche i consorzi autonomi. Abbiamo 3 consorzi autonomi, alcuni di loro, Conip e Aliplast, in realtà presenti da molti anni. Coripet, anch'esso specifico, come sapete, sulle bottiglie in PET, anche lui, ancorché non presente da così tanti anni come Aliplast e Conip, comunque comincia a essere come dire, presente da svariati anni. E poi più recentemente si è aggiunto invece un consorzio autonomo multimateriale
che è Aerion Packaging. Ecco, sottolineo qui già da adesso come quindi il sistema, come dire, si è fatto più composito, e come ho anticipato questo arriva anche sull'accordo quadro. I dati del CONAI, qua diciamo rischierei l'autocelebrazione, quindi vado solo velocemente ricordando che insomma fino ad oggi gli obiettivi sono sempre stati raggiunti. Ricordava giustamente che l'accordo quadro getta le sue radici ormai 25 anni fa, il primo accordo è stato siglato nel 99, noi avevamo i primi obiettivi di riciclo dei rifiuti di imballaggio che andavano raggiunti nel 2003, poi sono stati resi più ambiziosi con scadenza al 2008 e poi da lì si è andati sempre in avanti. Noi abbiamo sempre raggiunto, quando dico noi non intendo noi di CONAI, sto parlando di Sistema Paese Italia, c'è anche ANCI innanzitutto, ci sono i cittadini e ci sono con noi le aziende, le imprese che lavorano, abbiamo sempre raggiunto gli obiettivi di riciclo dei rifiuti di imballaggio anche con anni di anticipo. Siamo sostanzialmente anche oggi in ottima posizione, abbiamo già raggiunto tutti gli obiettivi di riciclo dei vari rifiuti di imballaggio, abbiamo qualche margine ancora da recuperare, ma si parla di obiettivi dei prossimi anni. Per quanto riguarda gli obiettivi di intercettazione del PET, obiettivi dalla SUP, abbiamo qualche margine da recuperare sia per l'anno prossimo, 2025, sia soprattutto per il 2029, il famoso 90% a cui ci riferivamo. Però insomma diciamo che ce la siamo cavata fino adesso, se così si può dire. Questo è un andamento del riciclo negli anni. Noi siamo affezionatissimi a questa rappresentazione perché intanto si vedono diciamo d'impatto due colori, io fino lì non ci vedo, però noi siamo quelli azzurri, noi intendo in questo caso CONAI, il sistema consortile, quello rosso è la gestione indipendente, ovvero il mercato, e questo noi siamo affezionati a questa slide proprio perché dimostra come il sistema CONAI non è andato a usurpare quote di mercato, che ha continuato a funzionare, anzi è anche cresciuto. L'altro significato di questa slide recente che si comincia a intravedere appunto la quota invece gestita dai sistemi autonomi che comunque al momento si riduce al 2%, però come vedete appunto ci sono anche loro. Questa è un'altra slide autocelebrativa che fa vedere come in Europa comunque siamo bravi, torno a un plurale diciamo esteso che non è più CONAI ma è appunto sistema paese. E come funziona, come è stato possibile tutto questo, al di là appunto della ricchezza anche scenografica di questa slide, è stato possibile appunto attraverso l'accordo quadro ANCI-CONAI, l'accordo quadro che era diciamo indicato, previsto già dal decreto Ronchi, che non lo poneva come obbligo nell'istituzione di CONAI. Il decreto Ronchi, ricordo, nel 97 è diciamo l'antesignano dell'attuale 152, il provvedimento normativo che davvero ha cambiato il paradigma nella gestione dei rifiuti, proprio istradando a una logica di recupero e riciclo rispetto a una logica di smaltimento che era quella precedente. Il decreto che ha istituito CONAI e che indicava come possibilità quello di fare un accordo tra ANCI e CONAI proprio come dire, in applicazione di quello che oggi è il sistema degli EPR, della responsabilità appunto estesa ai produttori. Produttori e utilizzatori di imballaggio sono quelli che, voglio dire, fanno business legittimamente sulla produzione di imballaggi che però poi diventano rifiuti, che devono essere però avviati a riciclo e raggiungere, per dar modo al Paese di raggiungere specifici obiettivi. Perché? Perché sono materiali molto riciclabili, reintroducibili nei cicli produttivi, eccetera. Questi materiali già allora in larga parte, e ritorno alla slide precedente, la banda rossa, ci andavano a riciclo da soli, c'era una parte che a riciclo ci andava più faticosamente, sto parlando di 25 anni fa, che erano i rifiuti di imballaggio presso sostanzialmente i comuni. Perché? Perché le modalità di raccolta in quel caso sono più onerose, quindi crescono i costi di raccolta, la qualità
come paragone ho diciamo, i rifiuti di imballaggio che vengono dalle grandi imprese. La qualità non è altrettanto alta, quindi oltre ai maggiori costi di raccolta anche maggiori costi di trattamento per arrivare al riciclo. Ecco che tutto questo introduce dei costi che poi, come dire, determinano un deficit di catena quando noi arriviamo ad avere la materia prima seconda. Quindi non c'è qualcuno sul mercato che fa autonomamente quel compito. Ecco il ruolo del sistema consortile, intervenire lì attraverso l'accordo quadro e quindi un accordo fatalmente tra CONAI, espressione appunto delle aziende, e ANCI, espressione dei comuni. Accordo che in estrema sintesi come dire, dà ai comuni la possibilità di conferire i rifiuti di imballaggio raccolti in forma differenziata ai consorzi di filiera. Ecco, ricordo, è una possibilità, i comuni non sono obbligati, se trovano qualcuno sul mercato che gli garantisce dei maggiori incassi possono naturalmente stare sul mercato. Se non trovano nessuno c'è l'accordo quadro con un corrispettivo che a quel punto è sganciato dal mercato, che a livello normativo, voglio dire, ha avuto tanti significati. Il significato che ha oggi dopo l'ultima riforma, e tra l'altro questa è una delle complicazioni se vogliamo del nuovo accordo quadro, è che non è più i maggiori oneri, non è più gli extra costi, e questo è anche positivo perché forse su queste definizioni ci siamo, come dire, arrovellati con reciproche e distanti prospettive. Oggi è la copertura dei costi, almeno l'80%, e fino a qui siamo tutti d'accordo. Poi cominciamo un attimo a guardarci, come dire, in modo più o meno simpatico quando si parla di come deve essere fatto però il servizio che ha questi costi. L'accordo quadro corrispettivi che, così giusto come informazioni, complessivamente nell'anno scorso sono stati 700 milioni di euro appunto dati al sistema dei comuni. Secondo ANCI sono troppo poche queste risorse, secondo noi sono assolutamente quasi esagerate, adesso lo dico scherzando, però questo è, come dire, fa parte della trattativa, una trattativa che noi a questo punto abbiamo fatto già 5 volte, perché ogni accordo è durato 5 volte, è qualcosa che c'è anche adesso, ma come anticipavo prima, poi come dire, i punti di maggior confronto sono stati altri, c'è anche questo assolutamente. Permettetemi solo di ricordare che l'accordo quadro comunque non è solo convenzioni, l'accordo quadro prevede anche una serie di strumenti, diciamo, di sostegno allo sviluppo della raccolta. Io qui ne voglio citare solo due. Uno è il bando ANCI-CONAI per la comunicazione locale, che ogni anno dà la possibilità a tutti i comuni, ai soggetti delegati dai comuni, tipicamente le aziende che svolgono il servizio, di fare domanda per avere un cofinanziamento in termini proprio economici delle campagne che hanno realizzato. L'altro strumento invece è quello dei progetti territoriali, in questo caso diventa proprio una partnership tra ANCI, CONAI e il soggetto proponente per lo sviluppo della raccolta a livello locale, e prevede l'erogazione e la messa a disposizione di servizi che evidentemente sono richiesti dall'ente per migliorare i servizi. Prima abbiamo visto tutti i dati trasmessi da ARPA, no, ma volevo citare Stefania Tesser, scusami Stefania, un lapsus, e vedevo che c'era Verona sempre che aveva delle frecce davvero pendenti. Lo dico proprio perché ad esempio con Verona stiamo portando avanti un progetto territoriale per aiutarli a migliorare e quindi diciamo a raggiungere quegli obiettivi che gli sono stati posti in carico. La città di Verona. La città. Ecco, poi va bene, abbiamo preparato anche qualche dato a livello locale, qua però mi fermo con la presentazione solo per ricordare che lo scorso anno abbiamo intercettato come sistema consortile oltre 400.000 tonnellate di rifiuti di imballaggio, ridistribuendo sul territorio della Regione Veneto oltre 76 milioni di euro. 1 minuto e mezzo per parlare del nuovo accordo, speravo che mi avanzasse meno tempo così da poter scivolare via.
battute a parte, diciamo, gli aspetti più importanti della negoziazione del nuovo accordo credo di averli detti. Sicuramente c'è sempre, ma quello c'è sempre stato, il tema dei corrispettivi, della definizione dei corrispettivi, è un argomento su cui insomma, strutturalmente ci confrontiamo, ed è un eufemismo naturalmente, ci confrontiamo in occasione di ogni rinnovo. In questo caso questo confronto è reso ancora più come dire, delicato dal fatto che appunto si è passati da un sistema di maggiori oneri fino alla precedente, prima della riforma insomma, del 116, i corrispettivi erano proprio definiti a livello normativo come i maggiori oneri della raccolta differenziata. Come dicevo prima, adesso invece diventa la copertura di almeno l'80% dei costi del servizio. Poi c'è di mezzo anche la cernita del servizio svolto in modo efficace e efficiente, quindi c'è anche tutto naturalmente il discorso ARERA che si intreccia, e questo diciamo, ci porta a discutere in maniera ancora più approfondita su come dovranno essere questi nuovi corrispettivi. L'altro grande elemento di novità è invece l'allargamento della platea. Non siamo più solo noi ANCI e CONAI, ci sono i consorzi autonomi, lo abbiamo visto, sono 4, ma sono 4 oggi, poi un domani magari potrebbero essere anche di più, quindi noi dobbiamo arrivare ad un accordo che non solo vada, come dire, a soddisfare o comunque a trovare una mediazione tra le posizioni dei soggetti presenti oggi, ma che in qualche modo sia pronto all'ingresso anche un domani di eventuali ulteriori consorzi. Tutto questo vuoi per alcuni aspetti particolari, ad esempio la possibilità di dare comunque ai comuni un'interlocuzione unica nel, voglio dire, nel sottoscrivere una convenzione quando appunto decidono di passare dal mercato alla gestione consortile, ma anche per alcuni aspetti magari poi meno noti ai comuni ma ugualmente importanti, tipo la rappresentatività negli organismi di governance. Ecco, sono tutti aspetti che sono abbastanza impegnativi nell'individuazione appunto di una loro composizione. Per tutte queste ragioni noi, nonostante davvero l'impegno, credo di poter dire che ce l'abbiamo messo davvero tutti, ne abbiamo messo tanto, e non solo ANCI e CONAI, anche i consorzi autonomi. Non siamo ancora riusciti ad arrivare ad una composizione, ad un nuovo accordo, soprattutto dobbiamo cominciare a parlare in maniera molto concreta poi delle specifiche filiere, quindi dei specifici comparti. Sono in ritardo, adesso chiudo. Quindi abbiamo prorogato l'attuale accordo, lo abbiamo prorogato di 6 mesi, quindi per 6 mesi non cambia niente. Io credo che non lo so, non ho detto niente, comunque questa attualmente è la situazione e diciamo la nostra prospettiva. Io quello che come CONAI mi auguro, e credo che sia un po' di più di un augurio, oltre al fatto che spero che sia condiviso, ma adesso non vorrei dire con una certezza perché magari mi espongo oltre, però io sono abbastanza, sono molto fiducioso che ok, il periodo e il confronto è lungo, forse un po' più lungo di quello che speravamo, ma porterà a un prodotto, a un risultato che sia un buon compromesso tra le aspettative di tutti i soggetti coinvolti e soprattutto continui ad essere per i comuni, per il territorio, uno strumento per lo sviluppo, la crescita della raccolta differenziata, dei rifiuti di imballaggio ma anche di altri materiali. Grazie. Ecco, e l'altra parte dell'accordo, grazie a CONAI, l'altra faccia dell'accordo, l'altra parte è ANCI, e quindi ecco la parola a Bonesso. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, per chi non mi conosce, sono Franco Bonesso, sindaco di Trevignano, in provincia di Treviso, presidente del Consiglio di Bacino Destra Piave e uno dei componenti più anziani nei rapporti col CONAI, carica che mi deriva dall'essere stato un tempo vicepresidente di ANCI Veneto e da una discreta conoscenza di questo settore. Luca Piatto ha detto già tante cose rispetto alle cose che stiamo facendo.
Io ho fatto alcune slide che devo candidamente dire che sono frutto di riuso, nel senso che in termini ambientali ho riutilizzato tante cose che utilizziamo quando parliamo di questa materia. Materia che noi addetti ai lavori diamo per scontata e invece quando giriamo i territori capiamo che ai sindaci non gliene frega assolutamente niente, scusate non è assolutamente conosciuta dalla popolazione e questo genera molte incomprensioni e quindi bisogna partire un po' da lontano. Giustamente Luca ha fatto vedere i pregi di un sistema che da 25 anni ha garantito il riciclaggio degli imballaggi, no? Generando economia circolare. Ecco, noi, almeno io nella mia esperienza da amministratore, faccio una fatica incredibile a spiegare ai miei cittadini che pur facendo la raccolta differenziata devono pagare la tariffa dei rifiuti, che gli sta veramente come tassa, è la peggiore in assoluto. Non importa se il gas lo paghiamo 3 volte di quanto lo paghiamo in altri settori, quando andiamo a parlare della tassa dei rifiuti, tariffa, poi insomma anche la legislazione a far confusione la gente ce l'ha messo di suo. Ecco, quindi la gente è convinta che facendo bene o facendo solamente la raccolta differenziata non dovrebbe pagare la tariffa dei rifiuti e quindi vorrebbe dire che qualcun altro deve pagare per il lavoro che sta facendo. Chi è questo qualcun altro? Allora stiamo parlando, qui c'è il CONAI, che però abbiamo capito, perché l'ha spiegato bene Luca, che non è l'unico interlocutore. Fino adesso noi eravamo abituati con questi consorzi e invece abbiamo anche questi che hanno complicato e generato una grande entropia al sistema e questi rifiuti messi assieme sono il 35-40% dei rifiuti globali, perché il grosso sono tutti gli altri rifiuti che, indipendentemente da come sono visti, ancorché soggetti qualcuno alle PR, non generano nessun tipo di introito per i nostri comuni. Stiamo qui però parlando di quello che fra i sistemi EPR genera la maggior parte dei volumi e delle quantità e che è previsto dalla nuova normativa che effettivamente vada a pagare i costi. Io ho l'impressione che quando hanno scritto la norma non si rendessero bene conto di come funzionava questo sistema, no? Sarà la mia esperienza di ingegnere, no? Che poi si scontra troppe volte con la realtà dei fatti, no? Quando poi le parole hanno 1000 significati e non si riesce a capire, perché la norma parla di parla di costi di trasporto, operazioni di cernita e operazioni preliminari di cui i costi, però un altro articolo, mi sto riferendo al comma 10 del 221, però poi ci parla che i servizi devono essere prestati secondo criteri efficienza, efficacia, economicità, effettiva riciclabilità e tutta una serie di parametri che complicano la vita incredibile nel momento in cui stiamo facendo la negoziazione. E anche perché parlava, no, sulla base delle determinazioni dei costi efficienti dell'autorità di regolazione dell'energia ARERA. No? C'è da dire che noi, il giorno dopo che abbiamo sottoscritto l'altro accordo, quindi 5 anni fa, nel 2020, subito dopo è uscito il 116 e c'è da dire che appena uscito il 116 noi abbiamo costituito un tavolo complicato con tutti gli attori. Allora tenete presente, avete visto quanti consorzi, ognuno di quelli ha messo 4 componenti, CONAI giustamente che raggruppa il sistema ne ha messo 4, noi parte pubblica siamo in 4, anche se parte pubblica ANCI, adesso abbiamo inserito anche UPI, che sono altri 4, però insomma siamo 8 contro una enormità di interessi. E quindi non è facile, però
La norma non è semplice, come sempre le norme vanno interpretate, però la cosa, possiamo girarci attorno quanto vogliamo, si parla del cambiamento di paradigma, dai maggiori oneri della raccolta differenziata, che poteva voler dire tutto e niente, ad almeno in prima applicazione l'80% dei costi effettivamente, dei costi efficienti per andare a fare questo lavoro. Allora ci sono tanti studi, i numeri non ce li ha nessuno, c'è da dire che noi avevamo una grande aspettativa dal lavoro che doveva fare ARERA, no? Perché ARERA c'è scritto che doveva determinare, a casa mia, sono sempre ingegnere, determinare vuol dire darmi un numero, no? Cosa che non è stata fatta. All'inizio forse ci avevano anche pensato, poi quando hanno capito la complessità del sistema si sono tirati indietro, generando un nuovo MTR che in prospettiva darà dei numeri, li darà fra 2 anni, non prima di 2 anni. Ecco, una delle cose che possiamo dire, fra le tante cose che abbiamo discusso e siamo quasi arrivati a decidere, è che a metà accordo si farà il check-up e si andrà a vedere rispetto ai numeri che per la prima volta saranno evidenziati. Quindi, visto che siamo fra addetti ai lavori, adesso tutti vi fate i vostri bei PEF, secondo il nuovo modello ARERA, non nascondete i costi, no? Quanti costi in questo sistema sono nascosti, coperti dalla differenza fra il dare e avere, no? Fra i corrispettivi, attraverso deleghe e subdeleghe, magari non è tanto il caso Veneto, ma quando andiamo in giro per l'Italia, perché poi i numeri sono globali, l'accordo è nazionale, cosa vuol dire se nessuno mette costi, mette solo entrate, non c'è l'equilibrio, sono un sacco di costi nascosti. Allora, ARERA, nella primo DCO per fare questa cosa, aveva stimato in 2 miliardi il costo cosa che poi è sparito da tutti i documenti perché hanno preso paura. Voi avete visto i corrispettivi sono, dentro i 2 miliardi c'è anche il libero mercato, cioè c'era tutto il valore di questo meccanismo. Adesso voi avete visto, sono 700 milioni, 700, sì, no, i corrispettivi erogati, c'è poi qualcosa importante anche di Coripet, però siamo ben distanti da quel 2 miliardi che sono i costi che secondo la stima di ARERA servono per coprire i costi della raccolta differenziata. Ecco, qualcuno li dovrà mettere. Faccio ancora un passo indietro. Noi siamo arrivati al punto di aver rispettato la normativa che abbiamo oggi con l'impostazione che avevamo, no? Con i maggiori oneri. E quindi partiamo dal fatto che il sistema in 25 anni ha funzionato. Pensiamo invece a un sistema gemello molto diverso, no? Un fratello minore. Pensiamo ai RAEE, in cui siamo lontanissimi dall'aver raggiunto gli obiettivi e dove non è minimamente previsto che ci diano i costi della raccolta, perché sono stati talmente bravi che sulla legge non se lo sono fatti mettere. Ecco. Però questa è una differenza. E qual è il deficit per l'Italia, per tutto il sistema, di non aver impostato questo meccanismo della raccolta, cioè corrispondere effettivamente un contributo corretto e giusto ai comuni e GATO, chiamiamoci come vogliamo, no? Per svolgere un lavoro importante nell'ottica dell'economia circolare e della salvaguardia dell'ambiente. Ecco, qua invece insufficiente, io lo dico perché insomma è il gioco delle parti, ma sono convinto che è ancora insufficiente. I risultati li ha dati, ma è sufficiente questo impegno? Scusate, alcune cose le ha fatte vedere. Noi adesso nel nuovo accordo dobbiamo ragionare con questa cosa, che non stiamo solo ragionando di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, in cui la normativa quasi li mette in secondo piano, quindi noi dobbiamo ritarare i nostri obiettivi di raccolta differenziata rispetto al tasso di riciclo, che è una cosa fondamentale. Questo serve
un passaggio, questo è nel rapporto ISPRA che ha messo, no? Il passaggio quindi non solo al 65% di raccolta differenziata che poi diventerà 70%, ma ha dei parametri per ogni materiale. Poi è stato messo anche quella linea verde che è quella che ci darà maggiormente fastidio in prospettiva, perché oltre al 116 c'è anche la normativa SUP europea, no? Che ci dà un obiettivo sulle bottiglie in plastica. E questo è un aspetto molto complicato, soprattutto per il sistema paese, no? Dobbiamo raggiungere al 2029, che è domani l'altro, il 90% di raccolta differenziata del PET alimentare, cioè delle bottiglie. E guardate che siamo ancora lontanissimi da questo aspetto. E la modalità con la quale ci arriveremo non è irrilevante rispetto a tutti i ragionamenti che stiamo facendo. Uno dei temi complessi sui quali stiamo discutendo, perché non abbiamo ancora raggiunto e siamo indietro per un problema sulla plastica. Se non ci fosse la plastica avremmo già raggiunto l'accordo, che non è un accordo ANCI-CONAI ma si chiama accordo di comparto, lo avremmo probabilmente già chiuso. Nella plastica ci sono tutti quegli interlocutori che si sono aggiunti e fanno e uno dei problemi è il raggiungimento del 90% degli obiettivi sulla plastica. Come pensano di raggiungere il 90% della raccolta delle bottiglie di plastica? Con raccolte aggiuntive tramite ecocompattatori. Allora, l'Italia, fra l'altro, no? Se non raggiungiamo il 90% nel 2029 dovremo fare un sistema DRS. Allora so che in molti sono innamorati del sistema cauzionale, convinti che siano, io no, che sia la panacea di tutti e la soluzione di tutti i mali per il raggiungimento degli obiettivi. L'Italia, poi non so se le slide le daranno, ho messo anche altri grafici che sono estrapolati dai documenti che basta... Bonesso, la invito, è molto appassionato, l'ascolteremo per ore, la invito ad andare verso la chiusura perché stiamo accumulando ritardi, sì. Colpa nostra, grazie. Un minuto, certo. Un minuto e chiudo. È un sistema che privilegia solo alcuni materiali e non gli altri e da un punto di vista dei comuni, tolta la crema dalla raccolta differenziata, ci troveremo a raccogliere plastica fine, no? Scusate, lo dico in gergo tecnico, merda, cioè voglio dire... No, perché dobbiamo anche capirci, no? Generando ulteriori costi, perché adesso noi chiederemo tutto, chiederemo efficienza, cioè sarà chiesta efficienza, quindi dovremo mettere in campo un meccanismo efficientante per fare in modo di diminuire i costi, perché il pericolo dei consorzi autonomi, no? Che forse, non dico per errori, cioè forse il CONAI non è riuscito a far comprendere appieno al legislatore e a tutti l'importanza della gestione consortile univoca, no? E siamo andati verso un'apertura al mercato su chi si fa concorrenza sul contributo ambientale, cioè ci stiamo facendo concorrenza su chi fa pagare meno tasse rispetto agli obiettivi ambientali, perché c'è da dire il mercato sui rifiuti c'è. Voglio dire, a parte gli affidamenti in house che comunque vanno a confrontarsi col mercato, gli affidamenti sulla raccolta sono fatti tramite gara, quindi mi aspetto che siano già efficienti rispetto all'obiettivo che andiamo a fare e quindi la logica di andarsi a fare il mercato sul CAC non mi sembra una scelta vincente. È chiaro che abbiamo una platea molto grande di interlocutori, ognuno con interessi che adesso che cominciano a essere divergenti e quindi c'è un'effettiva difficoltà. Una è questa sugli ecocompattatori, perché noi abbiamo chiesto che gli ecocompattatori vadano messi dove c'è minore raccolta differenziata con una programmazione, soprattutto dove siano autorizzati dal comune, se no noi avremo dei flussi di materiale che ci vanno via,
non diminuendo insieme i costi generali che abbiamo sostenuto e generando confusione anche nei nostri cittadini. Tenete presente questa cosa qua, io sono partito poi prima e non sono riuscito, adesso mi stopperanno, ma non sono riuscito a esprimere bene il concetto. La gente è convinta che non ci sia qualcosa a valle, no? Che ha comprato una bottiglia di plastica a 30 centesimi con l'acqua, no? E che quando gliela ridiamo indietro, perché in Germania non si è accorta che ha pagato il CAC, no? Vale 50 centesimi o gli danno il buono della frutta, e che quindi i gestori stanno lucrando in maniera incredibile su alcuni materiali, quando invece noi non copriamo neanche i costi della raccolta, oggi no? Vi ho messo i numeri, e poi a valle ci sono operazioni di riciclo che costano un sacco di soldi e che non sono di competenza dell'ente pubblico ma del CONAI, che la sta facendo egregiamente, e che quindi il sistema va alimentato con altri soldi e quindi non è in pareggio. Ecco, il cittadino o paga prima o paga dopo, non vuole pagare dopo sulla tassa dei rifiuti, deve pagare prima aumentando il CAC. Questo è l'aspetto che in prospettiva deve, ma non solo sugli imballaggi, anche sul resto e su tanti altri sistemi EPR che devono assolutamente nascere, altrimenti dovremo essere solo noi i tassatori dei nostri cittadini. Grazie, no, è sempre un dispiacere fermare chi parla con tanta passione, quindi grazie. Ecco, la parola passa a Ramuni, che è vice direttore di Assocarta, che è uno dei player fondamentali in questo sistema. Le chiedo una grandissima cortesia di stare entro i 10 minuti, così riusciamo a riequilibrare un po' i tempi. Tanto non c'è più il timer, per cui io vado avanti all'infinito. C'è, lo stiamo riazzerando, okay, lo stiamo ritarando. Pensavo invece di poter andare... Grazie mille. No, grazie a tutti, grazie soprattutto a Lega Ambiente per aver organizzato questo evento in tutti questi anni. Faccio una piccola premessa. In questi giorni, questo weekend, ero in una fiera a Milano a contatto con le persone, con i cittadini, e somministravamo un piccolo quiz a circa 2000 persone, chiedendo: ma quanto è il tasso di riciclo della carta? Beh, diciamo che eravamo fortunati quando rispondevano il 50%, molti hanno risposto 30%. Le opzioni erano 3, 30, 50, 70, che 70 è già basso, la minoranza ha risposto 70, quindi abbiamo un problema di comunicazione, e quindi mi fa molto piacere anche quello che diceva Luca Piatto, il fatto che dobbiamo anche investire sul tema della comunicazione, e riprendo anche quello che diceva la dottoressa Tessa sul fatto che non basta arrivare sulla carta. Noi possiamo dire di essere arrivati, ma non ci accontentiamo, lo dico subito, ma il problema è anche mantenerlo. Dobbiamo riuscire a dare anche un po' più di soddisfazione ai cittadini che oggi appunto pagano una tassa, mettono e fanno il loro compito mettendo il materiale nel bidone della carta, ma poi pensano: ma chissà che fine fa questa roba se viene davvero riciclata. Quindi probabilmente c'è un tema anche di comunicazione e di raccontare meglio quello che stiamo facendo, e questo lo possiamo vedere in tanti aspetti, anche per esempio se pensiamo a tutto il dibattito europeo sul regolamento sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi, dove diciamo così il modello italiano è il modello della carta, che è un modello di riciclo aperto, e quindi mi riferisco per esempio al tema della plastica. La carta invece ha un sistema di riciclo aperto. Noi ricicliamo insieme le scatole, i sacchetti, i tubi di carta, ma anche i giornali, le riviste, anche i tovaglioli, tutto quello che può essere messo nel bidone della carta, tutto insieme in un unico processo. E questo sistema di fatto, almeno nelle proposte iniziali del regolamento europeo, non erano state considerate e riconosciute, quindi abbiamo questo tema. Sul tema del riciclo della carta, voi sapete che noi siamo partiti prima che ci fosse una direttiva, prima che ci fosse un regolamento. Il consorzio Comieco è nato dalla volontà di alcune cartiere proprio di lavorare sul riciclo, poi è diventato il consorzio obbligatorio all'interno del CONAI. C'è una vocazione storica dell'industria della carta al riciclo. Come dicevo, potremmo ritenerci soddisfatti sugli imballaggi. Abbiamo già raggiunto gli obiettivi al 2030 fissati dal nuovo regolamento europeo, ma in realtà vorremmo ancora fare di più. Sul tema
per esempio, sempre ritornando al tema della comunicazione, io ricordo sempre che noi quando siamo partiti 30 anni fa siamo partiti con un messaggio che doveva essere molto semplice ai cittadini, no? Carta pulita sì, carta sporca no. Ecco, adesso dobbiamo riuscire a raccontare ai cittadini qualcosa di un po' più sofisticato, e cioè che per esempio il cartone della pizza, che è una macchia di pomodoro, va messo nella carta. Metterlo in differenziato è assolutamente uno spreco. Le cartiere sono tutte dotate di tecnologie, di impianti di depurazione grandi come quelli di una città, e possiamo gestire qualche macchia di pomodoro. Ovviamente se è un foglio di un rotolo da cucina intriso di frittura, no, però lì c'è sempre una seconda opzione, che è il compostaggio. Ricordiamo che la carta è biodegradabile, è compostabile, e quello che ci dicono gli operatori di impianti di compostaggio è che la fibra assolutamente funziona bene negli impianti di compostaggio, anche quelli diciamo più recenti, quelli che utilizzano la tecnologia anaerobica e che tra l'altro producono biogas, che tanto serve al nostro paese. Detto questo, sul tema ANCI Conai in realtà non entro, hanno già parlato gli attori principali. Posso solo dire che per quanto riguarda il sistema carta ha funzionato in tutti questi anni, ha funzionato, quindi noi non ci aspettiamo stravolgimenti da questo punto di vista. Vorrei solo ricordare una cosa, cioè che il riciclo non si fa con una tassa, non si fa semplicemente con una legge, si fa con gli impianti. E il riciclo della carta è fatto da tanti soggetti. C'era una slide che ha presentato Luca Piatto che era molto utile, che è quella dei cittadini in primis, che come dicevo dobbiamo continuare a motivare e a raccontargli che stanno facendo bene, i comuni che devono fare la raccolta, quindi è fondamentale, e su questo punto noi ci teniamo a dire: noi vogliamo una raccolta, vogliamo sempre di più, e vogliamo una raccolta di qualità. Quindi benissimo il porta a porta, abbiamo visto ovunque che porta i migliori risultati in termini qualitativi. Ci sono poi le piattaforme di selezione, un altro attore estremamente importante, e infine ci sono le cartiere, quelle che poi riciclano e chiudono il ciclo. Ecco, io credo che uno degli elementi del successo del riciclo in Italia e in Europa sta anche nel fatto che noi abbiamo gli impianti, tutti. Ovviamente abbiamo i cittadini, ovviamente abbiamo i comuni, ma abbiamo anche gli impianti di selezione, abbiamo anche le cartiere che riciclano. Qui siamo a Rovigo, proprio qui a pochi chilometri qui ci sono ben 2 cartiere che riciclano, che raccolgono tutto il materiale che gli viene conferito. Noi tra l'altro abbiamo un obbligo di ritiro del materiale. Questo è un altro punto che vorrei sottolineare, che è importante, che dobbiamo tenere conto nell'ambito anche dell'accordo ANCI Conai, cioè il fatto che noi garantiamo un ritiro, quindi dobbiamo garantire anche di avere un'industria sul territorio, perché non possiamo volere la carta riciclata ma non volere poi gli impianti che riciclano. E avere impianti sul territorio vuol dire una garanzia di ritiro a delle condizioni che sono le migliori da un punto di vista ambientale, perché se io prendo del macero raccolto con tanta fatica dai cittadini italiani e lo spedisco in Cina, io non so come verrà lavorato, con quali standard. In Italia noi abbiamo la garanzia di avere i più alti standard ambientali in termini di autorizzazioni, in termini di limiti alle emissioni, in termini di commitment sulla lotta al cambiamento climatico, per esempio, sulla riduzione dell'uso dell'energia, dell'acqua e quant'altro. Quindi questo è un po' il nostro appello, tenere conto che dobbiamo mantenere un ecosistema complessivo che è fatto di cittadini volenterosi, di comuni attivi, di impianti di selezione, ma anche di cartiere sul territorio che partecipano a questo sistema. Anche perché noi sappiamo che l'Italia è il secondo paese in Europa per produzione di carta, è leader nella produzione proprio di carta riciclata, siamo molto avanti, però stiamo soffrendo di una competitività limitata, legata soprattutto ad altri aspetti, cioè ai temi del costo dell'energia nel nostro paese, e questo è il nostro elemento di preoccupazione. Noi stiamo vedendo che in questo momento raccogliamo in Italia più di quello che riusciamo a riciclare nel nostro paese, e quindi
di fatto esportiamo carta da riciclare. Sicuramente è utile, sicuramente è uno sfogo, sicuramente è una possibilità, però attenzione a non abbandonarci unicamente alla soluzione dell'esportazione, perché non ci dà nessuna garanzia di ritiro, non ci dà nessuna garanzia di un effettivo riciclo di qualità e con le massime tutele ambientali. Io con questo chiudo, guarda, ci ho messo 8 minuti e mezzo, quindi sono stato bravissimo. Assolutamente, premio. Grazie ai relatori, vi invito a lasciare il tavolo e chiamo i 4 nuovi ospiti di questo nuovo momento che è Veneto chiama Europa, innovazioni ed eccellenze. I primi 4 interventi sono di Michele Posocco, marketing manager di Favini, Giuseppe Piardi, amministratore delegato di Stena Recycling, invito ovviamente a sedersi qui al tavolo, Gianluca Brevigliero, direttore tecnico di GEA, e Ennio Scridel, direttore generale di Eco più Eco. Ecco, non c'è errore peggiore in situazioni come queste di arrivare e dire quanto siamo bravi, perché non è solo questo l'obiettivo di eventi come quello di oggi, ma è importante, ed è quello che faremo adesso, riconoscere quelle che sono le eccellenze che il Veneto e il nostro territorio hanno, anche perché queste eccellenze possono e devono diventare modelli per il futuro, modelli che concorrono poi all'obiettivo 2030 e a tutti gli obiettivi di cui abbiamo parlato fino adesso. Ricordo ai relatori che abbiamo 7-8 minuti di tempo, vi chiedo di rispettare il tempo così riusciamo a stare entro i termini previsti dalla mattinata. Il primo intervento è di Posocco. Ecco, ricordo che Favini, realtà di Rossano Veneto, si legge bene nel sito, produce carta dal 1736 ed è una delle aziende più grandi per la produzione di carta e negli anni si è soprattutto distinta per l'innovazione nella tecnica legata soprattutto al recupero degli scarti interni. Prego. Sì, grazie. Non tanto degli scarti interni, ma quanto di simbiosi industriale, quindi il recupero degli scarti di altre aziende, di altre filiere industriali. 2 numeri, Favini è composto di 2 stabilimenti in Italia, 600 dipendenti in crescita, 70% delle nostre carte le esportiamo all'estero, produciamo 80.000 tonnellate di carta con 200 milioni di euro di fatturato. È una media impresa, una piccola cartiera, siamo dedicati alle specialità, quindi le carte molto speciali, di elevatissima qualità per il mondo del packaging, soprattutto di lusso, e per l'editoria di pregio e nonché altri settori. Un po' una panoramica dei settori a cui ci affacciamo, vanno dall'automotive alla moda e accessori, soprattutto al design e il tech, la cosmetica, l'arredamento e via dicendo. Parlando di sostenibilità, intanto sostenibilità di processo, quindi a livello di corporate, rendicontando i dati dal 2009 al 2023, abbiamo visto che tramite i chiusuri dei cicli dell'acqua, quindi investimenti, siamo riusciti a risparmiare un 37% di acqua utilizzata per chilo carta. E attraverso sempre investimenti, quindi motori endotermici e altre impiantistiche che possono risparmiare il consumo di energia, siamo riusciti ad arrivare ad un risparmio del 7% di energia e un conseguente risparmio del 7% di emissioni di CO2. Attualmente utilizziamo solo cellulosa certificata FSC o Control Wood, oppure sostituiamo la cellulosa con materiali arrivanti da altre filiere industriali oppure cellulose da piante annuali. Dagli anni 90 abbiamo iniziato a fare economia circolare, nel senso di riutilizzare creativamente, quindi upcycling di altri materiali alternativi, adottando delle pratiche di simbiosi industriale con altre filiere produttive. Chiaramente l'upcycling, quindi il riuso creativo, ci permette di annullare spesso il costo dello smaltimento di quei materiali e evita di reperire nuove materie vergini. E quindi, basato su questo concetto e soddisfando i principi per cui ogni nostro prodotto deve essere economicamente conveniente e conveniente ambientalmente, siamo riusciti a sviluppare all'inizio degli anni 90, forse qualcuno ne ha già sentito parlare, l'alga carta, recuperando le alghe
materiale in sovrabbondanza nella laguna di Venezia. Da 10 anni non riusciamo più a utilizzare le alghe della laguna di Venezia, andiamo a prendercele in Europa perché le alghe sono diventate rifiuto, per cui non le possiamo più toccare, non essendo azienda che può trattare e utilizzare rifiuti nel proprio processo. Le prendiamo nella zona di Mont Saint-Michel, in Irlanda, come residuo della lavorazione della cosmetica, e andiamo a prendersela quando non ce n'è in questi paesi, in Normandia, da coltivazione. L'idea è stata quella di utilizzare l'alga come materiale al 100%, senza buttare via niente, viene essiccata, micronizzata per ridurne il volume, introdotta in carta al posto di una parte di cellulosa di albero. Stiamo parlando, a seconda della tipologia di carta, da un 10 a un 20%. Chiaramente la tecnologia che è stata messa in campo, l'idea sono stati brevettati, e poi siamo andati a vedere quali altri materiali potevamo trattare nello stesso modo, e il salto più ovvio è stato quello verso lo scarto agroalimentare, quindi dell'industria del food, da dove abbiamo una costanza qualitativa del sottoprodotto, riusciamo a reperire dei materiali, dei sottoprodotti che siano già secchi, perché noi abbiamo bisogno di materiale secco, e quindi abbiamo creato una gamma di carte che si chiamano crush, che in inglese è disintegrare, proprio perché richiama il tipo di lavorazione che noi facciamo al materiale, cioè lo micronizziamo e lo rendiamo compatibile con il tessuto fibroso della carta. Questo materiale va a sostituire un 15% di cellulosa vergine. Qui un po' uno degli elementi di queste carte, che è l'agrume, la buccia di arancia, che è uno scarto della produzione dei succhi. 1 milione di tonnellate di agrumi viene trattata ogni anno in Italia, il 40% diventa succo, il 60%, 600.000 tonnellate, sono potenzialmente un rifiuto, che spesso può essere invece lavorato per estrarre essenze per cosmesi e profumi, pectina o biocarburanti. Alla fine di questi processi si ha un nuovo sottoprodotto, che è il pastazzo depectinizzato, quindi privato della pectina, che viene dato ai mangimifici per animali, perché contiene ancora una serie di materiali interessanti, oppure viene bruciato, pelletizzato, bruciato per fare energia. Noi prendiamo questo materiale che è arrivato alla fine del ciclo di vita e lo introduciamo nei nostri mulini che trattano il materiale, e lo mixiamo con le fibre di cellulosa di albero e fibre riciclate per produrre carte di elevato valore, sono carte pregiate. Attualmente utilizziamo 12 diversi materiali, dall'agrume alla buccia dell'uva, che viene dalla zona del Prosecco, là vicino a noi, gli scarti della nocciola, del cacao, del caffè e via dicendo. Tutti materiali che reperiamo praticamente a chilometri zero. Il passo successivo, stimolati dal mondo della moda, dai nostri clienti, è stato il remake, il riutilizzo di cuoio, cascami di cuoio delle concerie, oppure del mondo manifatturiero della moda, cuoio conciato al vegetale, che è un insieme di fibre di collagene. Abbiamo cambiato la tecnologia, l'impiantistica, riusciamo a sfibrare il cuoio, ricavare delle fibre che sono molto simili a quelle della cellulosa di albero, che aggiungiamo in un 25% in carta, sempre con un 25% di risparmio di cellulosa vergine. Qui un altro flusso, è il mondo prima della conceria, che rasa o asporta il sovrappiù del cuoio, e poi il mondo del manifatturiero della moda, che ha gli sfridi, che diventano o cuoio rigenerato oppure fertilizzanti. Noi li prendiamo e li rivalorizziamo nei nostri impianti, aumentandone il valore. Sono diventando carte molto pregiate per il packaging e la comunicazione sempre del mondo moda, quindi il ciclo che si chiude. Per arrivare a Refit, la cartellina del convegno di oggi più il quaderno appunti che c'è all'interno è fatto con il recupero dei jeans dismessi. Refit è sempre stimolato dal mondo moda, è un déjà vu, un ritorno al passato. La carta nasce come recupero degli stracci, però attualmente recuperare gli stracci per fare carta non è
proprio un'idea molto, molto buona, nel senso che contiene sintetico, qualsiasi capo di abbigliamento contiene sintetico, per cui il lavoro che abbiamo fatto è stato andare ad esplorare una filiera che non conoscevamo, quella del tessile, e andare a capire dove poter intercettare gli esuberi, i sottoprodotti, i cascami delle lavorazioni tessili che non fossero contaminati da sintetico. E quindi qui si vede un esempio di simbiosi industriale, cotone e lana, che vengono lavorati in cardatura, filatura e tessitura. Gli scarti possono essere riciclati nel mondo tessile quando sono abbastanza lunghi, diventano pannelli fonoassorbenti o filler per asfalti, nel migliore dei casi, oppure diventano un rifiuto. Noi prendiamo il rifiuto e lo introduciamo nel ciclo virtuoso della carta. Ricordo che la fibra di carta può essere recuperata dalle 6 alle 8 volte, quindi questo nuovo materiale, come tutti gli altri materiali che ho accennato prima, possono essere inseriti nel mondo carta e poi diventano riciclabili, quindi non ottengo solo una nuova vita a quel materiale, ma gli prolungo la vita, il ciclo di vita di 6, 7, 8 volte. Io vi ringrazio. Grazie a lei anche per il rispetto dei tempi. Ecco, Stena è una delle più grandi, se non la più grande azienda italiana di gestione dei RAEE, che sappiamo benissimo sono i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare negli ultimi anni ha un'attenzione particolare per le plastiche. La parola a Piardi, che è amministratore delegato di Stena Recycling. Allora, noi siamo un gruppo internazionale che è presente in Italia con 5 impianti, uno in Veneto, il più grosso, uno in Lombardia, uno in Emilia, 2 in Lombardia, 2 in Veneto, 1 in Emilia, scusate. Il gruppo fattura a livello consolidato circa 6,5 miliardi ed è prevalentemente impegnato nel recupero metalli, RAEE, e da ultimo abbiamo puntato moltissimo sulle plastiche, che, mi spiace fare un po' di polemica, non sono solo merda. Ora, in particolare noi ci occupiamo del recupero delle plastiche che rivengono da apparecchiature elettriche e elettroniche, ovvero plastiche rigide che contengono più polimeri e che quindi hanno una sfida tecnologica molto impegnativa. La plastica ha subito, a nostro avviso, una campagna insensata, nel senso che la plastica è parte degli oggetti che quotidianamente ci circondano ed ha consentito di movimentare, trasportare e utilizzare prodotti che prima avevano costi di trasporto, costi di movimentazione assolutamente più importanti. Tenete conto che la plastica sostituisce il ferro in molte applicazioni e quindi il consumo di, solo per un esempio, di CO2 comparato a quello che era in una 20, 50, 60 anni fa è incomparabile. Esistono moltissime differenti tipologie di plastiche, molto spesso confuse fra loro. Io oggi vi parlo delle plastiche da apparecchiature elettriche e elettroniche. Il problema, come sempre, non è la plastica, ma è cosa se ne fa del rifiuto di plastica. L'abbandono è un fenomeno estremamente negativo, non riguarda solo l'Italia. Ricordo per inciso che l'Italia, sulla raccolta dei RAEE, non è sotto inchiesta per quanto riguarda gli impianti, ma per quanto riguarda la raccolta. Ed è sotto inchiesta l'Italia da parte della Comunità Europea come altri 27 paesi. L'Italia non è un paese fra i più virtuosi sotto l'organizzazione della raccolta. Questo è un problema che ricade per il legislatore europeo sui comuni, non sui impianti, perché è la mano pubblica che organizza la raccolta. Ora, vi dicevo, è un mondo variegato. Voi conoscete molto bene il PET e il PE, che sono i polimeri che sono stati per primi recuperati. Ci sono ricicli di natura chimica e ricicli di natura meccanica. Il nostro è un riciclo di natura meccanica, perché recuperare via chimica plastiche con, diciamo, più polimeri comporta qualche problema insormontabile, soprattutto per gli idrogenati, che sono
della chimica contenuta nelle plastiche di cui parliamo. Ora, qui vedete una fotografia del nostro impianto in Angiari, e vi dico perché noi siamo arrivati alla necessità di fare un investimento che si aggira intorno ai 30 miliardi in Italia, scusate, 30 milioni in Italia e circa 25 in Svezia. Perché la plastica ha subito uno stop enorme quando la Cina ha deciso quello che si chiama il National Sword, cioè ha deciso di limitare in maniera drastica l'importazione di rifiuti plastici di tutti i tipi, e a fronte di una prima dichiarazione abbastanza decisa, poi di una presa di posizione molto decisa, ha prima eliminato tutte le importazioni di plastica non recuperata, quindi non rigenerata a livello di end waste pulita, per poi andare a escludere anche tutte le importazioni non solo dall'Occidente ma anche dai paesi del Far East, dove si erano incanalati i flussi, diciamo, paralleli di esportazione. Ci siamo quindi trovati di fronte a una situazione di questo genere, cioè la plastica trattata in Cina nel 2013 cubava circa 55 milioni di tonnellate, nel giro di pochi anni è andata a zero, ovvero sia abbiamo avuto un'eccedenza di plastica, della plastica di cui parlo io, plastica chiamiamola rigida, sui mercati europei, che non aveva sbocchi di recupero. Il nostro gruppo, come altri, hanno cominciato a pensare e, ahimè, hanno dovuto imparare dai cinesi, che avevano sviluppato una tecnologia abbastanza efficace. Abbiamo dovuto imparare dai cinesi come recuperare questa tipologia di plastiche, utilizzando invece le competenze molto sviluppate in Italia sul, per esempio, la granulazione, quindi l'estrusione, perché l'estrusione è una tecnologia che in Italia ha altissime caratteristiche tecnologiche. Ora, noi abbiamo oggi la capacità di scomporre, mettiamola così, di pulire, scomporre ed estrudere i polimeri che compongono questo oggetto e altri oggetti di uso quotidiano, dai frigoriferi alle televisioni ai computer. Fondamentalmente otteniamo tre tipologie di polimero, ABS, PS, PP, PE, sono tre grandi famiglie in realtà, e le abbiamo iniziato a porre sul mercato in maniera trasparente. Le plastiche da riciclo sono sempre state utilizzate dai compounder. Voi sapete che il mercato della plastica è formato da intermediari, come è nel metallo il rottamaio, cioè chi raccoglie plastica, la compounda e poi la rivende agli stampatori, dagli stampatori ai lastratori e così via. Noi abbiamo cominciato a proporre le nostre plastiche ormai da 2 anni, e attraverso un processo che qui vedete sintetizzato, ovvero dall'apparecchiatura alla frazione, alla scaglia, al pellet, abbiamo ottenuto, e io oggi vi parlo sinteticamente perché il tempo è già passato, di 2 secondo me interessanti obiettivi. Uno nel campo della moda, che può sembrare banale, gli appendini delle grandi fashion, delle grandi case di fashion, allora, non voglio citare i marchi, hanno cercato anche sull'appendino, sulla plastica, di ottenere plastica rigenerata che avesse caratteristiche per loro di colore e lucidità, che non sono banali, e noi siamo riusciti, partendo dalla plastica dei frigoriferi, ad arrivare all'appendino bianco, lucido, che è ciò che chiede il mondo della moda. Un altro progetto molto interessante, al di là della vendita a lastrattori e a compoundatori, è stata quella di utilizzare il prodotto estruso, quindi l'ABS estruso, ABS che viene fondamentalmente dall'elettronica e anche dai frigoriferi, per le carcasse
dei condizionatori. Qui è un nostro cliente, si chiama Olympia Splendid, che produce condizionatori che non hanno split esterni, quindi hanno caratteristiche abbastanza avanzate e che utilizzano la nostra plastica. Ora, questo dimostra che la plastica può essere riciclata con successo e rimessa nel tessuto produttivo. Quello che manca è la consapevolezza del cittadino e forse del legislatore europeo. Qui dovremmo parlare dell'ecodesign e dovremmo parlare di come informare, di come i produttori che non vogliono fare greenwashing debbano e siano obbligati a informare in maniera corretta sull'utilizzo di materiali da recupero. Grazie. Ecco, quando il Veneto ha bisogno, Sant'Urbano c'è. Gianluca Brevigliero è il referente di IGEA, società che gestisce la discarica tattica regionale, non a caso si chiama così, di Sant'Urbano. Non siamo qui solo a parlare di discarica, ma siamo qui soprattutto a parlare di tutti quei meccanismi virtuosi che IGEA ha applicato a questo sito, dal trattamento del percolato, dei PFAS e anche agli sviluppi futuri, per esempio il trattamento del rifiuto tessile. Ce ne parla Gianluca Brevigliero. Salve a tutti, buongiorno. Appunto vi dico già che non sono perfettamente a mio agio col tema del forum, essendo direttore tecnico della discarica. Comunque sono qua a raccontarvi come la discarica negli anni si è evoluta sia dal punto di vista della valorizzazione del sito e anche per le buone pratiche appunto della green economy. Allora faccio parte del gruppo che mi coordina un po'. Faccio parte del gruppo Greenthesis che praticamente copre quasi l'intera filiera per quanto riguarda il trattamento del rifiuto, sia urbano che speciale, industriale, del recupero. Qua vi illustro un attimo quello che è il sito di Sant'Urbano. Come vedete il sito e la discarica ha una buona, diciamo, è inserito bene nel contesto urbano del territorio e già da oltre 20 anni noi facciamo un'attività di recupero che è relativa al recupero del biogas per la produzione di energia elettrica. Nell'ultimo anno abbiamo fatto installare e stiamo partendo con un nuovo motore che oltre a fare produzione di energia elettrica produce anche calore che viene diciamo, utilizzato per altri presidi interni che dopo vi descriverò. La discarica, come diceva il dottore, è una discarica di piano, è una discarica che nei 30 anni ha svolto un ruolo importantissimo per lo smaltimento dei rifiuti urbani della regione. Ecco, un'altra iniziativa che appunto è andata a migliorare sito specifico il sito di Sant'Urbano è partito dal 2021, però con la progettazione 2019-2020 e la costruzione di un impianto per il trattamento del percolato. È un impianto di trattamento del percolato per tutta una serie di inquinanti del percolato, ma in particolare per le sostanze fluorate presenti, i famosi PFAS. Questo impianto, in cui adesso vi faccio vedere l'immagine, è composto da una serie di silos in cui viene stoccato sia il materiale in entrata, tanto il percolato e anche tutti gli altri liquidi di processo. C'è la fase importante che è quella anche di depurazione, che è la fase di osmosi, che è fatta in 3 fasi, diciamo, è quella che determina proprio la depurazione del percolato e dell'abbattimento quasi totale delle sostanze fluorate. Poi questo impianto prevede anche una fase di evaporazione, cioè di andare a ridurre il concentrato della fase di osmosi per mandare a smaltimento finale, in questo caso a termodistruzione ed ahimè
Purtroppo siamo legati all'estero per questo tipo di rifiuto che dobbiamo mandare a termoistruzione, essendo in Italia non coperta diciamo, per questi tipi di liquidi. E appunto poi c'è la fase appunto di concentrazione. Tutto il sistema viene comunque completato con una caldaia sempre che recupera il biogas da discarica per la produzione di vapore e acqua calda per il sistema di evaporazione. Come dicevo, abbiamo integrato il sistema di produzione di energia e anche appunto di acqua calda con un ulteriore motore che è stato installato da poco. Qua vi faccio vedere il processo e pertanto i dati tecnici del processo. Ha una capacità di circa 200 metri cubi all'anno, scusate, 200 metri cubi giorno. C'è la capacità del concentratore. Sto andando un po' veloce perché ho visto che il tempo è scorso troppo velocemente e non me ne sono accorto. E quello che è importante vedere è che dal fatto 100, quello liquido che mettiamo dentro il percolato, il 92% di acqua è restituita purificata nelle acque superficiali e solo l'8% viene mandato a smaltimento. Un'altra importante iniziativa che abbiamo presentato agli enti e la nostra proposta è una piattaforma dedicata, un progetto per quanto riguarda il recupero del tessile. Noi vogliamo fare un recupero del tessile diciamo di preconsumo e degli scarti di produzione, non dalla raccolta. Il progetto viene inserito in un capannone esistente che pertanto valorizziamo anche il sito esistente appunto del capannone. È un progetto che è legato, anche è stato premiato anche nei bandi del PNRR. La posizione nostra comunque è una posizione centrale e ottimale rispetto anche alla produzione dei vari brand della moda. Questa è la fase di gestione della filiera del trattamento del tessile, che parte dalla pianificazione, dall'assegnazione di aree dedicate, perché dopo tutti i brand vorranno tutta la riservatezza del caso. Ci sono le analisi delle caratteristiche dei materiali, e dopo la distruzione fiscale dei beni, la creazione di materie prime e seconde e infine il recupero con gli scarti per il recupero energetico. Quello che vedete qua è il processo di recupero che parte dal sconfezionamento con recupero di carta e plastica, l'eliminazione certamente del marchio e poi la selezione importante per tipologia del materiale, che deve essere appunto per dare maggiore valore di acquisto e di vendita, e deve essere diviso per tipologia appunto di lana, cotone, lino eccetera, e anche per tipologia di colore. Poi c'è la fase di triturazione e di sfilacciatura, e questa fase produrrà delle fibre tipo novata che vanno da 1 a 2 centimetri, però saranno mandate appunto a filatura se sono materie prime tipo lino, cotone abbastanza pure, oppure può essere mandate per la produzione di TNT e produzione di imbottiture. Poi un'altra proposta che stiamo predisponendo alla progettazione è relativa a un progetto per un impianto di recupero dei metalli e valorizzazione di altri rifiuti industriali. Questa proposta sono andato troppo in fretta forse, no. Questa proposta del nostro impianto è un impianto che tratterà 90.000 tonnellate
sarà dotato di tecnologie moderne per la separazione delle varie frazioni di questi rifiuti industriali in conformità con le BAT. Ha un impianto che tratterà circa 400 tonnellate al giorno e andrà a valorizzare le frazioni di rifiuti che attualmente indifferenziati possono andare direttamente in discarica. Tutti i rifiuti che saranno trattati sono rifiuti non pericolosi. Queste sono, diciamo, le attività che saranno autorizzate, che insomma, chi è del mestiere conosce abbastanza, che sono le attività per cui noi riusciamo a trattare e ritirare i rifiuti. Questo è un po' il layout della proposta impiantistica, ci sono tutte delle aree esterne dedicate allo stoccaggio dei rifiuti, mentre ci sono tutte le aree invece interne delle linee di trattamento dove dalla linea di trattamento principale usciranno le varie frazioni dei rifiuti. L'obiettivo del nostro progetto è ottenere dall'end of waste e altri materiali in sostituzione dei materiali naturali per la realizzazione di manufatti nel settore delle costruzioni, realizzazione di sottofondi stradali e dell'industria siderurgica, il recupero dei metalli, appunto l'industria siderurgica del ferro, alluminio e rame. Oltre a questi noi andremo anche a produrre dei materiali o degli end of waste che potranno servire per favorire il drenaggio del biogas, come attualmente noi stiamo ritirando da altri impianti, oppure realizzare delle coperture giornaliere o di ricomposizione della discarica. Ultima chiosa la voglio fare appunto sul capannone che andremo a utilizzare e valorizzare. Inseriremo un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica dedicato a questi due impianti. Insomma. Grazie. Ho terminato un po' in fretta. No, benissimo, perfetto. Ecco, sono entrato nel sito di Eco più Eco e uno dei motti che compare ben evidente è per un'economia giusta, civile e circolare, è uno dei motti che regola un po' la vostra attività. Eco più Eco è una controllata di Veritas e oggi ci parla dell'impegno di questa realtà Ennio Scridel, che è direttore generale. Grazie. Allora, Eco più Eco è una società nata di recente, nel senso è costituita e avviata dal novembre 2022, ma è nata dalla fusione di due realtà storiche che erano la Ecoprogetto Venezia, che trattava prevalentemente ed esclusivamente il rifiuto indifferenziato della città metropolitana di Venezia, e la Ecoricicli Veritas, che invece era attiva nel settore delle raccolte, del trattamento delle raccolte differenziate e in particolare della tipologia di raccolta che segnava il territorio di Venezia, che era appunto il vetroplastica lattine. La società nasce andando a servire un territorio particolare, caratterizzato, come ben sapete, dalla importante affluenza turistica durante il periodo estivo, che inficia la qualità e l'andamento dei volumi nel trattamento. Una volta che nasce Eco più Eco bisogna trovare una mission comune fra le due società e quindi due siti che sono a distanza di 700 metri l'un dall'altro. All'interno del gruppo Eco più Eco c'è anche una partecipata al 100% che tratta il recupero dei metalli, la Metal Recycling Venice. Vanno a trovare un obiettivo comune. L'obiettivo comune è quello di avviare al massimo la fase di riciclo, ovvero saltare tutti quei passaggi che prima Franco definiva di deleghe, subdeleghe, avvio, riciclo, affinché si andasse a ottenere una strada, un percorso lineare per ottenere il massimo dell'indice di riciclo. Tant'è che già oggi tutto quello che entra dentro l'impianto Eco più Eco, in un sito o nell'altro che può essere oggetto di riciclo, è già riciclato e gli obiettivi di riciclo sono già superati al 2030. Il primo elemento che siamo andati a toccare è stato quello delle plastiche, non le plastiche nobili rigidi. Mi fermo la cacchina a questo punto perché non siamo in grado, ha ragione Franco, perché purtroppo io capisco quando si parla di plastica, appunto le plastiche sono tante, quando si parla di plastica post consumo, gran parte della plastica post consumo purtroppo è difficile da riciclare chimicamente,
perché molti degli imballaggi ancora oggi sono costituiti in poliaccoppiato, che è una cosa difficile, è un'altra storia. Allora, noi abbiamo deciso di dedicarci alla voluntary disclosure di Plastic Europe e quindi zero plastic to landfill. Prima operazione che abbiamo fatto è stato avviare un'operazione di selezione di tutti i contenitori in PET, tutti i CPL in PET, dall'indifferenziato. Il sito valorizza, che tratta il rifiuto indifferenziato, produce un proprio CSS che può essere solo il proprio CSS termovalorizzato e valorizzato energicamente. Non può ricevere il rifiuto tal quale, ma solo il proprio combustibile solido secondario. Noi abbiamo installato 3 lettori innovativi con dei gain dell'intelligenza artificiale, per cui siamo in grado di recuperare esclusivamente i contenitori per liquidi in PET, presenti in misura significativa proprio per la conformazione urbanistica del territorio del veneziano, nel senso il litorale veneto, con la presenza importante dei cestini, consente di recuperare quasi 1500-2000 tonnellate di PET che possono essere avviate direttamente a riciclo. In questo momento lo stiamo facendo per via autonoma, ma siamo comunque in stretto contatto con Corepla, perché Corepla appunto ha l'obiettivo di raggiungere il 90% di recupero dell'immesso al consumo, a prescindere che sia da indifferenziato o differenziato. E quindi stiamo contribuendo anche noi, con il nostro piccolo volume, a raggiungere questo obiettivo, perché anch'io convengo che l'ecocompattatore sia una bufala, cioè non è una panacea, è proprio una finzione. Dall'altra parte, Eco più Eco, sede Ricicla, ha ampliato il proprio servizio a molti dei soggetti addetti al servizio di pubblica raccolta in Veneto. I più importanti conferitori sono la neonata Belluno Holding, la Contarina e appunto tutte le società del gruppo Veritas. La massa critica ha consentito a questo impianto di svilupparsi in maniera verticale, ovvero in un accordo diretto con Corepla ha avuto la possibilità di selezionare una diversa tipologia di plastica, che è un mix poliolefine. Perché il mix poliolefine? Noi siamo pubblici, non siamo bravi a selezionare le stireniche che necessitano tutto un altro percorso. Noi dobbiamo prendere quello che è più facile da selezionare, cioè le poliolefine che hanno un grande vantaggio. Messe nell'acqua pura galleggiano. Fatto questo è più semplice il processo, è più compatibile con le nostre caratteristiche, con la nostra struttura organizzativa. Dall'altra parte dobbiamo tenere presente che i consorzi, giustamente la parte nobile della plastica riciclabile, contenitori per liquidi in PET, contenitori per liquidi in HDPE, che sarebbe il flaconcino dell'ACE per capirsi, se li tengono per riciclarli in proprio perché hanno un valore autonomo sul mercato. Più difficile invece è recuperare tutti quegli imballaggi bidimensionali che sono in polipropilene o in polietilene. Questo ci ha consentito di poter sviluppare un impianto innovativo, già in accordo con una società di compounding, per cui l'LDPE, cioè il film, e il PP, sempre film, la confezione della scatola di merendine della Bauli, per capirsi, quella in polipropilene, noi abbiamo ideato una tecnologia innovativa, prima in Italia, per cui riusciamo a togliere la serigrafia. Tolta la serigrafia riusciamo a creare un prodotto, materia prima seconda, un polimero, un semigranulo, che poi dovrà essere compoundato, tagliato e caricato a seconda delle esigenze dello stampatore o del filmatore finale. Perché l'abbiamo inseguito questo progetto? Perché gli obiettivi del nuovo regolamento sugli imballaggi, che è di prossima, già approvato ma di prossima emanazione, prevedono gli obiettivi stringenti, il 20% entro il 2030 e il 65% di riciclato entro il 2035. Quindi noi siamo avanti e siamo in grado, o saremo in grado, speriamo di essere in grado, perché l'impianto deve ancora essere avviato, perché verrà avviato i primi mesi del 2025, di fornire comunque la materia prima necessaria a chi deve rispettare questo obbligo, che è chi produce l'imballaggio, di poter utilizzare un granulo spendibile. Analogo discorso l'abbiamo fatto sulla filiera dei metalli, in accordo col consorzio Ricrea. Tenete presente che delle 16.000 che il dottore del CONAI ha espresso prima del Veneto, 13.000 passano dall'impianto di metal recycling. C'è un accordo diretto con il consorzio Ricrea, noi non trattiamo in proprio, non facciamo gli intermediari, facciamo un conto lavoro per conto del consorzio e lo destiniamo direttamente come materia prima seconda alle acciaierie che utilizzano quel tipo di prodotto.
Sempre Metal Recycling si è dedicata al recupero di tutti quelli che sono i rottami che vengono conferiti negli ecocentri comunali. Ovvero, noi non siamo andati a spingerci sul mercato che riguarda le utenze private, il privato, ma ci siamo concentrati sul valorizzare al massimo quello che possiamo fare noi, che sono i rifiuti che vengono raccolti dai nostri clienti, dai nostri partner e dalla nostra proprietà. Qual è l'obiettivo vero? L'obiettivo vero è quello di cercare di stringere il più possibile la filiera del riciclo. Quindi siamo partiti dalla plastica perché è il settore più difficile. Abbiamo quindi recuperato il PET dall'indifferenziato, contribuendo in qualche modo, per la nostra piccola parte, agli obiettivi fissati dalla SUAP. Abbiamo fatto un accordo con Corepla per poterci tenere un mix poliolefine, che è il prodotto più difficile da collocare sul mercato, cercando una soluzione innovativa per poter recuperare e creare della materia prima seconda. Certo, questa operazione di riciclo non sta in piedi senza l'importante contributo del consorzio Corepla, perché il gap di filiera, il gap produttivo c'è e deve essere coperto. Dall'altra parte abbiamo cercato di creare un unico polo in cui tutti i rifiuti vengono trattati, andando anche ad autoconsumare l'energia prodotta dalla parte di combustibile solido secondario che autoproduciamo su Valorizza. Quindi siamo davvero un'economia a ciclo chiuso. Perfetto, e abbiamo chiuso benissimo il cerchio, direi. Grazie ai 4 relatori, che invito ad abbandonare il tavolo. La frazione organica dei rifiuti solidi urbani rappresenta più o meno un quinto dei rifiuti prodotti dai singoli cittadini. Dal trattamento di questo tipo particolare di rifiuto nascono delle esperienze importanti e vorrei parlarne in questo momento con Giacomo Pieretti di Innovazione, Ricerca e Sviluppo di Etra, con la presidente di SESA Silvia Ruzzon e con il professor Lorenzo Favero dell'Università degli Studi di Padova. Ecco, partiamo con Pieretti, Etra, società di benefit, se non sbaglio, da non molto, dal trattamento della parte organica ha portato avanti un'esperienza importante, poi ne parlerà anche SESA, tra l'altro, per esempio l'utilizzo del biometano per avere una sorta di autonomia nella gestione dei mezzi che poi effettueranno la raccolta. Questo è uno dei vostri obiettivi, siete già partiti, siete a buon punto, penso che sia uno degli elementi che ci racconterà in questo momento. Prego. Buongiorno a tutte e a tutti, grazie a Lega Ambiente per il rinnovato invito. Io, per chi non ci conoscesse, Etra SpA Società Benefit è gestore in-house del servizio di raccolta di gestione dei rifiuti nel bacino Brenta e appunto oggi l'occasione è gradita per dare seguito a quello che è la storia che abbiamo iniziato a Ecoforum 2022, dove vi abbiamo detto che il 15 settembre 2022, non so se funziona, ok, perfetto, il 15 settembre 2022 a Bassano del Grappa avevamo avviato l'impianto di upgrading da biogas a biometano. Il polo rifiuti di Bassano del Grappa è un impianto strategico per Etra. Abbiamo anche un progetto di ricerca che poi il professor Favaro vi declinerà nel dettaglio. Io appunto vi parlerò prevalentemente di biometano. Brevemente qui ho cercato di rappresentare uno schema semplificato in cui vediamo al centro l'upgrading, che è effettivamente il cuore dell'intervento, ma che ci ha permesso anche di rinnovare i pretrattamenti e di inserire una cogenerazione ad alto rendimento che ha reso il sistema efficiente. Mi dispiace se le slide sono dense da ingegnere, me l'hanno detto le colleghe della comunicazione, ma io cercherò di guidarvi nei dati che contano. Ci concentriamo sui dati a destra. Nel 2023 abbiamo prodotto 6 milioni di normal metri cubi con un tenore medio del 60% in biometano e grazie al sistema di upgrading a carbonato di potassio abbiamo ricavato 3 milioni di standard metri cubi. Dal punto di vista economico, sempre importante, gennaio-dicembre 3 milioni di euro, quindi per ogni standard metro cubo immesso in rete SNAM abbiamo ricavato 1 euro, di cui il 40%
come incasso della vendita della materia prima e il 60% invece ricavato dai contributi dagli incentivi GSE secondo il decreto 2018. L'aderire al decreto ha rappresentato una sfida che grazie anche alle colleghe e ai colleghi siamo riusciti per adesso ad affrontare, e cioè quello della sostenibilità del biometano. Dimostriamo semestralmente che i lotti che immettiamo nella rete SNAM rappresentano una riduzione delle emissioni climalteranti del 65% rispetto al combustibile fossile di riferimento stabilito dalla norma. Vediamo qui le percentuali che ad oggi ci hanno dato ragione, e un aspetto interessante, almeno dal punto di vista tecnico, è che il perimetro che abbiamo definito secondo la norma 11567, tra l'altro da poco revisionata, è fortemente caratterizzato dal bilancio di energia termica ed energia elettrica del nostro sistema. Quindi è lì che dobbiamo andare a efficientare e porre l'attenzione se vogliamo migliorare anche l'impatto ambientale del nostro prodotto. Altri due numeri per chi può essere interessato: un'efficienza elettrica del sistema sempre su standard metro cubo di biometano prodotto, un'efficienza elettrica di 1,26 kWh elettrici e un'efficienza termica di 2 kWh termici. Parlando proprio di chiusura dei cicli, quindi abbiamo capito che il polo rifiuti di Bassano del Grappa per il bacino Brenta diventerà il principale sito di trattamento della Forsu. L'impianto però è anche generoso, nel senso che ci permetterà di garantire alla nostra flotta biometano avanzato e sostenibile, che attraverso un sistema di caricamento a carro bombolaio che stiamo implementando e implementeremo nel prossimo futuro, alimenterà sia la flotta di Bassano ma anche quella di Campo San Piero e di Rubano. Una piccola precisazione a Campo San Piero, dove stiamo implementando un revamping dell'impianto di codigestione e cogenerazione, che si affiancherà a un impianto di compostaggio che ci permetterà di chiudere anche il ciclo del rifiuto verde e andare verso la chiusura anche del ciclo dei fanghi di depurazione, con un'importante sinergia che ci è permessa, almeno nel nostro caso, dalla sinergia tra settore idrico e settore ambiente, che sono entrambi in house nel nostro caso. Tutto bene? Sì, però cogliamo l'occasione per andare un po' oltre. Qui ho posto solo 3 matrici, non solo organiche, con cui ci stiamo confrontando per fare delle valutazioni strategiche all'interno del nostro bacino, e ci stiamo rendendo conto che i valori che vediamo sulla destra, che caratterizzano il nostro bacino, forse non sono sufficienti per fare degli investimenti di carattere appunto impiantistico profittevoli ed efficienti e sostenibili dal punto di vista tecnico-economico. Quindi ci chiediamo se, appunto, visto che la direzione è chiara ed è definita dal piano regionale, non sia il caso di rafforzare quella condivisione tra gestori, soprattutto a livello impiantistico, che ci permetterebbe di rispondere alle nuove sfide ambientali in modo più, secondo noi, efficiente, sempre mantenendo quel valore chiave che è la presenza e la vicinanza ai cittadini e al territorio. E quindi, nel ringraziarvi, sono stato anche troppo nei tempi, però sono disponibile per approfondimenti. Nel ringraziarvi per l'attenzione, se anche voi vi accendete nel leggere queste 2 frasi che ho gentilmente chiesto alla newsletter di Viveracqua, io spero e credo che nel prossimo futuro al posto di Viveracqua si possa leggere Rete Ambiente Veneto, con una maggiore collaborazione, con dei tavoli tecnici che ci permettono di fare appunto delle scelte condivise dal punto di vista strategico per la regione. Grazie. Si è parlato di mezzi alimentati a biometano. SeSa ha una delle flotte più importanti forse d'Europa di mezzi appunto che utilizzano questo combustibile. SeSa, società controllata dal Comune di Este. Abbiamo qui Silvio Ruzzon che ci racconta quali sono gli sviluppi attuali. Ricordiamo che non solo il trattamento dell'organico è una delle attività importanti per SeSa, ma forse è diventato ormai una delle principali, ed è grazie a un piano nato praticamente 30 anni fa, quando ancora non si parlava di questi argomenti forse come lo si fa oggi.
oggi. Silvia Ruzzon, Presidente. Sì, grazie. Allora, appunto, SESA è un'azienda che si occupa del trattamento del rifiuto organico, ma fa anche raccolta dei rifiuti per il bacino di 54 comuni della Bassa Padovana. Noi nel titolo abbiamo messo da discarica bioraffineria proprio perché SESA è una società che è nata 30 anni fa, partendo appunto dalla gestione di una discarica, ma con un approccio innovativo che per gli anni 90 era innovativo, quindi la gestione della discarica appaiata a una raccolta differenziata porta a porta, che appunto era una cosa innovativa per l'epoca, che però appunto doveva servire a ridurre al massimo il conferimento appunto in discarica, proprio nella virtù del recupero attraverso la raccolta differenziata. E questa scelta innovativa, lungimirante, ha permesso di arrivare ai giorni nostri appunto contenendo le dimensioni dell'attuale discarica, proprio per tutta una serie di investimenti sulla selezione che ci ha permesso di arrivare dopo 30 anni con dimensioni della discarica molto contenute. Però ecco, diciamo appunto che il core business della nostra attività è proprio quello che si diceva, la trasformazione del rifiuto umido in energia, in particolare in biogas attraverso il trattamento di gestione anaerobica che ci permette appunto di produrre dal rifiuto umido biogas che poi viene raffinato appunto e si produce biometano, e noi siamo con un ottimo investimento tecnologico di alto livello, siamo in grado di recuperare anche la CO2 che è dentro il biogas, quindi produciamo biometano che appunto alimenta e fa girare ormai la stragrande maggioranza dei nostri mezzi per la raccolta, che vanno tutti a biometano. In più appunto recuperiamo la CO2, la recuperiamo e la cediamo, che è molto richiesta in questo periodo, alle aziende alimentari per esempio per gasare l'acqua o le bibite, per cui è un ulteriore recupero dall'ambiente della CO2 che viene appunto gestita in questo modo. Il digestato dei biodigestori che producono appunto biogas viene poi reintrodotto nella filiera invece aerobica per la produzione di compost, per cui abbiamo anche produzione di compost oltre che biometano e biogas. Dal rifiuto umido recuperiamo anche tutta l'acqua che viene depurata e praticamente parte di quest'acqua, 6.000 metri cubi, girano dentro un circuito di teleriscaldamento che va a riscaldare edifici pubblici ma anche aziende del comune di Este e del comune di Ospedaletto. Quindi a pari passo con questa produzione, con questo processo di produzione dell'azienda, abbiamo comunque sempre l'obiettivo di conferire il meno possibile in discarica, e quindi abbiamo prodotto dei percorsi produttivi appunto che ci permettono di selezionare in maniera molto spinta in modo da arrivare a produrre comunque sempre meno rifiuto che va in discarica. Il secco che arriva in azienda dalla raccolta appunto del porta a porta viene attraverso una serie di lettori ottici, viene ulteriormente selezionato e qui andiamo a recuperare fino al 25%, quindi dal secco che viene poi appunto, per cui la parte di secco che va in discarica è ulteriormente diminuita, ma il vero recupero che facciamo lo facciamo nel trattamento dell'umido, dove tutta una serie di ricircoli a livello di pretrattamento del rifiuto umido ci permettono di produrre un sovvallo pulito, un sovvallo leggero, proprio perché
il solvallo appunto viene riciclato finché viene liberato completamente da eventuali residui di umido che restano attaccati, per cui attraverso questi sistemi riusciamo a fare in modo che il sovvallo che produciamo sia il più limitato possibile, proprio per avere come obiettivo importante la produzione controllata o più possibilmente ridotta di materiale che va in discarica. Per cui quel grafico che abbiamo visto anche prima, dove nella parte bassa vediamo che verso nel 2030 l'obiettivo di ridurre al 10% il materiale che va in discarica, noi come impianto, e quindi legato chiaramente alla produzione di sovvallo dell'umido, siamo comunque già in linea con questi dati attualmente. Per cui direi che oltre appunto a questo grande, alla produzione di biometano e di energia dal rifiuto umido, abbiamo sempre come primo obiettivo anche la riduzione della produzione di materiale che va in discarica, che per noi è altrettanto importante quanto la produzione di energia pulita. Ecco, in termini di, tenendo conto appunto dell'economia circolare, che è così importante, di cui abbiamo parlato anche oggi, il prodotto, l'acqua calda, l'energia e il compost lo utilizziamo anche, ci hanno permesso anche di far crescere, far nascere, alimentare una serra che noi abbiamo nel nostro impianto, che appunto produce piante utilizzando il compost e l'energia che produce l'impianto. Questo proprio nell'ottica dell'economia circolare. Ecco, adesso la nostra serra ha questa immagine, quindi che ci invita appunto a pensare alle prossime festività. Noi nel 2023 abbiamo donato più di 50.000 piante a comuni, Proloco, associazioni, a tutti quelli che facevano raccolta fondi, e questo è un segno di come anche l'economia circolare costruita in questo modo sia anche percepibile e tangibile anche alla comunità, per cui per noi la serra è un fiore all'occhiello ancora più importante. Grazie. Grazie. Ecco, è arrivata l'ora degli esperimenti, vedo un allestimento particolare sopra il tavolo del professor Lorenzo Favero, che arriva dal Dipartimento dell'Università di Padova, Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente. Ecco, professore, se abbiamo questi risultati è anche perché c'è una ricerca, uno studio sulle tecniche poi per riuscire a utilizzare questa risorsa organica, ed è quello su cui ovviamente ci aggiornerà prossimamente. Prego. Buongiorno a tutti e a tutte, ringrazio per l'invito, è un invito che ho accolto volentieri perché vorrei condividere con voi i motivi per i quali sono diventato professore di microbiologia a 2 università, Padova University, quindi nostra, nostrana, mi tradisce il mio dialetto, e anche Stellenbosch University, per 3 motivi. Il primo, i microbi sono tanto piccoli, sono così piccoli che ci sono più batteri dentro il nostro corpo che cellule umane. Fino a 10 volte il numero delle cellule batteriche supera le cellule umane nostre. Secondo, sono così piccoli che crescono velocissimamente. Terzo, mangiano di tutto e lo fanno a gratis, e sono loro i protagonisti molto spesso dell'economia circolare o della bioraffineria. Ebbene, sono passati quasi 25 anni quando sono stato folgorato sulla via di Damasco dalla microbiologia, e quindi in questi anni, prima ancora con il mio professor Casella, ora nel mio gruppo di ricerca, cerchiamo di scandagliare tutti quelli che sono gli scarti agricoli o, perché no, urbani, e ve ne sono una marea. E sono ovviamente diversificati, ce ne sono alcuni semplici, scarti ricchi in zuccheri come il siero di latte, diventano più complessi quando abbiamo iniziato a lavorare con i lipidi, scarti dell'olio fritto per intenderci, o scarti del macello, diventano ancora più complessi quando non c'è più zuccheri o lipidi ma ci sono amidi, quindi scarti del riso, della patata, del frumento, eccetera, eccetera. Ma il vero e proprio incubo per un biotecnologo è quando uno inizia a toccare la lignocellulosa.
Quindi abbiamo lavorato con i fanghi della cartiera, con i trucioli del legno, oppure ancora peggio quando abbiamo plastiche e bioplastiche. Negli ultimi 5-6 anni abbiamo attaccato anche con le biotecnologie applicate a plastiche e bioplastiche, oppure perché no, la Forsu. La Forsu è una miscellanea di composizione che cambia nel tempo ed è anche difficile da preservare. Ebbene, è una sfida che io faccio a cuore leggero, sapete perché? Perché in tutta questa grandissima pathway, questa bioraffineria, nell'alto abbiamo tutti gli scarti che possono essere inseriti nella bioraffineria, nel basso tutti i bioprodotti, quindi bioetanolo, bioidrogeno, bioplastiche, fertilizzanti, compost. Vedete che ci sono tutte queste crocevie dove sono i microbi le stars. Quindi l'obiettivo del microbiologo che ama l'economia circolare è andare a selezionare quei batteri e a migliorare quei microrganismi perché facciano quello che noi uomini vogliamo che ci producano. Ebbene, all'interno di questo contesto si inserisce il mio gruppo di ricerca che negli anni ha sviluppato biotecnologie, microbi, per produrre bioetanolo da scarti, per produrre bioidrogeno e biometano da scarti, per produrre soprattutto bioplastiche. Oggi parlerò però di una cosa ancora più nuova. Negli ultimi 5 anni ci siamo andati a studiare delle forbici molecolari, degli enzimi che tagliano le bioplastiche e anche enzimi che possono tagliare in un riciclo enzimatico anche le plastiche fossili. Ovviamente abbiamo a cuore i microbi e quando si parla di Forsu dobbiamo riconoscere che il microbioma, quindi i microrganismi e gli archi all'interno dei digestori anaerobici sono i veri e propri protagonisti e qui con SESA abbiamo adottato negli anni 3 diversi, addirittura 4 diversi digestori anaerobici e la cosa straordinaria è che abbiamo avuto la fortuna di monitorare il microbioma come oscillava durante il Covid. Eppure a SESA c'era la scarsità, gli eroi andavano a raccogliere l'umido, gli operatori andavano a raccogliere eroicamente l'umido nonostante condizioni impegnative, ecco, e i secondi eroi del sistema erano i batteri e gli archea che hanno dovuto fare di necessità virtù. Abbiamo fotografato come il microbioma è così plastico, è cambiata la Forsu di SESA, non per colpa di SESA, perché non c'erano abbastanza operatori che potevano lavorare sotto Covid, eppure la digestione anaerobica ha continuato a lavorare alla grande. Plasticità. E uno dice, ma perché prof fa queste cose? Semplicemente perché gli piace guardare il pelo sull'uovo? No, perché sapete la digestione anaerobica è molto avanzata, la Germania, l'Italia, siamo fiore all'occhiello a livello europeo e mondiale, ma la prossima frontiera è andare a capire come attaccare microbi a tutti gli acidi grassi volatili, tutte le condizioni di parametro che ormai conosciamo a memoria, perché se riusciamo a capire quali sono i batteri e gli archea che fanno meglio il lavoro, si può ottimizzare del 5, 10, 20% la produzione di biogas, capite? Questa è una frontiera che come biotecnologi stiamo cercando di dare la mano assieme ad esempio a key players come SESA. Ma oggi volevo parlarvi anche di queste forbici molecolari, questi enzimi che tagliano le bioplastiche. E sappiamo, e l'Italia è il sistema che tutto il mondo ci invidia, che sappiamo che le bioplastiche possono essere utilizzate, devono essere utilizzate e poi devono essere conferite nell'umido. Perfetto. Ora sappiamo che possiamo produrre biogas, compost. Negli ultimi decenni ci sono tutta una serie di studi di aziende, ma anche di professori universitari internazionali che dicono è abbastanza? O possiamo strappare ancora meglio tutta quella grande quantità di carbonio, tutta quella fatica che abbiamo investito in termini di soldi per produrre queste bioplastiche. E quindi 5 anni fa abbiamo cercato di studiare quali sono le alternative per tenere sempre biogas e compost in questa bioraffineria, Forsu più bioplastiche, ma perché no? Abbiamo provato a vedere se c'è un riciclo chimico, un riciclo meccanico. Le performance di questi ricicli in un contesto altamente inquinato, diciamo così, da sostanze organiche non ce la fanno. Il riciclo biotech, questi famosi enzimi, queste forbici molecolari ci hanno subito attirato l'attenzione. E perché possono essere convertite in uno sciroppo da poi reinvestire in bioplastica come si fa con il RePET, riciclata, no? Oppure possono essere convertite in acidi organici o in biocarburanti. Ebbene, siamo andati a studiare quali sono i destini delle bioplastiche. Chiaro, abbiamo il compostaggio domestico, pochino, devono essere, per fortuna, il CIC e il Biorepac aiutano a conferire, aiutano tutti noi consumatori italiani a conferire alle municipalizzate per fare compost e per fare gestione anaerobica. Purtroppo possono anche essere confuse
nel riciclaggio fossile delle bioplastiche, e Corepla ci dice che anche l'1%, 2% delle bioplastiche che vanno a contaminare le plastiche fossili riduce notevolmente l'efficienza del processo di riciclo meccanico. Quindi abbiamo detto, proviamo con degli enzimi a risolvere il problema del PET. Il PET è riciclato altamente anche in Sudafrica, ho un gruppo di ricerca, sapete anche lì, ecco perché sono anche lì, e lì in effetti un'azienda ci ha detto c'è il PLA che rompe le scatole, è possibile scioglierlo in modo tale che io posso mantenere l'efficienza di riciclaggio meccanico del PET e poi con il PLA posso fare materia prima seconda. Però qui stiamo parlando di Forsu. E quindi stiamo cercando di capire come questi enzimi, queste forbici molecolari possono aiutare a depolimerizzare meglio o più velocemente le bioplastiche in contesti di digestione aerobica o di compostaggio, sempre restando che dobbiamo avere come riferimento ovviamente le norme tecniche. E vi parlo quindi di Innodabio. Innodabio è un progetto biennale finanziato dalla Fondazione Cariverona che parte da un problema delle municipalizzate. Io sono in Veneto, abito a Scorzè, ogni volta che conferisco l'umido mi trovo davanti a questo scempio. Vedete? Ci sono tante plastiche fossili. Il problema di chi gestisce la Forsu è che non vuole far entrare le plastiche fossili nei suoi impianti, ci sta benissimo. E quindi cosa fa? È costretto a fare il sopravvaglio, più o meno spinto, più o meno efficiente, ma di fatto butta via un sacco di soldi. Sopravvaglio che fa il conferimento oneroso in discarica o in incenerimento. Un impianto di mezza taglia spende da circa 1,5 milioni di euro all'anno per il conferimento. Di cosa? Di bioplastica e Forsu e un po' di plastica fossile. Quindi con ETRA che ci supporta in questo progetto abbiamo adottato, diciamo così, l'impianto di Bassano che tratta fino a 40.000 tonnellate, le metriche sono un po' più aggiornate rispetto a quelle che vi presento qui, ma produce dai 4.000 ai 5.000 tonnellate di sopravvaglio che va in conferimento oneroso. Quindi abbiamo adottato due diversi pilastri, uno ingegneristico con una collega di altissima qualità che è la professoressa Lorenzetti, sempre dell'Ateneo Patavino. Andiamo a cercare come si può monitorare la presenza di plastiche, sostanza organica e bioplastiche all'interno del sopravvaglio, ma soprattutto grazie a ETRA come si può ridurre il volume di sopravvaglio, così ETRA invece di spendere 1 milione ne spende 200.000, perché no, all'anno. L'altro pilastro ovviamente è il mio, trovare degli enzimi che facciano cosa? Degli enzimi che riescono a tagliare le bioplastiche per ottenere uno sciroppo. Eccolo qui. Qui trovate, questo è un sopravvaglio, soprattutto amido termoplastico ovviamente, e vedete che dopo 2 giorni, c'è anche un video ma oggi non abbiamo il tempo, con gli enzimi diventa uno sciroppo. Questo sciroppo può avere 2 destini. Quello più facile, che prevediamo in Innodabio, un nuovo concept di digestione anaerobica. Lo converto in digestione anaerobica. Quello più interessante, convertirlo in materia prima seconda per fare altre bioplastiche o items che hanno un valore molto più alto rispetto a quello del biogas. Ad esempio col gruppo di Polymer Engineering Group stiamo andando a capire quanti di questi 5.000 tonnellate sono rifiuti organici e quante plastiche, e vedete che c'è un tesoro che viene ad essere buttato via, perché tanto organico viene purtroppo ancora intrappolato nelle plastiche e nelle bioplastiche. Poi scopriamo che la maggior parte delle plastiche sono plastiche a base di amido e solo il PE, 270 tonnellate, non sono noccioline, è il vero e proprio nemico dell'impianto di Bassano. E qui adesso vi concludo cosa possiamo fare. Questi enzimi possono essere utilizzati sia per fare questo bellissimo sciroppo, ma potrebbero essere utilizzati direttamente nel digestore anaerobico. Quindi qua abbiamo fatto un paio di prove, ve le semplifico, abbiamo messo la Forsu come substrato naturale, abbiamo aggiunto bioplastiche e poi abbiamo aggiunto gli enzimi. Che succede? Questa è la quantità di biometano che si produce dalla Forsu più plastica, un po' di più. Quando ci aggiungiamo gli enzimi, è chiaro che gli enzimi aiutano a idrolizzare anche i composti complessi della Forsu, ma quando ci aggiungiamo enzimi più bioplastiche, vedete che la produzione del biometano, 50% in più. Poi l'ultima, dalla Forsu, Legambiente mi ha invitato qui per dire quale potrebbe essere la bioraffineria aperta al futuro. Sappiamo già che SESA e altri impianti fanno ovviamente CO2 dopo upgrade del biometano per questioni di gas tecnici oppure, perché no, per l'alimentazione umana. Si può fare anche, ancora meglio, si può fare bioplastica. Si può intrappolare la CO2 per mesi, per anni, in questo filo di sutura,
che ovviamente ha un'applicazione commerciale e medicale, capite bene, 10 volte tanto quella della CO2 refrigerante, capite? Oppure si possono fare questi piccoli foglietti di bioplastiche che possono essere utilizzati, sorry Presidente, per trasferire le cellule di un'eventuale ustione, e in questo caso sono bioplastiche che sono completamente biocompatibili. Capite bene che il prezzo è enorme rispetto che al biogas. Chiudo ringraziando semplicemente tutte le agenzie governative, meno i finanziatori o i partnership che sostengono questo progetto, e soprattutto lì trovate la foto dei ragazzi o dei colleghi che lavorano su queste progettualità. Senza di loro io non sarei qui, e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie professore e grazie ai 3 relatori che invito a lasciare il tavolo. Ecco, se parliamo di esperienze virtuose non possiamo trascurare i modelli virtuosi appunto di gestione della raccolta dei rifiuti, che poi sono quelli che anche i cittadini possono sperimentare con mano, perché ovviamente poi si presentano alle porte delle singole abitazioni. Invito qui al tavolo dei relatori Maurizio Barbati, che è direttore generale di Esacom, Michele Rasera, direttore generale di Contarina, Giampaolo Vallardi, amministratore delegato di Savno, e Walter Giacetti, direttore tecnico di Ecoambiente. Se volete già accomodarvi tutti, poi cominciamo con... Ecco, prima ho colto il suo scatto d'orgoglio quando si è parlato non tanto di Verona città, ma quanto di veronese, proprio perché Esacom è una delle aziende della Bassa Veronese che ha applicato nel territorio dei suoi comuni veramente un modello virtuoso, tanto che lo chiamano addirittura modello Esacom di raccolta dei rifiuti. Barbati, prego, diamo spazio all'orgoglio che giustamente... Sì, perché si parla sempre di Verona e si sta sul vago. Nella Bassa Veronese ci sono 2 aziende che lavorano benissimo, tanto è vero che io dirigo la seconda azienda in termini di risultati qualitativi di Legambiente è il Veneto, dopo Contarina. Sì che è giusto anche parlare delle efficienze che ci sono, dei risultati che vengono ottenuti da queste aziende, perché fanno degli sforzi economici, portano avanti delle lotte anche per cercare di spiegare ai cittadini perché la raccolta differenziata fatta in questo modo, perché l'applicazione della tariffa puntuale è migliore rispetto alla tassa o alla tari tributo non misurata, vero? Perché vediamo noi dai nostri risultati che se mi passate, grazie, ci sono delle diversità a parità di servizio svolto, solo per il semplice motivo che un soggetto gestore applica la tariffa puntuale misurata rispetto a chi applica la tari tributo non misurata. Il titolo della mia presentazione l'ho preso da una politica norvegese, una signora norvegese che è stata presidente della Commissione Mondiale per l'Ambiente. Nell'87 scusate, ha presentato il rapporto Brundtland, scusate, Il futuro di tutti noi, che ha dato vita a quei concetti di sostenibilità che oggi parliamo tutti quanti. Io senza sapere ho messo quello che avete messo qua oggi, perché aziende come le nostre sugli obiettivi di sostenibilità, soprattutto sui 17 obiettivi, impattano sicuramente con le proprie scelte, le scelte che portiamo avanti, cerchiamo di migliorare l'ambiente, perché impattiamo su pilastri economici, pilastri sociali, pilastri ambientali. Ecco, Esacom non fa solo la raccolta rifiuti, Esacom fa gestione del verde pubblico, tagliamo 10 milioni circa di metri quadrati di area verde ai comuni, facciamo la manutenzione dei cili stradali comunali, facciamo la gestione dei cimiteri e facciamo anche piano vettori, lotte alla zanzara West Nile, su blocco di 23 comuni, trattiamo circa 258.000 volte le caditoie. Ecco. Abbiamo una serie di certificazioni che impattano sicuramente con la sostenibilità. Abbiamo ottenuto l'iscrizione in whitelist antimafia a luglio di quest'anno e stiamo aspettando il rating di legalità
da parte della GCOM. A gennaio dovremo riuscire a far approvare lo statuto e trasformarci in società benefit. Lavoriamo dove? Nel bacino territoriale Verona Sud. La provincia di Verona, per chi non lo sa, è divisa in 3 bacini. C'è il bacino Verona Città che non ottiene dei risultati, ma che si sta dando da fare per migliorare questi risultati. È pacifico che la città di Verona impatta per il 50% del rifiuto residuo raccolto su tutta la provincia di Verona. Su questo è pacifico, insomma, che ci sono queste realtà. Nel bacino Verona Sud ormai da gennaio, quando avremo completato il percorso con Bovolo Nativa, con un'altra società in house, diventeremo 2 gestori dell'area del bacino Verona Sud, tutti e 2 gestori pubblici, tutti e 2 gestori che dal 2006 stanno parlando di un'aggregazione societaria. Questo progetto è diventato maggiorenne nel 2024, spero che decida il progetto, perché se deve decidere qualcun altro andiamo ancora avanti con... Ecco, però gestiremo da gennaio 153.000 abitanti su 246.000 abitanti serviti. I numeri del bacino sono un po' i numeri della provincia di Rovigo, in sostanza, come aree utenze servite. Ecco. Classica porta a porta spinto, abbiamo raccolta vetro domiciliare porta a porta o vetro su campane, facciamo la raccolta monomateriale dei PAP, prodotti assorbenti per le persone. In 15 giorni raccogliamo 5 volte, in affiancamento delle raccolte dell'organico, in affiancamento della raccolta del secco, raccogliamo i prodotti assorbenti per le persone. Vi darò dopo i risultati di quanto incidono questi materiali sul rifiuto residuo. Portavamo prima in Contarina i pannolini, dopo Contarina ha dismesso l'impianto, adesso siamo gli unici 2 soggetti del Veneto finanziati per la realizzazione di impianti che lavorano i pannolini. I risultati del bacino sono questi, le barre verdi sono a parità di servizio svolto, sono comuni gestiti da ESACON che applicano la tariffa puntuale, perché il servizio svolto su tutti i comuni del bacino è uguale identico, frequenze identiche, dove c'è la tariffa puntuale c'è un risultato diverso. Abbiamo una media dell'83% di raccolta differenziata, la nostra tariffa puntuale è trinomia, abbiamo una parte normalizzata e parte misurata. Misuriamo 4 tipologie di rifiuti, misuriamo il secco, l'organico, il verde e il vetro. Vi dico una cosa che forse non sapete, siamo stati i primi ad applicare la tariffa puntuale sull'organico, prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale del 2017 che ha stabilito che obbligatoriamente bisognava misurare il rifiuto urbano residuo, e anche qua il legislatore, quando prende una decisione, deve quantomeno pensarla, perché noi facevamo la raccolta del secco una volta ogni 4 settimane in gran parte dei comuni, perché avevamo un pro capite di 35-40 kg di secco all'anno per quegli abitanti. Allora la tariffa puntuale misurando il secco, dove fai una raccolta ogni 4 settimane, non serve assolutamente a niente, perché ogni 4 settimane l'utente ti mette fuori il rifiuto. Cosa misuro? Vuol dire suddividere il costo di un servizio con un principio di tariffazione puntuale che non ha niente a che fare con quello che stabilisce la tariffa puntuale. Sul vetro invece facciamo la misurazione e stiamo valutando delle riduzioni tariffarie proprio perché eliminiamo plastica e raccogliamo vetro. Questi sono i numeri, ad esempio, delle frequenze, perché diamo degli obiettivi di conferimento. Sull'organico, ho detto prima, applichiamo la tariffa puntuale su conferimento effettivamente fatto. Chi non conferisce organico non paga il canone della raccolta dell'organico. Sono 1,50 € a svuotamento, che io conferisco una volta, che conferisca 100, è 1,50 € per 1 o per 100. Se fa compostaggio domestico non conferiscono l'organico, di conseguenza non hanno il canone, è ancora meglio che la riduzione per chi fa compostaggio domestico, diciamo. Non pagano il servizio dell'organico. Ecco le differenze, siamo i 2 gestori del bacino. Noi con tariffa puntuale abbiamo 62 kg pro capite di rifiuto residuo,
La Tari tributo all'interno del bacino Verona Sud per gli altri comuni fanno 84 kg di rifiuto residuo, sono 22 kg di differenza pro capite abitante di rifiuto residuo, secondo me a parità di servizio solo perché si applica la tariffa puntuale. Ecco, questo è perché la qualità del servizio offerto dai gestori è la stessa, l'efficienza del servizio offerto dai gestori è la stessa in questo territorio. Cos'è che può impattare su una riduzione del secco residuo? L'efficientamento che i cittadini fanno perché cercano di conferire meno secco, perché sanno che pagano per quanto inquinano. C'è chi non vuole farla la raccolta differenziata, conferirà di più e pagherà di più sul secco. Punto. No. Dato importante che va analizzato è che sul secco raccolto nei nostri comuni il 60% è prodotto dalle utenze non domestiche, più del 60%. Quindi non è neanche vero che le attività o le utenze non domestiche dicano io non devo pagare nessuna tariffa perché non conferisco niente. Non è vero. In secco conferiscono il 60%, in organico conferiscono il 19%. È pacifico, ci sono solo bar, ristoranti e trattorie che conferiscono organico, il resto viene conferito dalle utenze domestiche. Perché pannolini? Non so se lo sapete, abbiamo una raccolta pro capite di PAP di 11 kg abitante anno, sicché se io tolgo dai 62 kg di rifiuto residuo che faccio finire in discarica adesso con i pannolini, pur facendo la raccolta monomateriale, andrei a 51 kg pro capite di rifiuto residuo e avrei risultati migliori di quelli di Contarina. Probabilmente, ecco. Però è certo che i pannolini raccolti sul nostro rifiuto residuo impattano per il 18-19%, cioè il 19% del rifiuto residuo sono PAP. Sulla raccolta differenziata impattano per una media del 2,68%. Sì che noi abbiamo, come ho detto prima, abbiamo ottenuto un finanziamento, stiamo lavorando su questo progetto da realizzare, abbiamo bisogno che venga chiarito quantomeno i criteri del prodotto finale in uscita per quello che riguarda non le plastiche ma l'altro materiale. Ecco qua Legambiente ci ha premiati, siamo la sesta azienda a livello nazionale, la seconda nel Veneto perché i primi due consigli di bacino sono serviti da Contarina. Vi lascio solo con... Uno, scusate, allora siamo i terzi, ho detto una stupidaggine prima, ecco, ce la stiamo mettendo tutta, insomma, Michele, dai, proviamo. Vi lascio con questo proverbio Masai che comunque dovrebbe far riflettere quantomeno il concetto di dono e il concetto di prestito, perché il pianeta non ci è stato donato, ci è stato prestato e quantomeno quando ci prestano qualcosa lo dobbiamo restituire nelle condizioni con cui ci è stato prestato o in condizioni migliori. Vi ringrazio. Grazie a lei. Ecco, dalla bassa veronese passiamo all'Ovadina di Spresiano. Ci sono state delle benevole provocazioni, ma insomma sono benevole, l'ho detto chiaramente, è uno scambio di complimenti reciproco. Beh, Contarina è una delle aziende che a livello di gestione del porta a porta è sicuramente tra le più virtuose, lo definiscono un porta a porta spinto, ma capace di responsabilizzare poi anche i singoli utenti. Ne parliamo con Michele Rasera, che è direttore generale. Buongiorno a tutti. Intanto abbiamo preso anche Sinistra Piave, quindi Giampaolo, ciao. Scherzi a parte, la provincia di Treviso ha più o meno gli stessi risultati in destra e sinistra Piave, quindi vuol dire che il modello ha questo tipo di risposta. Stiamo parlando del nostro territorio, anche da noi, anche in provincia di Treviso, ci sono due consigli di bacino, destra e sinistra Piave. In destra Piave c'è appunto Contarina che opera il Consiglio di Bacino Priula. Il territorio 1300 km², 49 comuni, 556.000 abitanti. Questa è l'entità del territorio.
una raccolta differenziata che arriva al 90% e un rifiuto secco smaltito di circa 41 kg abitante anno. Sistema di raccolta porta a porta spinto con tariffa puntuale. La realizzazione del servizio è affidata appunto a noi, Contarina. Contarina è un'azienda completamente pubblica di proprietà del Consiglio di Bacino, quindi non è proprietà diretta dei comuni ma indiretta. I comuni partecipano al Consiglio di Bacino e in questa sede si determinano le scelte politiche, mentre le scelte strategiche aziendali vengono decise in assemblea soci e nell'assemblea di Contarina, che riporta poi le volontà dei comuni, ma è composta dal solo presidente del Consiglio di Bacino. Contarina svolge, sì, anche Contarina svolge altri servizi, ma fermiamoci a quello che è la raccolta dei rifiuti. La raccolta dei rifiuti è un sistema complesso, è un impianto di per sé composto anche da impianti, perché all'interno della raccolta dei rifiuti non abbiamo soltanto la gestione dell'utenza e la raccolta del rifiuto come lo conosciamo, ma abbiamo tutta una serie di servizi aggiuntivi che quando arriviamo a percentuali di questo tipo diventano preponderanti. Perché dico questo? Perché l'utente che si abitua a una raccolta differenziata del 90% comincia ad essere molto più attento anche a quello che vede in giro, il rifiuto abbandonato, la pulizia delle strade, cresce l'attenzione, cresce la sensibilità e questa, per mantenere una risposta, una buona risposta e una soddisfazione dell'utente, bisogna che siano impostati servizi per cui questi restano all'altezza delle prestazioni che danno gli utenti giustamente e che vedono ricompensate. Quindi abbiamo raccolta porta a porta, raccolte aggiuntive, le raccolte dedicate per le aziende, spazzamento, foglie, pulizia mercati, cestini e tutti quei servizi che rendono vivibile un territorio. Dice sempre il Presidente del Consiglio di Bacino che, cito, non si va a fare la raccolta differenziata per spendere meno, perché chi la promette poi a un certo punto si scontrerà con una riduzione che è sempre minore del rifiuto secco, a cui non potrà corrispondere una riduzione del costo, anche perché andando avanti col tempo l'indice Istat come minimo aumenta, ma avremo se non altro una stabilità dei costi che andremo ad affrontare, e questo non è poco, ma avremo soprattutto un costo di sostenibilità ambientale che non si riversa pari pari sull'aumento della tariffa, ma sarà calmierato da tutti i comportamenti che abbiamo messo in moto negli anni dove c'era questa disponibilità. Quindi ci aspettiamo sicuramente un aumento esponenziale dei costi di smaltimento. Non lo vivremo per le 150 kg abitante, lo vivremo solo per i 40 in questo caso. Quindi questi effetti vanno ben spiegati alla gente, perché altrimenti ci troviamo nelle riunioni dove ci dicono noi abbiamo raggiunto il 90% ma la tariffa non è calata, e questo è logico. Il modello infatti si basa sulla responsabilità. La responsabilità ha come primo elemento la conoscenza dell'azienda che fa i servizi, quindi conoscere vuol dire avere dei sistemi informativi che siano prestanti per la funzione che andiamo a realizzare. Se leggiamo i contenitori dobbiamo conoscere i contenitori, dobbiamo essere affidabili sulle letture, dobbiamo conoscere il territorio, perché ogni territorio ha delle peculiarità che vanno rispettate anche nell'esecuzione del servizio per dare modo ai cittadini di rispondere nel migliore dei modi, ma soprattutto deve avere la comprensione dell'utenza. L'utenza deve capire quello che stiamo facendo, deve essere informata, deve essere istruita, e questo è un punto fondamentale per attivare la responsabilità. Poi abbiamo l'azione, naturalmente la raccolta individuale, la prevenzione, che è il primo punto, è il punto più difficile da realizzare, è quello che non ha ancora una traduzione
operativa vera e propria, ma dove ci stiamo impegnando un po' tutti e speriamo che in futuro di riuscire a valorizzarlo ancora di più. Le conseguenze, la tariffa è la prima delle conseguenze, pago in base a quello che produco e come sempre ci sono i controlli che nei vari sistemi devono essere messi in atto anche per mantenere un'equità. Questi risultati, vediamo che soprattutto nel secondo grafico la riduzione, una parte del territorio nostro andava senza la tariffa puntuale, vedete i due salti con il plateau in mezzo, era la trasformazione di uno dei due consorzi che è passato a tariffa puntuale. Quindi diciamo che la tariffa è un elemento del sistema, è un elemento di questo sistema complesso, di questo impianto. Mi dispiace avere ancora la raccolta differenziata a 90%, vorrei portare la prossima volta la percentuale di recupero effettivo, perché questo ormai è quello che di cui dobbiamo parlare. Perché come giocando dico ogni tanto, se vogliamo raggiungere il 100% di raccolta differenziata basta che eliminiamo la raccolta del secolo, l'abbiamo fatto. Ma la percentuale di recupero è invece quello che andiamo a valorizzare ed è quello che dovremmo studiare. Con questo sistema la percentuale di recupero si attesta molto vicina a quella che è la percentuale di raccolta differenziata. In un sistema come questo, dove ormai la sensibilità, noi lo facciamo da 24 anni sui primi comuni che sono partiti, quindi una certa esperienza i nostri cittadini ce l'hanno, e diventa fondamentale poi avere un recupero anche di tutti quei materiali che non hanno la dignità di essere raccolti presso l'utenza, quindi non hanno una grossa produzione, dall'olio alimentare al toner, tutti quei rifiuti che comunque possono avere un mercato, che comunque è il caso di dividere per valorizzare meglio e devono essere raccolti nelle situazioni in cui sono più semplici da gestire. Quindi abbiamo gli ecocentri che sono naturalmente attrezzati, ma abbiamo anche delle raccolte che vengono fatte presso i punti vendita, pensiamo alla classica raccolta delle batterie, pile e batterie, dei farmaci, a cui abbiamo affiancato da poco anche la raccolta dei piccoli RAEE. Un ultimo progetto che abbiamo avviato invece per quanto riguarda sempre le micro raccolte, qui siamo in Veneto, naturalmente questa non è una micro raccolta, la raccolta dei tappi in sughero è un flusso importante. È una raccolta che abbiamo avviato da poco con una collaborazione con Amorim e Cooperativa Alternativa e la casa circondariale, oltre che con la cooperativa Sogni. La casa circondariale per dare un valore sociale a questa attività, infatti le lavorazioni di questo materiale che viene raccolto con un sistema organizzato da parte di Contarina viene poi portato in carcere dove abbiamo attrezzato un laboratorio dove questo materiale viene separato in modo tale da avere sughero puro e triturato. Il materiale viene poi venduto, il prezzo del sughero è un prezzo importante e la valorizzazione ha dei canali diversi, dall'arredamento all'isolamento, ma evita comunque l'utilizzo di sughero vergine per queste attività. Quindi è un'attività molto interessante e in questo caso l'abbiamo abbinata anche a un recupero sociale per quanto riguarda l'attività che facciamo in carcere. Grazie. Grazie a lei. Siamo sempre in zona di ampio e alto virtuosismo, rimaniamo nel Trevigiano, zona Conegliano, Savno. Anche voi insomma avete un porta a porta spinto e dei principi molto chiari per arrivare a degli obiettivi precisi che sono quelli appunto di cui abbiamo parlato fino adesso. Ce ne parla Giampaolo Vallardi che è amministratore delegato di Savno. Sì, grazie, buongiorno, grazie soprattutto per questo invito a Legambiente e a tutti i partecipanti quest'oggi. Per me è sicuramente un onore e un piacere essere qua. Sì, chi è Savno? Savno è questa società mista, questa bella esperienza mista pubblico-privata in cui abbiamo
il 60% che è di proprietà dei comuni e quindi controllo completamente pubblico, il 40% è diviso tra 3 società, Sisa, Ingan e Bioman, che ci hanno sempre dato e ci hanno permesso anche di arrivare ai risultati che siamo arrivati oggi, il supporto tecnologico. Sono 44 comuni in sinistra Piave, quindi la provincia di Treviso è composta da destra Piave dove c'è Contarina e la sinistra Piave dove c'è Savano e il Prosecco dove diamo i tappi poi al nostro amico di Contarina per la raccolta, la facciamo anche noi, insomma. E questo tipo di raccolta, però il Prosecco penso sia una bella risorsa per il nostro territorio, visto che comunque ci ha permesso anche di avere le colline UNESCO con le quali partecipiamo e siamo anche orgogliosi perché gestire un territorio con quell'eccellenza dal punto di vista ambientale è sicuramente un qualcosa che permette a tutti quanti di essere spronati verso il raggiungimento di questi obiettivi. E la struttura nostra aziendale è una struttura, come ho detto, molto semplice, abbiamo circa un 300 dipendenti che ci permettono di gestire 350.000 abitanti ed è un lavoro che è partito molto da lontano. Noi la tariffa puntuale ce l'abbiamo dal 2015 ed è stata, penso, anche il punto di svolta che ci ha permesso di arrivare a dei risultati che sono sicuramente, di cui andiamo sicuramente orgogliosi, un grande lavoro anche politico da parte di tutti i sindaci, perché mi ricordo quell'esperienza nel 2015, arrivare alla tariffa puntuale non è stato molto semplice, no? Dal punto di vista politico, tutti in campanilismi, però piano piano ci siamo riusciti e questo, devo dire, ci ha permesso poi di arrivare ai risultati che siamo arrivati oggi e che non voglio anticipare assolutamente nulla, ma mi sembra che qualche premio da parte di Lega Ambiente al nostro territorio domani arriverà, frutto del lavoro di squadra, un po' chiaramente, perché poi il lavoro non arriva da parte del singoli, ma arriva da un territorio che si è sempre espresso in maniera molto molto sensibile, anche e soprattutto nei confronti dei cittadini, perché abbiamo sempre visto, grazie all'impegno di tutti, ma soprattutto anche grazie all'azione politica fatta sul territorio, i sindaci ci hanno chiesto e noi come società abbiamo risposto, abbiamo una particolare attenzione anche verso le utenze deboli. E sono già circa 6 anni che diamo degli sgravi sociali ai cittadini che hanno un reddito ISEE inferiore ai 15.000 euro. Questo è stato frutto dell'azione politica dei sindaci, ma che la società ha sempre condiviso e che ci permette anche di avere un buon rapporto con il territorio, che ci aiuta in tutte quelle azioni ambientali che poi ci permettono di arrivare ai risultati che siamo arrivati. Anche noi, come tutti, abbiamo i nostri piccoli impianti che stanno crescendo piano piano. Noi per quanto riguarda l'umido ci affidiamo ai nostri soci privati che sono Sesa e Bioman. Per quanto riguarda invece tutto il resto del materiale abbiamo un impianto di riciclo con i lettori ottici, devo dire che sono anche stati revampati da poco tempo, sono stati sostituiti, un impianto che adesso siamo anche in fase di raddoppio perché crediamo molto nella raccolta differenziata, siamo molto vicini, forse uguali, forse anche di più a Contarina, ma non credo che sia questo il tema, no? Il tema non credo sia la competizione, ma riuscire a portare meno materiale in discarica e questo ci stiamo lavorando tutti quanti in maniera, perché poi la competizione se è positiva ci permette anche tutti di crescere, io la vedo un po' così, non deve essere una competizione a chi arriva primo, ma nel riuscire a portare meno materiale o all'inceneritore o in discarica. E devo dire che questo è un lavoro di squadra che partiamo dove stiamo investendo molto, quindi nella formazione dei nostri ragazzi, dove Savano fa veramente un grosso sforzo nelle scuole, nell'andare a spiegare che cos'è l'ecologia, nell'andare a spiegare ai nostri ragazzi che se riusciamo a recuperare il materiale, se riusciamo a rispettare l'ambiente, come diceva prima con quella sua affermazione finale il nostro amico Maurizio Barbati, è un investimento nel futuro, no? Se rispettiamo il territorio, rispettiamo noi stessi. E questo è un grande lavoro di squadra che
un anno e mezzo fa ci ha permesso di partire con la bacheca del riuso. È stato un bel progetto nato quasi per scherzo, ma che invece si è dimostrato un qualcosa di veramente importante perché lancia un grande messaggio, no? Meno materiale portiamo in riscarica, più recuperiamo, meglio facciamo all'ambiente. È un progetto nato dall'idea che anche in un momento in cui magari dal punto di vista economico non siamo così ben messi, no? Abbiamo una classe sociale anche disagiata, mentre abbiamo anche delle persone che hanno di più e che quindi buttano via. E in questo contesto noi abbiamo avuto questa idea, che magari hanno avuto anche altri prima di noi, ma noi siamo riusciti anche a materializzarla. Abbiamo messo in piedi questo mercatino di riuso, che è il primo vero mercatino pubblico del materiale recuperato, all'interno dei nostri ecocentri che sono sempre aperti, e tra l'altro, ecco, lo dico con un po' di orgoglio, non facciamo pagare assolutamente nulla, cioè la gente arriva all'ecocentro liberamente, e difatti abbiamo anche una certa pressione all'interno degli ecocentri. Forse quello è il punto di maggiore criticità, riuscire a gestire il materiale che viene portato all'ecocentro. Ecco, lì il materiale che viene portato all'ecocentro, ci sono delle persone che riescono a individuare quel rifiuto, perché in quel momento è ancora un rifiuto che può avere una seconda vita. Ecco, questo materiale viene recuperato e poi si apre tutto uno scenario di partner. Qui abbiamo Savno, Ricrearti Lab, abbiamo il Consiglio di Bacino, Lega Ambiente Veneto come partner non solo istituzionale ma anche motivazionale, poi abbiamo associazioni di volontariato, il Pesco, abbiamo anche degli istituti scolastici, l'Istituto Galilei, abbiamo Utilitalia, abbiamo Don Bosco. Ecco, questo materiale viene recuperato, viene aggiustato qualora ci siano dei pezzi, penso che ne so a un phon che ha la spina rotta, ecco, gli istituti come esempio anche banale, però aggiustiamo la spina. Ecco, tutto questo materiale viene catalogato, viene messo in un sito internet della Savno e viene rimesso in circolo. È stato un esperimento che è partito con calma, devo dire, perché non abbiamo investito molto, ma che sta piano piano crescendo, e quello che è positivo è che si sta autoalimentando da solo. Abbiamo visto che la gente ha capito, che la gente lo apprezza molto, e difatti l'anno scorso abbiamo avuto anche, cioè l'anno in corso abbiamo avuto veramente dei risultati positivi, quindi stiamo da questa iniziale fase sperimentale che era partita con 3 soli ecocentri, adesso stiamo ampliando a tutto il nostro territorio. Questa è una bella esperienza che secondo me anche dal punto di vista educativo ci permetterà comunque di raggiungere quell'obiettivo che ci siamo, penso, prefissati tutti quanti, è quello di portare sempre meno materiale all'inceneritore o in discarica. Quindi il risultato, se possiamo dire, del virtuosismo della società Savno è un puzzle composto da tante piccole operazioni che alla fine ci portano a questo risultato che speriamo sia apprezzato di tutti. Grazie e soprattutto buone feste, a presto. Chiudiamo questo giro giocando in casa. Abbiamo visto prima dei numeri, quei numeri verdini che aveva solo Rovigo, perlomeno prendendo in considerazione l'ultimo periodo, parlavamo di orgoglio, sono sicuramente un motivo di orgoglio. Ne parliamo con Ecoambiente, che ha introdotto una politica di informatizzazione, di educazione, di attenzione per esempio anche allo stesso centro storico di Rovigo, cosa non scontata per le città e per i capoluoghi. Dottor Giacetti, lei è direttore tecnico di Ecoambiente, ci racconti un po' questo passo da gigante che ha compiuto la Rovigo e il Polesine in generale negli ultimi mesi, negli ultimi anni. Sì, grazie, ringrazio tutti e l'organizzazione. Questa sala piena che è bellissimo vedere così gremita fino adesso, è un momento anche per me personalmente un po' emozionante, perché prima uno step di conclusione di un percorso di questi 3 anni che sono in questa società, che abbiamo fatto con tutti i collaboratori, che sono stati già ringraziati dal Presidente e che quindi ringrazio anch'io. Io associo anche un altro ringraziamento
alla parte politica sia della società che del Consiglio di Bacino, che poi è la stessa perché sono sempre i comuni che sono soci dell'ente di governo e di pianificazione e soci in questo caso della società che ha l'affidamento in house, una società interamente pubblica, e che hanno condotto dal punto di vista politico questa operazione in un tempo così ristretto, come vedremo, con i risultati importanti che abbiamo avuto. Noi siamo una società che lavora sull'intera provincia di Rovigo, quindi i 50 comuni con i 230.000 abitanti circa che ha il territorio, un territorio molto ampio che ha su 1900 km², quindi anche dove fare la raccolta è anche dispendioso da un punto di vista complessivo, arrivare dappertutto, ma questo è il territorio che abbiamo e che dobbiamo gestire. E il tutto parte con 3 elementi che sono abbastanza immateriali, però sono fondamentali per il percorso che è stato condotto. E c'è un po' di cose scritte, ma io li ho tradotti con 3 cose. La fiducia nella società che hanno avuto i comuni, perché un affidamento in house dal 1 gennaio 2021 al 31/12/2050 vuol dire avere molta fiducia nella società, che è quello di cui abbiamo goduto, poter pianificare su un tempo di lungo termine una serie di azioni che sono state racchiuse in un piano industriale e che prevedevano come primo step esattamente il percorso che è stato fatto. Il secondo elemento fondamentale è stato la gestione unitaria d'ambito. Noi siamo un territorio, lo ha anticipato il Presidente Pierpaolo Frigato nel primo intervento, che è il primo in Italia, ma insomma è perché la provincia di Rovigo ha anche una certa dimensione, ci sono altri territori che hanno fatto dei percorsi di questo tipo, ma come provincia ha un modello di gestione unico, una tariffa unica, un unico piano economico finanziario e un unico regolamento sia del servizio che della tariffa applicato ai cittadini, un'unica carta di servizi, tutto unico sostanzialmente. Quindi c'è una forte coesione di sistemi che ha superato la tipica frammentazione comunale che era della precedente gestione. Dell'affidamento in house vi ho già detto. Le regole sono unitarie, quindi unico PEF, tariffa base uguale a parità di servizio utenza e tariffe eventualmente aggiuntive per i comuni che chiedono un qualcosa in più rispetto al servizio base. Maggiore equità, maggiore economia di scala, semplificazione per il cittadino, sono cose che comunicazione più efficace, più facile comunicare regole uniche a un territorio di area vasta e la semplificazione amministrativa e norme che abbiamo avuto perché con unici documenti che riusciamo a curare assieme al Consiglio di Bacino il più possibile meglio, con una complessità normativa, RERA, norme che cambiano, insomma le viviamo quotidianamente, questo vuol dire tanto anche in termini di efficienza. Il sistema di raccolta prevalente è il sistema domiciliare con il tipico microchip e la misurazione puntuale, qui non spendo parole che conosciamo. Il nostro percorso operativo da quando è stato avviato settembre 21 si è concluso sostanzialmente il 1° aprile del 2024, in 2 anni e 7 mesi è stato fatto tutto il percorso nella provincia. Cosa ha consistito questo percorso di attivazione della tariffa puntuale? Una serie di azioni che non provo neanche a spiegarvi perché il tempo non lo consente, che però è abbastanza articolato e complesso e concatenato da azioni comunicative, azioni operative, azioni amministrative, i regolamenti piuttosto che le varie approvazioni e quindi la nostra roadmap è stata strettamente interconnessa con quella del Consiglio di Bacino e solo così si è riusciti a portare avanti le azioni anche con quei necessari gradi di elasticità per poter adeguare a quello che il territorio chiedeva e che la politica ha fatto sintesi nelle varie assemblee. I risultati sono della fase di start-up, quindi associazione del contenitore all'utenza, come sappiamo, per poter fare la tariffa puntuale, 445.000 contenitori consegnati in tutta la provincia, siamo andati da tutte le famiglie e tutte le famiglie hanno avuto il contenitore associato. Il contenitore ce l'avevano già prima, abbiamo cambiato i contenitori e li abbiamo resi idonei per la misurazione puntuale, il coinvolgimento del diretto del cittadino, abbiamo recuperato un po' di evasione, non moltissima, vuol dire che le banche dati erano abbastanza buone, ma 1-2% di recupero di evasione, poi alla fine sono anche dei numeri che sono interessanti. Abbiamo fatto, come anticipava il Presidente, un centinaio di incontri
la maggior parte proprio vis-à-vis in sale come questa, dove erano altrettanto piene come questa qui. Abbiamo incontrato circa 20.000 persone di persona o online, con uno scambio, diciamo, comunicativo enorme. Abbiamo aperto i 12 sportelli della società che hanno sostituito i 50 uffici tributi del comune. In questo periodo, il primo l'ottobre 21, l'ultimo il settembre 24, sono lì elencati, quindi completato da questo punto di vista il piano. Abbiamo realizzato il sistema di raccolta, che è un sistema prevalentemente domiciliare, non entro nel dettaglio delle frequenze, li lasciamo lì agli atti. Piuttosto diciamo che il sistema prevede per circa l'80%, 88%, quasi il 90% del territorio sistema tradizionale con i bidoni a 120 litri. Il nostro è un territorio non ha molto sviluppo verticale, salvo Rovigo e qualche altro centro, e quindi questo è il modello prevalente, porta a porta. Abbiamo dei centri storici, 2% dell'utenza, dove ci sono i contenitori più piccoli con delle frequenze maggiorate, e due singolarità: il centro storico, il centro di Rovigo, e la zona di Rosolina Mare, quindi una zona turistica dove c'è quel 1 milione di presenze detto, dove abbiamo il sistema delle isole stradali con limitatore volumetrico, virgolette, cassonetto più o meno intelligente, ma comunque sostanzialmente un sistema stradale. Questo è il nostro modello, questa è la tipica isola stradale che per esempio c'è nel centro di Rovigo. La tariffa spiegata semplicemente, è una tariffa quadrinomia, supera il sistema binomio, quota fissa, quota variabile, è più articolata perché deve rispondere meglio alle esigenze di applicazione. Ne ha parlato Maurizio Barbati prima di me, condivido alcuni approcci. Sostanzialmente è di fatto, per come la vede l'utente, una tariffa il cui peso più grosso è il numero di componenti, la superficie è stata abbandonata, poi ci sono gli svuotamenti che superano i minimi e ci sono alcune componenti di servizi a richiesta individuale, tipo il verde piuttosto che gli ingombranti, che hanno degli addebiti se si superano determinate soglie, in particolare per gli ingombranti. Quindi 3 sostanzialmente componenti principali, le 3 rotelle che vedete. I risultati, la raccolta differenziata in questi 2 anni è aumentata dal 22 ad oggi, è aumentata del 13% come media provinciale. Abbiamo portato 15.500 tonnellate in meno in discarica, che è una cifra importante, 65 kg abitanti in anno di riduzione. Probabilmente abbiamo ancora del percorso da fare sulla riduzione del secco residuo, ma è un risultato molto importante. Il Comune di Rovigo ha avuto un risultato ancora migliore, perché abbiamo anche tolto dei cassonetti stradali che erano nei quartieri, lasciando solo quelli con limitatore volumetrico nel centro, con un miglioramento del 17%, e vedete sono quasi 100 i chili abitante anno di secco residuo che sono stati ottenuti in questo percorso. Assieme ai risultati, vedete ce n'è uno un po' più piccolo, 0,7% termino di rifiuto, la stima del rifiuto abbandonato. Questa è una grande preoccupazione che i cittadini hanno e anche gli amministratori hanno avuto, ma aumenterà il rifiuto abbandonato. Il rifiuto abbandonato c'è, non è che non c'è. Questa è la dimensione che noi stimiamo, quindi c'era anche prima però, non è che prima non ci fosse. Quindi è un dato che magari lasciamo anche come dato di bibliografia così. Lo vogliamo ridurre? Sì, certo, vogliamo ridurlo, però sta in questi termini, ecco, non è che abbiamo i campi invasi di rifiuto. Ultimo, con la qualità, che passo velocemente, è un tema importante, è un'altra preoccupazione che si ha, ma con la tariffa puntuale, poi la qualità delle frazioni riciclabili va a peggiorare così tanto che ci perdiamo poi i ricavi del CONAI piuttosto che... Allora, noi qui vedete, li passiamo velocissimi, i grafici di tutte le frazioni negli ultimi 4 anni, quindi dal 21 al 22 in regime presuntivo, 23 e 24 dove abbiamo fatto il passaggio prima su metà, poi su tutto il territorio. Questa è la frazione organica, il limite superiore è quello dei CAM, dei criteri ambientali minimi, quindi è il limite, diciamo, oppure la prima fascia di qualità, la fascia di qualità migliore del CONAI, così li visualizziamo. Frazione organica siamo sempre attorno al 3%, non ci sono fluttuazioni particolarmente preoccupanti. La plastica
in alto a sinistra siamo attorno al 18%, il limite della prima fascia, della fascia è 22%, c'è stato un leggero peggioramento ma molto contenuto. Vetro siamo sotto la prima fascia sostanzialmente, anzi c'è stato uno sforamento nel 21 ma quindi siamo stabili e vedete che siamo stabili anche sostanzialmente sia sulla carta che sui cartoni al di sotto della prima fascia di qualità, quindi noi abbiamo recuperato sempre i massimi corrispettivi che ci potevano essere dati. La frazione media, facendo la media ponderata, se teniamo conto anche del verde, che praticamente nella frazione vegetale non ha frazione estranea, non l'abbiamo quasi misurata per cosa, siamo su una media di frazione ponderata e frazione estranea sulle frazioni avviate a riciclo attorno al 3,5%. Mi stoppo. Grazie. Grazie ai 4 relatori. Ecco, il titolo di questa seconda parte di mattinata era Il Veneto chiama Europa e quindi non possiamo che analizzare questo argomento anche da un punto di vista che non è solo locale, non è solo Veneto, ma che guarda più in là. Per questo chiamiamo al tavolo anche i rappresentanti della politica, Cristina Guarda, eurodeputata della Commissione per lo Sviluppo Regionale, Luca De Carlo, senatore, presidente della 9ª commissione permanente, che è quella che si occupa di industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, prego qui, e poi Stefano Ciafani, che è presidente di Lega Ambiente. Ecco, so che l'onorevole Guarda era impegnata con la figlia, il figlio arriverà. Intanto cominciamo con voi se siete d'accordo. Senatore, io sono andato indietro nelle ricerche che parlano del suo impegno verso il mondo dei rifiuti e ho trovato gli articoli che parlavano del suo impegno da sindaco a Calalzo di Cadore. Ricordo in particolare l'entusiasmo nel raccontare di come in pochissimi anni quel 31% di differenziata era passata al 70%, quasi un record regionale se non nazionale. Ecco, quindi il tema dell'utilizzo dei rifiuti, la gestione dei rifiuti ha una matrice molto lontana da amministratore, ora insomma la vede ovviamente sotto un altro certo punto di vista molto più ampio, ma penso che il sentimento sia lo stesso. Ma ecco, intanto grazie dell'invito e approfitto per salutare sempre il grande Stefano che mi coinvolge sempre in queste straordinarie iniziative e anche naturalmente una platea attenta e anche numerosa. Sì, beh, io nel 2009 divento sindaco a Calalzo di Cadore e ho con delibera regionale il peggior risultato della raccolta differenziata del Veneto, insieme ad altri 3 comuni. 2 comuni di fianco al mio, uno e i 2 comuni al lato, anzi uno un pelo più spostato, Lozzo di Cadore, Pieve di Cadore, il mio Calalzo di Cadore e poi c'era un comune, Enego, della provincia di Vicenza. 31%. Imbarazzante, cioè proprio imbarazzante, perché tu puoi darti un sacco di giustificazioni, ma se poi hai il 31% di differenziata diventa difficile spiegarlo. Allora cominciamo a sporcarci le mani. Dico sporcarci le mani perché proprio ci sporcavamo le mani, cioè andavamo, posto che abbiamo razionalizzato il numero, c'era ancora secco, umido, stradale, quindi il massimo dell'incentivo a non differenziare. E quindi abbiamo cominciato ad andare a controllare chi conferiva male il secco e l'umido, a ridurre le piazzole, farle tutte con tutte le raccolte differenziate possibili ed immaginabili, quindi avere non più il bidone del secco e dell'indifferenziato sotto ogni casa, perché così andava sostanzialmente, ma averlo solo nelle piazzole. Il primo che levai fu quello davanti a casa mia. E la signora sotto casa mia mi disse: guarda che non ti ho eletto per portarmi via il bidone delle immondizie e farmi andare a camminare 300 metri per buttare le immondizie. Gli ho detto: guarda, lasciami fare che poi vedrai che... Però io la bolletta sono riuscito a diminuirla, perché allora si riusciva, riuscendo a diminuire tantissimo la porzione del secco conferito. Adesso i margini ormai abbiamo tutti raccolte differenziate alte, non era possibile. Io quando sono passato da 31 a 75 sì, sono riuscito ad abbassarla del 20%, poi dopo una norma non ci ha più consentito di mettere risorse pubbliche per compensare quella quota parte di costo e abbiamo dovuto ridistribuire. Peraltro giustamente il costo generale
su tutte le bollette, e a quel punto diventava difficile poi riuscire ad incidere anche con incentivo la popolazione. Però insomma è stata una scelta voluta e dovuta. La stessa scelta che questi giorni ci sta portando invece in Parlamento a discutere di una nuova legge sullo spreco alimentare, perché i numeri ci dicono che noi possiamo differenziare finché vogliamo, ma se non cominciamo a decidere a monte che tipo di agricoltura vogliamo e che tipo di ambiente vogliamo, Wendell Berry diceva che mangiare è un atto agricolo, mangiare è anche un atto ambientale. Tu sulla base, tu compri qualcosa e ipotizzi quanto andrà già in discarica, guardando l'imballaggio ad esempio. E una delle cose che più va nello spreco alimentare è la frutta fresca o l'insalata, guarda caso quella con la busta, che quindi con il doppio, no? con il doppio danno, cioè quello di buttare via un cibo commestibile e quello di buttare via anche un imballaggio che a volte poi non segue un canale di differenziazione particolare. Però se uno guardasse oggi il titolo, come arrivare a eliminare discariche e inceneritori, dovrebbe pensare che per eliminare, cioè quando si eliminano discariche ed inceneritori poi la situazione non è che migliori particolarmente, perché ci sono città, Roma ad esempio, dove non ci sono, o meglio, ci sono poche discariche e zero inceneritori, e la situazione della raccolta dei rifiuti credo sia sotto gli occhi di tutti, cioè una gestione pessima, con una scarsa strategia che ha accompagnato un po' quasi tutti i colori politici, che oggettivamente oggi pone un quesito forte anche ai cittadini di Roma, perché dicono: perché io dovrei fare la differenziata se poi quando passa il camion, che è una frase che tutti i nostri cittadini hanno detto, che tanto poi va tutto buttato insieme. Sfido qualsiasi amministratore pubblico a non aver ricevuto questa risposta da parte dei cittadini. E sapete da parte di quali? Quelli della nostra età, quelli della mia età, quelli della generazione accelerata, cioè quelli che devono fare un sacco di cose perché hanno ritmi ormai altissimi. Perché i bambini, sui quali abbiamo lavorato tantissimo, sono stati i primi a rompere le scatole ai propri genitori perché cambiassero atteggiamento. E gli anziani per cultura avevano la cultura del riciclo e del risparmio. Quelli ce l'avevano intrinseca, non avevano bisogno che gliela spiegasse il sindaco che non dovevano buttare via le cose. La nostra generazione invece, cioè quelli che lavorano, quelli che hanno figli a casa, quelli che non hanno tempo da dedicare, sono quelli delle monoporzioni a volte, oppure delle grandi porzioni che vanno buttate via in frigo. Quindi, tornando a quello che stiamo facendo in Parlamento, stiamo revisionando, aggiungendo alcuni correttivi ad una legge ottima, che è la legge Gadda, e anche qua onestà intellettuale nel dire che la legge Gadda non l'ha fatta il centrodestra, di cui io sono esponente, l'ha fatta un esponente oggi di Italia Viva, ma che è una legge straordinaria perché incentiva a non buttare via cibo, ma nello stesso tempo interviene per riuscire a lenire le situazioni di disagio di chi magari è in difficoltà. Io ho proposto, tra l'altro, dopo che l'anno scorso nell'ultima finanziaria è stato previsto il reddito alimentare, cioè 1 milione l'anno scorso e 2 milioni per quest'anno, per rifinanziare la distribuzione di pacchi alimentari attraverso quello che avanza nella grande distribuzione, che rappresenta la chiusura di un cerchio, cioè il cercare di salvare capri e cavoli, pur facendo una straordinaria opera di sensibilizzazione, che è quello che ho proposto io, perché i progetti di legge sono 3, uno dei quali è il mio, che dice: favoriamo tutte quelle operazioni che fanno i comuni. Ricordo che da sindaco, se lei è andato a sfrucugliare, ci sono anche 2 iniziative, una era Pappe a casa, e cioè all'asilo avevo dotato tutti di un Tupperware o sottomarca, il mio era Tupperware in realtà, ma si poteva fare anche con le sottomarche, per cui ad ogni ragazzino dell'asilo, ogni bambino dell'asilo, se avesse avanzato cibo, lo poteva portare a casa. Perché è andata bene questa cosa? È andata bene perché c'erano ragazzini che non mettevano insieme il pasto con la cena. E quindi c'era la possibilità anche in questo caso, con molta delicatezza, con straordinaria sensibilità, di riempire quel Tupperware non con cose che avanzavano sul piatto, ma con cose che cucinavamo in più per dare modo a quei bambini un po'
in difficoltà di avere un aiuto senza che questi percepissero di avere un aiuto che magari li metteva in difficoltà o metteva in difficoltà i genitori, perché in comuni piccoli poi le cose si sanno. Dall'altra parte un'altra iniziativa che era quella Buono Oggi Anche Domani e che prevedeva la sensibilizzazione dei ristoratori nel dargli gli strumenti, i sacchetti e quant'altro per quella che erroneamente abbiamo chiamato per anni doggy bag. E abbiamo sbagliato, perché quando la chiamiamo doggy bag diamo l'impressione che il cibo, che invece ha un valore straordinario in Italia, noi lo sappiamo, perché in Italia noi non ci cibiamo, noi mangiamo, che è una cosa differente dal cibarsi. Io tanto, vedo le facce, vi vedo, vi anticipo, ma lo faccio proprio perché sono una sorta di biotrituratore naturale, perché tutto quello che avanza a casa mia mangio io e contribuisco quindi alla diminuzione dello spreco alimentare. Ma chiamandola doggy bag abbiamo dato l'impressione che quel cibo andasse al cane, da qui il nome. E abbiamo oggi una forma di vergogna nel chiedere che quello che avanza di portarcelo a casa. Mentre per la pizza l'abbiamo sdoganato, perché tutti ci facciamo dare la classica pizza da portare via e ce la portiamo a casa, col cibo non funziona ancora così. Proviamo ancora un senso di vergogna nel chiedere la doggy bag, cosa che invece dovremmo chiedere con assoluta continuità, perché quel cibo l'abbiamo pagato, a volte anche profumatamente, e se non riusciamo a finirlo è giusto che ce lo portiamo a casa. Quindi è uno scatto culturale e quindi ad una legge giusta, e io ho ringraziato, domani va in onda una puntata di Punti di Vista dove io ho ringraziato pubblicamente l'onorevole Gadda per aver fatto la legge del 2016 che consente a banchi alimentari e quant'altro di distribuire il cibo, ma è una legge che prevede alcuni piccoli correttivi, tra l'altro quello la possibilità di introdurre la monoporzione, non più vaschette enormi, però la possibilità di avere, laddove proprio non sia possibile non utilizzarle, perché io resto convinto che, come diceva mia nonna, quando andiamo a fare la spesa non dovremmo avere gli occhi più grandi della pancia, e cioè che dovremmo cominciare a mangiare a mettere nel frigo solo quello che consumiamo. In realtà non è facile perché? Perché mentre prima le nostre nonne facevano la spesa tutti i giorni, poco, ma tutti i giorni, oggi facciamo la spesa, siamo portati a farla il sabato pomeriggio o nel massimo della nostra goduria del tempo libero e lì siamo portati, anche perché debitamente sensibilizzati e spronati a fare l'acquisto più grande possibile. Però questi sono piccoli gesti che la politica deve leggere e deve favorire, altrimenti la politica serve solo a commentare i dati del lavoro degli altri quando sono straordinari come i dati che avete visto prima e non a cercare di dettare la linea. Tra l'altro, Presidente, dovresti prendere i 4 che erano seduti qua prima e portarli in vari posti d'Italia, non per farne una questione geografica, sia al nord che al sud, per spiegare come la competizione interna, malcelata competizione interna che vedi che sale fuori, che quella competizione interna sia sprone per fare sempre meglio, perché altrimenti rischiamo di riempirci la bocca di sostenibilità ambientale, sostenibilità dell'ambiente, poi dopo, quando le amministrazioni sono chiamate a fare scelte serie, concrete, rischiano poi di non farle e noi non vorremmo che non le facessero perché non hanno mai visto degli esempi che invece funzionano. Laddove invece gli esempi funzionano bisognerebbe esportarli, perché se ce lo diciamo qua tra Rovigo, Treviso, Belluno, Padova e la Bassa Veronese, così non dico Verona ma dico la Bassa Veronese, così siamo sicuri di centrare l'area, rischiamo che magari predichiamo sì, ma non nel loro deserto o nel deserto delle buone pratiche. Noi invece avremo bisogno di farlo anche in altri posti. Poi questa è una nazione che ha imparato a riciclare e che si è trovata un po' in imbarazzo quando l'Europa gli ha chiesto di riusare le cose. Insomma, se noi siamo diventati così bravi a riciclare, poi ci dice che dobbiamo riusare, diventa un po' difficile far comprendere, per esempio, parlando di ciò che magari conosco meglio, cioè dell'agroalimentare, come possiamo pensare che i nostri grandi esportatori, per tornare al prosecco, esportino dall'altra parte del mondo e poi dopo il vuoto a rendere devono andare a prenderselo magari, no, con altrettanta velocità da un'altra parte. Ecco, io credo che
la verità stia sempre e la virtù stia sempre nel mezzo, e quindi che si debbano fare quelle politiche e portare tutte queste aree di questa nazione e le aree di tanti paesi che oggi fanno parte dell'Europa ad avere un livello qualitativo come il nostro, che non ci pasciamo del livello che abbiamo ottenuto, ma che ogni giorno cerchiamo di migliorare attraverso le buone pratiche. Prima parlavo col Presidente del Consiglio di Bacino e dicevo perché non finanziamo una app che fa che mette a disposizione, che incrocia la domanda e l'offerta delle cose riciclate e riusate. Questa potrebbe essere, no? L'idea da fare, mentre fai un mercatino virtuale, dove alla tua domanda io gestisco la mia offerta e viceversa. Credo che possano rappresentare anche questi esempi virtuosi di cose che la politica, ascoltando, come in questo caso, territori e professionisti, possa far tesoro per poi legiferare in una maniera che fluidifichi il fatto che la gente continui a fare buone pratiche e non che le osteggi magari, perché noi tante volte, Presidente, pensiamo di essere bravi e ci inventiamo una cosa che poi non ha un oggettivo riscontro né sul territorio né nella concretezza. Quindi la politica, se riscopre il suo ruolo di legislatore, sì, ma dopo aver sentito e consapevolezza sì, ma dopo aver imparato, credo farebbe un piacere non solo a se stessa ma anche ai cittadini che è chiamata ad amministrare. Grazie Senatore. Intanto si unisce al tavolo l'onorevole Cristina Guarda ed è collegata anche l'onorevole Annalisa Corrado, eurodeputata, membro della Commissione Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare. Faccio subito una domanda a Corrado. Ecco, qualche giorno fa ha ribadito che l'Italia, in particolare, ha raggiunto risultati che in realtà sarebbero richiesti per l'Europa nel 2030. Quindi comunque ci poniamo in una posizione virtuosa rispetto all'Europa. Si parlava prima dell'obiettivo 0 rifiuti, 1000 impianti. Certi risultati sono arrivati anche grazie agli stanziamenti che sono arrivati negli ultimi anni. Si parla di 2 miliardi pensati solo per gli impianti di trattamento dei rifiuti e di recupero dei rifiuti in Italia. Ci fa una panoramica ovviamente dal punto di vista che non è solo locale o regionale ma che è europeo. Sì, grazie. Buongiorno a tutte e tutti. Volevo salutare tutti, in particolare Cristina che non vedo da un po' al Parlamento per meravigliosi motivi, quindi un abbraccio e tanti auguri innanzitutto. Allora sì, qualche giorno fa ho partecipato a un evento organizzato dal CONAI e si parlava appunto dei risultati che nel nostro paese abbiamo avuto e stiamo avendo su tanti fronti. È evidente che nel nostro paese abbiamo in questo settore in particolare, in quello dell'economia circolare, del recupero, del riciclo, della trasformazione dei rifiuti in materia prima seconda, delle eccellenze evidenti e abbiamo aperto molte strade, molte piste. È uno dei pochi settori in cui insomma poi la normativa europea un po' si è adeguata, no? Ad alcuni slanci del nostro paese. Però va detto che questa eccellenza non è a 360 gradi su tutti i settori, no? Quindi alcuni settori hanno fatto un lavoro veramente importante, prezioso, apripista, altri settori invece hanno arrancato un po', diciamo ancora non hanno raggiunto, come si vedeva anche negli interventi precedenti che ho ascoltato con enorme interesse, quindi volevo anche ringraziare molto Legambiente per questo lavoro che fa sempre assolutamente di dimostrazione che le cose che si vanno dicendo da ecologisti, da ambientalisti sono estremamente pragmatiche, non hanno niente di ideologico e trasformano i territori in cui si applicano, no? Quindi questo fronte sempre aperto con la concretezza, il pragmatismo, i risultati che arrivano e poi l'innovazione è quello che sta arrivando, perché per fortuna in questo campo l'innovazione marcia veloce, è molto importante per tutti e per tutte, innanzitutto perché quando si sa che le cose esistono allora si possono anche pretendere e quindi il cittadino e la cittadina consapevoli sono anche più attivi dal punto di vista politico a richiedere le cose giuste e poi anche perché per chi è di questa parte adesso, io relativamente da poco diciamo, ossia dei decisori politici, si rendono conto appunto che alcune cose sono realmente concrete, realmente trasformative e che hanno davanti degli ostacoli
che la normativa deve sapere prendere in carico e deve saper gestire. Adesso si parlava prima, per esempio, il discorso delle alghe, no? Che adesso non possono essere utilizzate, e questo per esempio è un tema che mi piacerebbe approfondire, infatti chiederò maggiori informazioni, perché moltissime volte nel nostro paese siamo arrivati ad incagli tipo questo, no? Mi ricordo la battaglia fatta da Rossella Muroni quando era parlamentare per poter utilizzare al 100% plastica riciclata, per esempio nella produzione di bottiglie per l'acqua, no? Quindi ci sono in qualche modo in un settore che va avanti con questo tipo di evoluzione, una normativa troppo rigida che pretende di imbrigliare quello che si sta trasformando molto rapidamente può risultare una normativa contraria al consolidamento di questa innovazione. Quindi nell'evento che veniva citato dicevo sì appunto che quindi noi in questo paese abbiamo delle imprese veramente eccellenti, ma imprese che spesso si sono dovute aprire dei varchi con il macete nella giungla per poter andare avanti, no? Non sono mai state messe a sistema abbastanza dal punto di vista politico, non sono mai state sostenute abbastanza. Un altro esempio si citava prima, l'impianto per il riciclaggio e il recupero di pannolini e pannoloni è un emblema, no? Proprio di questo fallimento amministrativo burocratico, un impianto che era pronto, è stato in ballo 10 anni tra autorizzazioni, rimpalli, cose, insomma, e alla fine adesso quasi si è dovuto ricominciare da capo, no? Per tutta una serie di motivi, quando questo era veramente un'eccellenza, brevetti totalmente italiani, una frazione dei rifiuti che è incredibilmente in aumento tra l'altro e che anche perché si allunga la vita, no? Uno pensa ai pannolini per bambini, ma i pannoloni per anziani invece sono anche più grandi, una quantità importante, insomma, no? Quindi una innovazione del genere è un'innovazione disruptive se la porti veramente a terra, perché poi nella quota dell'indifferenziato, quando la raccolta differenziata è fatta bene, è una quota veramente importante, come dimostravano i numeri di prima, insomma. Quindi è vero, ci sono delle eccellenze che però vanno sostenute e vanno appunto messe a sistema e non lasciate un po' troppo a se stesse, no? Appunto, l'Europa da questo punto di vista ha un ruolo importantissimo perché l'Europa costruisce quello che poi cade a terra in questi ambiti per l'80% circa degli impianti normativi, quindi insomma una percentuale veramente importante. Ovviamente tutto il discorso che c'è sull'ecodesign, sull'economia circolare, adesso anche nei primi 100 giorni la nuova Commissione ha garantito che sarà redatto il Clean Industrial Act, no? Quindi sicuramente anche qui ci sarà molta economia circolare, ci sarà una revisione del nostro sistema industriale da questo punto di vista, insomma ci saranno i giusti strumenti, speriamo, faremo in modo di sì, per portarlo a terra. Quindi insomma questa è una materia su cui l'Europa ha sempre avuto un ruolo importantissimo, continua ad averlo ed è necessario che continui ad averlo associandola a una visione che guarda avanti, no? Che tra l'altro, come scrive anche l'agenda, come ha scritto anche Draghi, no? Nel suo rapporto, che chiaramente non è un alleato di Greta Thunberg, noi senza decarbonizzazione siamo un continente che non può andare verso la competitività industriale, no? Ma basta pensare che le imprese che hanno investito in efficienza energetica, in fonti rinnovabili e in economia circolare risparmiano sulle bollette energetiche e sui costi delle materie prime, che sono le due voci che azzoppano completamente le nostre imprese nella competizione internazionale, no? Quindi che questa sia la strada giusta lo sanno i tanti imprenditori illuminati che stanno cercando di farlo, insomma, da tanti anni. E, no, una sola cosa, insomma, volevo precisare, insomma, volevo dire rispetto al discorso che mi ha preceduto, io tenderei a non mettere in contrapposizione riuso e riciclo, perché sono tutti e due elementi fondamentali per la gestione dei rifiuti, ovviamente, e anche se noi abbiamo delle eccellenze nel riciclo, noi dobbiamo lavorare tantissimo sulla riduzione a monte della quantità di rifiuti che deve essere gestita nel nostro paese. Ed è importante quindi che laddove ci sono delle filiere che tra l'altro hanno già dimostrato nel nostro paese funzionavano benissimo, poi a un certo punto ce lo siamo scordati, no? Si diceva i nonni e i figli. Ora, i nonni il voto a rendere lo conoscevano benissimo, non si capisce perché i figli non debbano ricominciare ad utilizzarlo, tra l'altro è molto diffuso anche
già, quindi si tratta solo di metterlo a sistema. Quindi appunto nella complessità la monosoluzione secondo me è una soluzione un po' fuorviante e appunto la contrapposizione tra soluzioni forse non è la strada ideale. Quindi insomma, vabbè, adesso si potrebbero dire 50.000 cose, comunque la cosa che è importante è questa, credo, che proprio su questo settore, più che su altri forse, è uno di quei settori in cui si spera che possa prevalere più che la contrapposizione il buonsenso, no? Proprio perché in Italia abbiamo delle eccellenze da tutelare, è importante insomma, che questo ragionamento venga fatto sempre in maniera aperta e che dimostri appunto che le istanze sociali, ambientali, economiche e industriali si possono sempre tenere insieme. E per questo ringrazio molto Legambiente perché fa proprio esattamente questo lavoro qua. Grazie a lei. Onorevole Guarda, chi l'ha seguita politicamente ricorda il suo impegno soprattutto in regione sul fronte dell'ambiente, ora in Europa, ma ha un passato importante. Penso all'attenzione nel periodo che precedeva l'adeguamento del piano dei rifiuti 2022, quindi il sollecito alla regione ad adeguarsi. Penso per esempio al suo interessamento al problema dei PFAS, che è uno dei grandi problemi che il Veneto e non solo ha dovuto vivere negli ultimi anni. In particolare lei ha sempre portato avanti, si parlava di non solo riciclo ma riuso, aggiungerei anche l'attenzione alla prevenzione, che è fondamento per il futuro, anche per il futuro della gestione dei rifiuti. Prego. Grazie infinite. Anzitutto vi ringrazio infinitamente dell'invito, che è davvero piacevolissimo. Non è la prima volta che sono qui come anche uditrice e quindi per me è un grande momento di apprendimento e di connessione con le realtà di impresa che stanno facendo la differenza e con le realtà di comuni e cittadini che stanno facendo la differenza in diversi settori, compreso appunto in quello dei rifiuti, per cui ringrazio Legambiente e vi chiederò sicuramente un attimino di pazienza, perché come qualcuno avrà visto ho una bimba piccolina e quindi se piange vi chiederò un minutino di pazienza giusto per gestire l'emergenza. Motivo per cui in queste settimane non sono in Parlamento europeo a Bruxelles, ma sto seguendo a distanza le commissioni quando mi viene permesso dai colleghi e chiederò aiuto al collega De Carlo per sensibilizzare i suoi colleghi in Parlamento europeo, visto che mi hanno impossibilitato nella partecipazione del confronto con il commissario e vicepresidente Fitto, che avrà un ruolo importante anche per quanto riguarda le progettualità che le imprese che abbiamo sentito vogliono mettere in campo da qui nella prossima programmazione europea, perché nei fondi FES ovviamente c'è come dire, molta sostanza su cui lavorare per la prevenzione della produzione del rifiuto, ma anche per la gestione del rifiuto in tutta la sua catena. Quindi di questo vi vorrei parlare in quanto componente della Commissione Sviluppo Regionale, della Commissione Regi, che affronterà la nuova programmazione. Partendo da una banalità, nel senso che tutti voi sapete che ovviamente i fondi europei non permettono più la costruzione di nuovi impianti di incenerimento o coincenerimento dei rifiuti, né l'aumento della capacità degli esistenti o il prolungamento della loro durata di vita. Questo grazie al regolamento sulla tassonomia che prevede un obiettivo di economia circolare e per l'introduzione del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente nel regolamento di coesione per il Recovery Fund e per il Fondo della Transizione Giusta. Quindi in questi anni, grazie a questa evoluzione, abbiamo visto un'evoluzione positiva grazie a questa innovazione. In questo senso i fondi regionali, se guardiamo le diverse programmazioni, vedono dal 2007 fino al 2020 e con quella attuale un graduale phasing out di investimenti per l'incenerimento a favore invece dell'economia circolare, quindi riciclo e riuso. Oggi l'Europa mette in campo più di 12 miliardi complessivamente per l'economia circolare e questo è il fattore da cui partire, il fattore positivo, quindi un passo in avanti delle politiche europee. Tuttavia c'è un indice che invece è preoccupante, che è quello dell'indice di circolarità dell'uso dei materiali dell'UE. È sostanzialmente fermo dal 2010 al 2020. 2010 10,7%, 2022 11,5%. Quindi il Circular Material Use Rate ci dice che non ci possiamo accontentare,
che dobbiamo colmare lacune e rafforzare l'azione. Per questo ci vuole un approccio più globale, passare dall'attuale attenzione, come dire, anzi, incentivare l'attenzione alla gestione del rifiuto, accanto però ad affrontare più direttamente il problema dell'uso delle risorse. Sulla carta, la nomina della commissaria dedicata all'economia circolare, come appunto la svedese Roswell, consiste in un primo passo per accelerare la transizione verso l'economia circolare, e questo è un bel punto interessante su cui discutere, ma qui apriamo il dibattito che è politico ma anche tecnico. Quale garanzie possiamo avere da questa nuova commissione su questi obiettivi? Perché l'audizione di Roswell è stata, a detta di molti osservatori e tecnici del settore, alquanto scadente. Nell'attuale contesto politico il Parlamento non si è veramente concentrato sulle competenze dei candidati commissari e sugli obiettivi, ma su un gioco di equilibri politici, in cui hanno pesato molto i contesti nazionali, veti incrociati tra SD ed INPP su Ribeira, eccetera. È vero che nella lettera di missione di Roswell c'è un riferimento chiaro alla ad un nuovo Circular Economy Act, ma in questo contesto, con l'attuale spinta di competitività, alla competitività come principio cardine della politica economica, siamo sicuri che sarà meglio di quanto invece abbiamo costruito fino ad adesso? Questo è il punto interrogativo che ci poniamo oggi nel prepararci per la discussione dei prossimi anni. E quindi torniamo ai fondi regionali, per cui è la competenza della commissione di cui faccio parte. La politica di coesione è uno strumento per mettere in atto le politiche settoriali europee a livello dei territori. Non inventa però cose nuove, quindi può soltanto sostenere e facilitare l'attuazione di quanto previsto a livello normativo dalle altre commissioni e quindi dalla commissione nelle sue parti competenti. E quindi quello che riusciremo a fare noi in Commissione Affari Regionali dipenderà dal lavoro pregresso all'interno di queste strutture. E quindi attraverso una politica di investimenti che sarà l'immagine della scelta politica che verrà fatta a monte. E su questo si baserà ovviamente tutta la programmazione del finanziamento dei FESR e viceversa. Un recente rapporto del 2023 dalla Corte dei Conti europea ci suggerisce che invece dovremmo fare molto di più sull'economia circolare, perché ci dice che quanto fatto fino ad adesso non ha influenzato l'attività economica circolare negli Stati membri. Su questo bisognerà, come dire, sostanzialmente lavorare per basare la prossima programmazione. Cos'è che può venire utile da questo territorio, dal nostro territorio? Il 70% dell'attuazione del Green Deal è di responsabilità delle istituzioni locali e regionali. Quindi le autorità regionali e locali possono accelerare il processo di economia circolare intervenendo attraverso tutti gli stakeholder a livello europeo per chiedere di allineare maggiormente i futuri fondi di coesione agli obiettivi locali. Ed è quello che ho cominciato a fare insieme, invitando i colleghi italiani all'incontro con le rappresentanze a Bruxelles delle diverse regioni, per cominciare già fin d'ora a fare questo tipo di lavoro, di connessione reale e di trasmissione dal territorio a Bruxelles delle priorità, in modo tale da legare fortemente il futuro di fondi di coesione agli obiettivi locali. La vera domanda poi è anche questa. Quali garanzie con il nuovo vicepresidente alla coesione Fitto? Perché, lo dico anche al collega De Carlo, le bozze di budget pluriennale 2027-2035 che circolano fanno venire un po' di brividi, perché vanno direttamente nella direzione opposta verso una ricentralizzazione di tutti i fondi in un pacchetto unico gestito dagli Stati membri, e quindi contrari ai principi di sviluppo regionale e di avvicinamento ai territori, dove i politici e le aziende possono fare squadra per raccogliere le necessità singole territoriali. Questo è un aspetto su cui mi aspetto ci sarà un grande dibattito, e questo sarà un aspetto su cui mi aspetto invece una grande alleanza, specialmente da politici italiani che riconoscono il valore dell'avvicinamento al territorio del potere.
Il primo compito, quindi come Parlamento, sarà quello di arginare le possibili derive e i passi indietro e dovremo essere davvero molto vigilanti su questo aspetto. Ovviamente dovremo poi proporre nuovi approcci che continuino a seguire la gerarchia dei rifiuti, prevenzione, riuso e riciclo. E il Net Zero Industry Act, quello citato prima da Annalisa Corrado, dovrà allinearsi a questo, così come il futuro quadro degli appalti pubblici sostenibili per introdurre requisiti per appalti pubblici circolari che stimolino l'innovazione a livello locale con sanzioni con sanzioni per gare che continuano invece a promuovere l'uso di materie prime o modelli obsoleti. Con chi collaboreremo? Con Fitto? Me lo auguro. Con Roswell? Me lo auguro lo stesso. Noi, ammetto, come Verdi non ci abbiamo molto creduto, però siamo pronti a collaborare, a essere costruttivi, ma assolutamente molto vigilanti su questo. Per cui vi ringrazio. Grazie. Grazie a lei. Presidente, a lei l'arduo compito di tirare i fili di questa mattinata. Non le faccio una domanda per il semplice motivo che ha preso un sacco di appunti, immagino che ci sono molti spunti a cui rispondere. Prego. Sì, buongiorno a tutte e a tutti. Sarò brevissimo perché so che le 13:49 è un orario un po' delicato per pranzare in Veneto, diciamo nel centro-sud magari è un po' più semplice. Dirò tre cose. Allora, diciamo fuori dalle tre, ringraziamento a Legambiente Veneto, alla nostra base associativa, ai nostri circoli, sono presenti anche qua, i partner del forum e ai nostri ospiti. Questo ormai insomma da diversi anni è un forum nazionale per le esperienze che vengono raccontate, per il modello che questa regione è stata in grado di esprimere negli ultimi 20 anni. È un modello, e questa è la prima cosa che voglio sottolineare, è un modello che noi dobbiamo giustamente rivendicare non solo a livello nazionale ma anche in ambito europeo. Ormai da un po' di tempo ripetiamo che l'Italia è leader internazionale sull'economia circolare, questo fino a qualche anno fa lo dicevamo sottovoce. È importante dirlo, è importante sottolinearlo, è importante dirlo anche in quelle regioni che erano in grande difficoltà. Penso 20 anni fa la regione Sardegna era l'ultima regione per percentuale di raccolta differenziata, oggi la Sardegna diciamo, è dietro il Veneto. In 20 anni è stata messa in campo una rivoluzione, servono le scelte della politica, serve la partecipazione dei cittadini, serve il contributo fattivo del mondo del tessuto produttivo e quale regione, se non la regione Veneto, può dare come dire, una testimonianza concreta di come mettendo insieme tutti questi mondi, mettendo insieme tutte queste tessere si compone quel mosaico fondamentale e straordinario che l'economia circolare di questa regione può esprimere. L'ho detto, non ricordo in quale occasione, ma insomma la regione Veneto può insegnare a diversi Länder tedeschi su come si pratica l'economia circolare. Questa è una cosa da ricordarsi, e vengo alla seconda questione, perché come succede sempre, insomma, per stare al titolo di questa sessione, Veneto chiama Europa, innovazione ed eccellenze. La scorsa legislatura in Europa ha approvato direttive, ha approvato diciamo, strategie, ha approvato il Green Deal, ha approvato direttive, ha approvato regolamenti e insomma questo avverrà anche in questa nuova legislatura e ci sarà inevitabilmente anche in Europa quel percorso di cesellatura o di revisione di strategie, di direttive o di regolamenti che sono stati approvati nel passato. È ovviamente inevitabilmente un processo di revisione che in particolar modo su alcuni fronti, penso sull'economia circolare, deve essere un processo di revisione al rialzo. Sarà fondamentale che l'Italia presidi di più i luoghi delle decisioni quando si mettono in campo queste riforme e sarà fondamentale che insomma, le regioni, diciamo, i territori che a vario titolo hanno dimostrato di essere un'eccellenza a livello internazionale e penso appunto al territorio veneto, possano chiamare veramente l'Europa per raccontare all'Europa cosa vuol dire fare economia circolare
in un territorio complesso che ha montagne, che ha pianura, che ha zone interne, che ha aree densamente popolate, fino a coste che si diciamo, riempiono di turisti con numeri davvero incredibili. Insomma, quindi credo che sia importante che non solo l'Italia ma anche territori come il Veneto chiamino l'Europa per contribuire a scrivere le future norme per alzare ulteriormente l'asticella. L'ultima cosa che dico, e quindi rispetto il mio impegno nel parlare poco, riprendo un concetto che ha esplicitato Luca, il senatore De Carlo nel suo intervento. È fondamentale quando si scrivono le norme che il legislatore ascolti, consulti, ascolti e conosca. Questo è un tema su cui come Paese ci siamo esercitati lungamente, l'esercizio non è ancora finito sul regolamento sugli imballaggi, ma insomma è un tema su cui ci siamo esercitati molto nell'ultimo anno e mezzo, no? C'è stato un grande dibattito dall'Italia per modificare il regolamento, cosa che poi è avvenuta, tra l'altro con un percorso di condivisione molto ampio, che insomma è stato anche piuttosto bipartisan, se sono due le parti, ormai non sono più due le parti, quindi insomma multipartisan, però questo è decisivo e lo dico perché insomma entriamo in una nuova legislatura europea, visto che il tema dell'approccio pragmatico e non ideologico ha animato la discussione verso le elezioni europee dello scorso mese di giugno e immaginiamo, e ha animato anche la discussione prima e dopo l'estate per l'elezione del nuovo Presidente della Commissione e per il varo definitivo della nuova Commissione. Questo tema è decisivo, perché quando si parla di approccio ideologico e approccio pragmatico e non ideologico, io credo che sotto questo punto di vista dobbiamo fare un ragionamento sistemico, perché non è solo l'Europa che scrive norme giuste o norme sbagliate, cioè credo che il legislatore in generale debba avere questa attenzione nel ascoltare, conoscere e decidere nell'interesse collettivo. E chiudo su un tema che ha animato un grandissimo dibattito in questa regione, che ha a che fare anche con l'economia circolare, in maniera molto indiretta, e mi riferisco soprattutto alla importanza del suolo. Questo è un tema su cui c'è un grande dibattito in tutto il territorio, c'è un grande dibattito nel Veneto e ringrazio Gigi e Piero e i nostri circoli del Veneto che hanno tenuto la barra dritta rispetto alla lotta al consumo di suolo. Allora, la dico con una battuta, se noi dobbiamo fermare il consumo di suolo nel nostro paese, noi dobbiamo vietare i nuovi poli logistici, non dobbiamo vietare il fotovoltaico a terra. Dico questo perché se penso, e diciamo un tema, Luca l'ha sentito perché l'abbiamo fatto anche, se non ricordo male, nella sua commissione, l'audizione. Quando penso alla concretezza delle azioni, allora, a parte diciamo, la battuta sui poli logistici, che non è una battuta, noi abbiamo dei terreni inquinati nel paese, terreni agricoli che sono inquinati, pensa ai siti di interesse nazionale, pensa ai siti di interesse regionale, dove non si deve produrre cibo, perché potremmo produrre cibo potenzialmente velenoso. Ecco, in diversi dei territori agricoli che stanno all'interno delle aree inquinate si coltiva, perché nessuno controlla, però non ci si può mettere il fotovoltaico a terra. Questo per dire una cosa concreta è una modifica normativa che abbiamo chiesto sul DL Agricoltura. Non voglio cambiare argomento e aprire un nuovo dibattito, ma è fondamentale, ha ragione Luca De Carlo, bisogna conoscere, ascoltare e decidere diciamo, per in qualche modo rispettare quello che è l'interesse collettivo. Poi la politica decide e poi può anche sbagliare, voglio dire, non sbaglia solo l'Europa, non sbaglia solo il Paese, non sbagliano solo le regioni, non sbagliano solo i comuni e conosco anche tanti ambientalisti che sbagliano. Con cui ci scontriamo quotidianamente. Quindi è fondamentale, e mi fermo che così andiamo tutti a pranzo, che ci sia su alcuni temi credo che sia fondamentale non fare ragionamenti da partigiani,
ma mettere insieme quelle che sono tutte le varie istanze. Il tema dell'economia è centrale. Guardate che i primati che si sono raggiunti in questo paese possono venir meno se si fanno le scelte sbagliate, e credo che sia sotto questo punto di vista fondamentale nel percorso che dovremo fare nei territori del Paese e rispetto alle nuove normative europee mettere in campo questo percorso di condivisione per l'interesse collettivo. E devo dire che sul tema dell'economia circolare l'Italia ha quel primato che noi dobbiamo assolutamente non conservare ma consolidare, perché come dimostrano le esperienze, delle esperienze venete, noi 20 anni fa le portavamo in giro per l'Italia, Luca, come Madolle Pellegrine. Alcuni di voi hanno girato per l'Italia con noi in giro, soprattutto nei territori del sud, per raccontare cosa si faceva nella parte più avanzata del nostro paese. Sotto questo punto di vista è fondamentale raccontare, far vedere, rivendicare e dimostrare che le cose si possono fare a prescindere. Abbiamo portato sindaci di centrodestra, sintomi di centrosinistra, abbiamo raccontato esperienze di tutti i tipi perché per noi è fondamentale. Per promuovere e replicare le politiche sane dobbiamo far raccontare a chi quelle politiche le ha messe in campo l'esperienza concreta avanzata sul proprio territorio, perché insomma a prescindere dal distintivo che si ha sul bavero della giacca o della bandiera che si porta durante le manifestazioni. Questo è l'approccio che l'associazione ha sempre avuto e l'approccio che l'associazione continuerà ad avere sia a livello nazionale che in tutti i territori a partire dal Veneto. Grazie Presidente, grazie agli onorevoli Guarda e Corrado, al senatore De Carlo. Beh, se il Veneto chiama Europa, un prefisso perlomeno questa mattina lo abbiamo composto. Ci rivediamo alle 14:30 c'è un po' di tolleranza, visto, facciamo 15 per riprendere con l'Ecoforum. Buon pranzo.